Buongiorno a tutti e benvenuti a questo convegno, primo convegno del progetto PRIN, Inspire, progetto partecipazione e inclusione nella prospettiva del pubblico impiego. Inspire è l'acronimo in inglese del titolo del progetto. E qual è l'obiettivo di questa ricerca? È quello di capire, verificare, studiare quelle che sono le strategie di inclusione attraverso la partecipazione al lavoro e nel lavoro per il benessere organizzativo. È un progetto che copre l'arco temporale giugno 2022, giugno 2025, un progetto che coinvolge 5 atenei, Milano Statale, Bologna, Pisa, Urbino ed Udine, che è la capofila del progetto. Detto questo, prima di passare la parola agli illustri interventori, mi limiterò ad alcune notazioni di principio, sintetiche, introduttive. Il dato di contesto da cui occorre partire è che cosa ci ha lasciato la fase pandemica e in buona sostanza la pandemia che cosa ha fatto? Ha accelerato che sono i processi di trasformazione del lavoro e ha accelerato i processi di trasformazione non soltanto in alcuni casi e per alcuni profili in senso positivo, ma anche in senso negativo, o quantomeno ha aperto a quelle che sono alcune problematicità. Ed in particolare, così a livello macro, noi possiamo evidenziare una esclusione degli svantaggiati cosiddetti tali nel mercato e dei fragili nel rapporto. Quindi sia il mercato sia il rapporto hanno degli elementi, dei profili di tensione. E diciamo questo elemento di criticità deve essere vista, analizzata anche alla luce di quella che è l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che pone tra le priorità delle Nazioni Unite due aspetti che rilevano ai fini del discorso che faremo oggi. Il primo è quello della riduzione delle disuguaglianze all'interno delle e fra le nazioni, l'obiettivo è l'obiettivo 10, e il secondo è ed è quello forse ancora di maggiore attinenza rispetto al tema di oggi, è il potenziamento e la promozione dell'inclusione sociale, economica e politica di tutti. Inclusione di tutti a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, religione, stato economico o altro. È l'obiettivo 10 specificato al punto 2. Se c'è l'Agenda 2030, il tema dell'inclusione sociale e territoriale è anche una delle priorità trasversali del PNRR, del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Perché è trasversale? È trasversale perché considera sia l'aspetto individuale sia l'aspetto collettivo. Sul piano individuale si tratta di porre fine ad una ingiustizia tra i singoli ed è l'aspetto, come dire, forse anche di più diretti e facile comprensione. Dall'altro lato c'è un aspetto collettivo, a livello collettivo, ed è quello di evitare uno spreco di risorse e di talenti per la collettività. Evitare spreco di risorse e talenti per la collettività in un contesto che è perennemente alla ricerca di innovazione in un'economia o per un'economia che è sempre più complessa e globale. E in questa economia complessa e globale l'inclusione delle diversità è riconosciuta, considerata e vista come uno degli elementi di carattere propulsivo. Cercando ancora di focalizzare maggiormente, di entrare ancora di più nel dettaglio, nel nostro ordinamento l'inclusione sociale ovviamente si realizza anche nel e attraverso il lavoro. Così a livello generale ne possiamo ricavare e recuperare l'importanza già da quello che affermano i principi costituzionali.
gli articoli 1 da 1 a 4, ma l'articolo 35 e seguenti della Carta Costituzionale. Qual è, diciamo, l'aspetto o l'elemento che in qualche misura vuole essere qualificante di questa ricerca, di questi incontri, di questo studio? È che fino ad ora il lavoro, meglio il tema dell'inclusione, il tema della riduzione di quelli che sono gli elementi di differenziazione, sono state affrontate in maniera classica, secondo me il metodo classico, cioè su doveri e rimedi. Rimedi e doveri nell'ambito di un sistema che in maniera spasmodica cerca tutto di ricondurre in maniera aristotelica nella categoria lavoro subordinato, e quindi ampliando quella che è la fattispecie di lavoro subordinato e non partendo, ma questo era la mia idea, mi rendo conto minoritaria, da un tema di tutela in qualche misura a prescindere dalla qualificazione della fattispecie, o meglio, senza dover necessariamente rincorrere una nozione ampia di subordinazione che focalizzano l'attenzione su quelle che sono le esigenze dei lavoratori. Sotto questo aspetto, però, perché qual è l'elemento di tensione e difficoltà? È che facendo in questo modo, cioè rincorrendo dovere rimedi, che non è, vuol dire, sbagliato ovviamente, ma non è dal mio punto di vista sufficiente e soddisfacente, non si prendono in considerazione quelle che sono le esigenze di vita, le scelte di vita di lavoratori e di lavoratrici, e in relazione a tutto quello che è un ciclo di vita in un contesto anche sociale e sociologico in cui soprattutto le nuove generazioni hanno esigenze diverse da quelli che proprio giovanissimi non sono più. In questo ambito, in questo contesto, in questo scenario, noi abbiamo due mondi, il mondo del privato e il mondo del pubblico. Il mondo del privato. Nel mondo del privato, nel settore privato, manca un meccanismo legale che armonizzi in maniera compiuta necessità, bisogni e desideri della persona che lavora con le esigenze dell'organizzazione. Cioè il tema del rapporto tra organizzazione e qualità del lavoro, che non vuol dire ovviamente porre l'uno prioritario rispetto agli altri, nell'organizzazione, ma tantomeno quella che è una visione individualistica del rapporto di lavoro, cioè quello che è un tema di bilanciamento tra diversi interessi. Detto questo, c'è la mancanza di una strategia complessiva, di un ragionamento complessivo. L'altro elemento è che le microstrategie sono strategie che agiscono prevalentemente sul lato dell'offerta di lavoro, cioè dell'offrire lavoro a chi si trova in certe condizioni, trascurando il lato della domanda. Cosa vuol dire in maniera puntuale? In qualche misura non catalogando, considerando quello che è il contesto, quella che è la situazione, non considerando quelli che sono i fenomeni che così sono definiti di segregazione orizzontale e verticale, dove una certa categoria, specialmente le donne, non sono sottorappresentate, o se anche non sono sottorappresentate, vuol dire, non sono certamente nelle posizioni apicali, è una sorta di piramide rovesciata, un buco rovesciato. Anche nel mondo universitario, vuol dire, in larga parte è ancora oggi così. Detto questo, in questo, diciamo così, contesto scenario, il 46 Costituzione rimane in ombra, 46 di cui, insomma, in qualche misura tutti parleranno, anche in particolare il professore Zilio Grandi, che partecipa a distanza in ragione di un impegno universitario, ai prorettori capita, e egli prorettore. Detto quella questione specifica, perché oggi non è qui tra noi, dicevo, 46 Costituzione, a mente del quale i lavoratori hanno diritto a che cosa? A collaborare nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi
alla gestione delle aziende, perché, prosegue, è compito della Repubblica e quindi di tutti i protagonisti, quindi non soltanto i lavoratori, garantire l'elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con i centri della produzione. E quindi 46 rappresenta uno strumento importante ma ugualmente inattuale. Se così è nel privato, nel pubblico potremmo dire che formalmente siamo un po' più avanti. Un po' più avanti perché abbiamo organismi legali. Organismi legali, fondamentalmente il riferimento è al Comitato di Garanzia, che ha assorbito le competenze dei comitati antimobbing e dei comitati di pari opportunità e che, se composte da persone che abbiano voglia di fare, sicuramente ha un ruolo significativo nel contesto delle amministrazioni pubbliche. A fianco poi del CUG, quindi a fianco di quello che è l'organismo normativo, abbiamo organismi sindacali, o meglio, organismi definiti da contrattazione collettiva dei sindacali. Mi riferisco all'organismo paritetico per l'innovazione. Qua la questione che si pone poi sul piano concreto è rapporto CUG, organismo paritetico per l'innovazione, dove insomma, la mia idea è che il CUG in qualche misura abbia una finalità di risolvere situazioni già emerse, l'OPI, l'organismo paritetico per l'innovazione, una valenza propositiva in qualche misura e propedeutica a scelte organizzative, ma sono classificazioni, voglio dire, ovviamente di massima. Il rischio vero è che sul piano delle relazioni sindacali si creano due tavoli che non parlano la stessa voce. E dopodiché, sempre nel pubblico, vi è sicuramente sul piano formale maggiore attenzione alle diversità, ai disabili e alla figura del disability management, alle questioni di genere, anche tenendo conto che il genere femminile è più presente nelle pubbliche amministrazioni, anche se sconta quella segregazione verticale di cui abbiamo parlato poc'anzi. Un'idea, questa è più un'idea che non qualcosa di normativamente definito, di una accessibilità digitale come stimolo all'inclusione e sostenibilità, cioè il digitale come elemento inclusivo. Anche sotto questo aspetto c'è chi tratterà nello specifico la questione. Poi c'è l'ultimo aspetto che è l'aspetto relativo al benessere organizzativo. Allora, questo è un tema apparentemente strano, apparentemente ampio. Ovviamente faccio semplicemente un accenno. Cioè il tema di fondo è se il benessere organizzativo incrementi o meno la produttività. Studi sociologici dicono di sì, come dice lo studente non preparato all'esame, dipende. Cioè dipende quello che è il contesto organizzativo. Perché in linea di massima questo è vero, però insomma è sicuramente, come dire, un tema da affrontare, ed è un tema che tocca un altro tema che non ho già di questo prima, che è il tema del tempo di lavoro. Punto. Detto questo, noi cercheremo così nella ricerca, già in questo primo incontro, di analizzare la questione sul piano nazionale e sul piano europeo con chi interverrà questa mattina e questo pomeriggio. Io questa mattina purtroppo non mi potrò fermare per la mattina, ma la collega Alessia assumerà la presidenza, quindi già a metà mattina sarà la presidenza per poi portarla a termine il pomeriggio, in maniera molto sintetica di cosa ci parleranno gli illustri ospiti. Il professor Attilio Grandi ci parlerà della evoluzione del sistema di partecipazione, indicando quelle che sono le caratteristiche fondamentali. Almeno quello mi ha detto, poi credo che
il professore Corti della partecipazione nella pubblica amministrazione su gestioni europee italiane, quindi questo diciamo, collante nazionale e unionistico dell'Unione Europea, la professoressa Tivellini della accessibilità digitale come stimolo all'inclusione, e quindi vedremo anche qui insomma, come il digitale, la dottoressa Lafratta degli organismi interni della pubblica amministrazione, di cui io ho detto qualcosa in maniera molto veloce, ma di cui lei entrerà in maniera approfondita nel dettaglio. Senza spoilerare, quello riprenderà lei meglio, nel pomeriggio, presidenza professoressa Alessi, la professoressa Zilli parlerà della preferenza di genere nei concorsi pubblici e principi e paradossi, perché vedremo che insomma c'è una sorta di eterogeneità di fine enorme. Il professore Ruffini, che è un professore di organizzazione aziendale, come aziendale, cercherà sul piano organizzativo di capire le ragioni del malessere organizzativo, del malessere lavorativo, in un'ottica organizzativa. La professoressa Sartori parlerà del disability management e ultimo ma non ultimo, il professor Biasi parlerà di sostenibilità, inclusione, benessere organizzativo, forse, e quindi soprattutto cercando di ragionare su quello che è il parametro dell'obbligo datore di sicurezza e quindi sotto questo profilo il tema 2087 anche legato ad altre previsioni. Io ho parlato anche troppo, i lavori devono chiudere entro le 13, sono ben le 11, siete in 4, mezz'ora a testa e iniziamo al professore Massimo mezz'ora a testa. Passando al professore Gaetano Zio Grandi, che è ordinario di diritto del lavoro all'Università Ca' Foscari di Venezia, al quale cedo, ringraziando immediatamente la parola. Prego. Grazie, si tratta di temi molto importanti, lo hai detto tu, che riguardano la vita delle persone, dei lavoratori, sui quali però io non mi soffermerò perché tra i due termini del dilemma, cioè partecipazione e inclusione, volevo dedicare l'attenzione sostanzialmente al primo termine, cioè alla partecipazione. Ponendomi una prima questione, visto che tu hai sollevato la questione dell'articolo 46 nel settore privato, ma con tutta una serie di considerazioni successive sul settore pubblico. Tra partecipazione e inclusione, che efficacemente sono inserite nel titolo del nostro incontro, qual è il prius? Cioè, l'inclusione consegue a efficaci sistemi partecipativi sindacali o al contrario il fatto di includere soggetti svantaggiati, l'hai detto tu, fragili, ribalta positivamente sul funzionamento del sistema sindacale, perché questo è sicuramente un elemento da tenere in considerazione. Io, ripeto, vorrei parlare anche velocemente della prima questione, cioè in sostanza il profilo sindacale della partecipazione, lasciando ai colleghi che so che se ne occupano più e meglio di me le questioni relative ai lavoratori come dire, fragili, quindi alla vera e propria inclusione individuale, da un punto di vista individuale, di soggetti, anche se poi le due questioni si tengono, come ho detto all'inizio, perché la ratio è la stessa e cercherò di dimostrare come la ratio conclusiva sia quella di un efficace funzionamento della macchina amministrativa con ideali prospettive per i singoli soggetti, per i singoli lavoratori. Ma ci arrivo tra un po'. Intanto la partecipazione nel settore pubblico in re ipsa è in re ipsa, salvo essere poi accolta in modo molto più dettagliato dal legislatore. Cioè non c'è e non c'è stato nel nostro paese un sistema di pubblica amministrazione nel quale non vi fosse, anche di fatto, meramente di fatto, un sistema partecipativo. E questo ci fa capire immediatamente come, poi anche
questo aspetto si possa rivolgere negativamente. Il professor Boscati prima lo ha detto, ci sono dei punti critici. Ecco, questo è sicuramente un punto critico, cioè quanto la partecipazione svolga effetti positivi e quanto invece la partecipazione, uso un termine improprio ma secondo me efficace, deviata, possa svolgere effetti al contrario negativi. Le tappe della partecipazione nel settore delle pubbliche amministrazioni sono ovviamente le tappe stesse del processo di privatizzazione e contrattualizzazione del lavoro pubblico. Mi fa piacere parlare di questo con Alessandro, perché poi entrambi abbiamo seguito insieme al nostro maestro tutta la, e anche alcuni colleghi che sono lì presenti, penso anche a Cristina, abbiamo seguito le fasi della privatizzazione attraverso commentari, opere di ogni genere. Tra l'altro, per l'incontro di questa mattina avevo ripreso in mano proprio il volume curato dal professor Boscati, il lavoro pubblico, nel quale ho trovato tutta una serie di considerazioni che mi trovano assolutamente d'accordo. Dicevo, diverse fasi nelle quali non è mai mancato, secondo me, un dato che è un dato, diciamo, sociologico o politologico, ovvero l'emersione di un sistema di consociativismo all'interno delle pubbliche amministrazioni. Mai, credo, nel nostro paese, se non forse in quel periodo, quel breve periodo della riforma cosiddetta Brunetta, il sindacato è stato visto come qualcosa di, diciamo, esterno rispetto alla pubblica amministrazione. Sempre abbiamo considerato il sindacato sostanzialmente interno, quasi endogeno nelle pubbliche amministrazioni. Se c'è la pubblica amministrazione, c'è il sindacato, con tutte le conseguenze del caso. Quindi una sorta di, l'ho detto prima, consociativismo sindacale. È chiaro che a un certo punto si è cercato di, proprio per il processo di privatizzazione e contrattualizzazione, si è cercato di dettare delle regole anche da questo punto di vista. Regole che poi il legislatore ha via via modificato, integrato, sulla base dei risultati concreti del funzionamento delle norme stesse. Si parte, come è noto a tutti noi, dalla legge delega del 92, quindi dal decreto legislativo 29-93, che, diciamo la verità, è durato il tempo di un volo d'uccello, no? Cioè, se pensavamo di aver risolto tutto con quel decreto legislativo, in realtà era solo il primo passo verso una serie di modifiche ulteriori all'assetto normativo del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, perché così mi piace chiamarlo, senza ritornare non solo al pubblico impiego, ma neanche al lavoro pubblico, il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, dove ovviamente il termine pubbliche amministrazioni va inteso in senso lato. La prima fase, tutti noi abbiamo distinto la seconda fase, cioè quella a partire dalla legge delega del 97, 59 del 97, con i decreti poi attuativi, e poi, come dicevo un attimo fa, un terzo periodo nel quale si pone la questione, che è forse una delle questioni nodali, delle fonti all'interno del rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, cioè del rapporto in particolare tra la fonte contrattuale e la fonte legale, sotto il quale rapporto sta poi il ruolo, lo sa bene Alessandro Boscati, il ruolo della dirigenza nelle pubbliche amministrazioni. Ecco, detto questo, io credo che nelle riforme, quindi parlo delle riforme in termini plurali, nelle riforme vi siano tutta una serie di punti fermi che sono stati analizzati dai colleghi che si sono occupati di questa materia nel corso degli anni. Un primo punto è il ruolo della contrattazione collettiva. Si pensava probabilmente nel 93 che spostando l'asse della regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblico verso la contrattazione collettiva, automaticamente si risolvessero tutta una serie di problemi. Non ultimo il problema dell'efficienza delle stesse pubbliche amministrazioni. Io mi sono sempre
trovato in disaccordo con coloro che pensano che la contrattazione collettiva sia uno strumento di organizzazione. Perché, come probabilmente dirà il collega nel pomeriggio, collega di organizzazione, la contrattazione collettiva è altro, cioè è la regolazione dei rapporti tra, come tutti noi sappiamo, i lavoratori di una organizzazione appunto e il datore di lavoro che svolge una funzione di supremazia all'interno di questa organizzazione. Non ha una ricaduta diretta sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Invece io credo che ci sia stato un po' un equivoco in molti di noi nel pensare che il solo fatto di usare lo strumento della contrattazione collettiva permettesse di avere una migliore organizzazione. Seconda questione, secondo punto nodale dopo la contrattazione collettiva, che ovviamente poi si pone in relazione con la legge, nei termini dinamici che vedremo, il ruolo dei dirigenti. Ora su questo, davanti al professor Boscati, io faccio un passo indietro perché ovviamente lui conosce molto più di me il funzionamento di quella fascia di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nella sua evoluzione, nella sua funzione e quant'altro. Sicuramente però il ruolo dei dirigenti è un ruolo essenziale nella misura in cui, come dire, si attuano le previsioni della contrattazione collettiva e si attua un principio che è fondamentale anche nella riforma delle pubbliche amministrazioni, del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, che è quello dell'alterità del datore di lavoro. Alessandro prima ha citato i comitati, in realtà i comitati relativi alle materie più specifiche che trattiamo oggi, ma in realtà il problema è che il datore di lavoro nella pubblica amministrazione è fondamentalmente, virgolette, sconosciuto in tante espressioni. E poi c'è il punto nodale terzo, che è in realtà il punto essenziale, cioè il ruolo del potere politico. Come si pone, e qui lo vediamo poi in conclusione, come si pone il potere politico nei confronti delle pubbliche amministrazioni. E parto, perché lo riprenderò alla fine, da un'intervista che ho sentito proprio ieri, 2 sere fa, da parte del Ministro della Funzione Pubblica, il quale ci ricorda un dato, a mio modo di vedere, molto allarmante. Qual è l'età media dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni? 50,7. È un dato, a mio modo di vedere, allarmante. È pur vero che noi stiamo assumendo moltissimo all'interno delle pubbliche amministrazioni, lo vedete anche all'interno delle università. Si tratta di capire perché assumiamo e quali funzioni vogliamo attribuire ai giovani che entrano nella pubblica amministrazione. Perché io qui, e lo dico alla fine, perché voglio essere anche critico, il punto è se le nuove forze entrano con la loro carica propulsiva, innovativa, ha citato il Covid, ha citato la fase pandemica, Alessandro, o se entrano e vengono immediatamente assorbite, no, da un sistema che è ancora un po' il vecchio sistema. D'altra parte 50,7 anni di età media dicono molto. Qual è l'obiettivo, io credo, di tutti noi, anche della ricostruzione delle pubbliche amministrazioni in termini inclusivi? E l'obiettivo è quello dell'organizzazione amministrativa efficace ed efficiente, che non dimentica le fasce appunto di lavoratori fragili e quindi si muove in termini, come correttamente dite voi, di inclusione. Ma di nuovo si pone la questione del ruolo della contrattazione collettiva, perché è inutile che ci giriamo intorno. Contrattazione collettiva e organizzazioni sindacali nelle pubbliche amministrazioni giocano un ruolo, secondo me, molto più stringente che nel settore privato, proprio per quel legame quasi fisiologico e consociativo che vi è tra l'organizzazione sindacale e il funzionamento della macchina pubblica.
Quali sono, e a questo punto vengo alla partecipazione vera e propria, quali sono i modelli relazionali partecipativi che nel corso del tempo sono stati da un lato normati e da un lato interpretati poi dalla dottrina e dalla giurisprudenza? Beh, sicuramente partendo dal più basso, i sistemi informativi sono comuni al settore privato, dove però diciamo, l'informazione svolge un ruolo, direi, diverso. Poi ci sono vere e proprie forme di partecipazione, qui ovviamente dico cose banali, ovvie. Ci sono forme di confronto conseguenti a una prima partecipazione. Ci sono forme di concertazione, e qui il rischio del passaggio al consociativismo è fortissimo. E poi c'è, diciamo, lo strumento tipico, che è quello della contrattazione, e aggiungo io, della contrattazione integrativa. Perché è lì, a un certo momento, che si creano i problemi, che nascono i problemi. E il professor Boscati sa bene a che cosa faccio riferimento, ma ci tornerò. Se questo è vero, è anche vero che tutte queste forme partecipative sono state in qualche modo spostate, hanno visto il proprio asse spostarsi verso la contrattazione, tant'è che a suo tempo scrissi appunto in termini di pancontrattualismo. È tutto portato e riportato alla contrattazione collettiva. Scherzando con Alessandro anni fa, quando chiamavamo determinati interlocutori delle nostre opere collettanee, la risposta era sempre la stessa: sono in contrattazione. No? E ogni giorno sono in contrattazione, significa che c'è qualcosa che non quadra, perché sapete meglio di me che la contrattazione collettiva all'interno delle pubbliche amministrazioni è organizzata secondo un certo assetto anche temporale. E questo ci fa capire esattamente il problema. Ne ho parlato al plurale dei modelli relazionali perché plurali sono gli istituti della partecipazione sindacale che pongono il problema, e l'ho accennato sopra, dei soggetti legittimati, cioè chi partecipa, chi informa o ha diritto ad essere informato, meglio, chi partecipa al confronto, chi contratta, eccetera, eccetera. Qui ovviamente il ruolo principale lo svolge la contrattazione collettiva. Al di là delle previsioni legali, qui è il ruolo della contrattazione collettiva nazionale. Dal 2017 però, ecco, noi troviamo davanti a noi solo due modelli sostanzialmente esclusivi. La partecipazione, che cos'è? È un po' l'insieme di quei termini che ho usato prima, quindi partecipazione uguale informazione, confronto, concertazione, eccetera, ma c'è un'espressione unica, partecipazione, e poi abbiamo sostanzialmente la contrattazione collettiva integrativa. Contrattazione collettiva integrativa che nonostante tutto nel 2017 viene considerata ancora il fulcro, no, della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. Dico nonostante tutto perché sappiamo benissimo come in sede di contrattazione integrativa si siano consumate le peggiori nefandezze all'interno delle pubbliche amministrazioni. Da un lato sul piano del trattamento economico accessorio, dall'altro sul piano delle progressioni soprattutto orizzontali, ma anche verticali, totalmente sconnesse rispetto all'organizzazione effettiva dell'amministrazione di riferimento. E allora arriviamo al problema dei problemi, l'ho detto prima citando il ministro. Ora qui i problemi sono: uno, quanto convergono gli interessi del potere politico rispetto agli interessi delle grandi organizzazioni sindacali che ancora governano il sistema del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Quindi, che tipo di rapporto c'è tra politica e sindacato all'interno delle pubbliche amministrazioni? E qui ovviamente il rapporto si può considerare variegato. Cioè, se c'è un rapporto sano o se c'è una commistione di interessi che va a detrimento dell'interesse pubblico, perché noi non dobbiamo dimenticarci che se
nel sistema privato c'è l'articolo 46, nel sistema pubblico c'è l'articolo 97. L'obiettivo è il corretto esercizio il buon andamento della pubblica amministrazione. Fine, l'interesse pubblico. E quando dico pubblico lo dico in modo enfatico, appositamente. Seconda, la selezione del personale. Ho detto già che l'età media è assolutamente elevata e qui, a detta del ministro, vi saranno tantissime occasioni di lavoro per i più giovani. Questo, secondo me, suggerisce qualcosa anche a noi, docenti universitari, coloro cioè che incontrano gli studenti prima dell'accesso al mercato del lavoro. Facciamo capire anche al nord, visto che siamo a Milano, a Udine, a Venezia, che le pubbliche amministrazioni hanno bisogno di giovani e, passo al gradino successivo, di giovani competenti, ma non competenti in genere, competenti nelle specifiche questioni, materie e attività che poi la pubblica amministrazione deve svolgere. Da questo punto di vista io credo che le pubbliche amministrazioni oggi abbiano fatto un gran salto, almeno sul piano della digitalizzazione, e qui viene in gioco quello che Alessandro prima richiamava, il periodo pandemico. Cioè il periodo pandemico, come è tutti noto, è stato un periodo difficile ma pieno di opportunità, nel senso che ha consentito di spostare verso una approfondita appunto digitalizzazione, informatizzazione, il sistema delle pubbliche amministrazioni, a volte anche forse più del settore privato. Però qui io devo fare una piccola chiosa, perché credo l'abbia anche accennato Alessandro prima, la digitalizzazione, il lavoro smart, lo smart working, ha pregi e difetti. Allora, se un organismo partecipato dalla Regione Veneto assume, partendo fin dall'inizio, con una distribuzione dell'orario di lavoro e della presenza del lavoratore 3-2, quindi 3 in presenza, 2 in smart, per carità, lo capisco, però secondo me si parte col piede sbagliato. Quello che voglio dire è che ho alcune riserve sull'utilizzo dello smart working, soprattutto se, qui faccio una battuta, passatemela, soprattutto se il lavoratore in smart working non risponde al telefono, perché in teoria il lavoratore in smart working è presente. E qui ovviamente gli esempi si potrebbero sprecare. Sulla questione, dicevo all'inizio, dell'inclusione, ovviamente lascio la parola ai colleghi che se ne sono occupati, che se ne occupano più di me, però ecco, per concludere, devo dire che solo nell'ambito di un sano sistema partecipativo, e quando dico sano sto facendo riferimento a quella relazione politica sindacato a cui ho fatto riferimento prima, solo in un sistema di questo genere può svilupparsi, secondo me, una sana inclusione dei lavoratori e dei cittadini nell'ambito delle pubbliche amministrazioni. Ci metto i cittadini perché le pubbliche amministrazioni vivono dell'interesse dei cittadini, e non solo per gli smiles introdotti a suo tempo, ma proprio perché la pubblica amministrazione è il cittadino, e in questo senso non posso che ribadire nuovamente l'importanza della selezione del personale e l'importanza della cura nell'organizzazione e nel funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Da questo punto di vista io credo che i giuristi del lavoro abbiano svolto il loro ruolo, ma che probabilmente serve un intervento più in termini organizzativi. Il che non significa, come è avvenuto nel periodo della riforma Brunetta, fingendo che la pubblica amministrazione sia esattamente un'organizzazione assimilabile all'impresa, perché non è così, perché non sarà mai così. Quindi lasciamo perdere le finzioni organizzative, ma un'organizzazione delle pubbliche amministrazioni sana, corretta, eccetera, credo che sia assolutamente necessaria.
Da questo punto di vista, io sono convinto che solo creando i presupposti per questa sana organizzazione, tutto poi possa avanzare in modo più virtuoso. Non so quanto ho parlato, ma mi fermo qui e veramente vi ringrazio dell'invito e poi dovrò purtroppo salutarvi. La parola quindi al Presidente, Alessandro. Grazie molto Gaetano, che hai spaziato a 360 gradi, andando anche ben oltre quello che era il compito che ti era stato assegnato. Io dico due cose, anche perché dopo tra 5 minuti sparisco e cedo la presidenza della collega Alessi, e poi ritorno, però è una minaccia questa. Cosa ci ha detto Gaetano? Ci ha detto attenzione perché nel pubblico la contrattazione collettiva non è elemento di organizzazione, e qua sono due mondi che in qualche misura si incrociano, perché c'è una parte invece che dice che la contrattazione collettiva anche nel pubblico dovrebbe essere elemento di organizzazione. Io sono Zilio Grandiano, cioè nel senso che credo che la contrattazione abbia un ruolo fondamentale, ma non sul tema dell'organizzazione. Dopodiché ha tracciato anche il tema, uno, dell'elevata età anagrafica, che è elevata, ma anche elevata se noi la consideriamo in relazione all'età in cui si va in pensione, perché vuol dire che si è molto prossimi alla pensione. Esatto. E l'altro tema, io lo dico in maniera molto meno garbata, come hai detto tu, cioè noi possiamo assumere anche dei giovani, ma se poi i giovani sono inquinati dai vecchi, voglio dire, è un problema. E questo oggettivamente può essere un problema, ed è un problema che apre a due questioni. La prima questione è quello del management, della cultura manageriale, che manca, voglio dire, nel pubblico in molti casi manca, dirigenti che non sono sicuramente, nella maggior parte dei casi, giovani, anagraficamente, e questo oggettivamente è un problema. E l'altro aspetto che si lega a questo è il reclutamento, perché anche sotto questo profilo, dico una roba, chi mi conosce insomma, sa come la penso, cioè benissimo reclutare molti giovani, benissimo reclutare, il problema è come reclutiamo. Perché se reclutiamo sulla base di quelle che sono delle modalità concorsuali iper semplificate, dal mio punto, e che non valutano altri aspetti che non siano meramente di conoscenze e competenze, ma anche comportamentali, secondo me, voglio dire, siamo ancora molto indietro. Cioè, quindi questo è un tema. Perché? Perché tendenzialmente che Cozzalone è morto, ma il posto fisso no. Nel senso morto nel senso che secondo qualcuno è morto con i principi, no, perché chi entra e per un lungo periodo sta all'interno dell'amministrazione, magari sceglie un'altra amministrazione. E quindi qui l'altro problema che c'è nel pubblico, in una logica di valorizzazione delle competenze e conoscenze, è il tema salariale. Che il tema salariale è un tema che deve essere implementato, migliorato, cioè, sarà un mio pallino, ma è un aspetto sicuramente come dire, da approfondire. Perché io non riesco a capire la ragione per cui amministrazioni virtuose non possono in qualche misura integrare i fondi di risorse decentrate. La risposta è perché in questo modo i soldi vengono dati ai soliti noti, ma allora se andiamo sul patologico, andiamo a casa, chiudiamo la sala cinesca e salutiamo la compagnia. L'altra questione che giustamente Gaetano mettevi in luce è il tema imprenditore politico, cioè, o meglio, partecipazione imprenditore, partecipazione politico. Il politico nel sistema del pubblico impiego dovrebbe essere fuori dalla partecipazione, perché la partecipazione è nata proprio per salvaguardare quelle che sono le prerogative manageriali e quindi per garantire anche il dirigente dalla politica. Dopodiché sappiamo che in molte realtà, soprattutto quelle nelle quali il vertice politico è espressione elettiva, elettorale, questo rischia di non essere tale, nel senso che, anzi, molte volte le decisioni sono prese da due soggetti che non dovrebbero entrare in contatto, la politica e il sindacato, ma che invece decidono alle spalle dei dirigenti. Ultima cosa, e poi mi fermo, il tema digitalizzazione. Allora, il tema digitalizzazione, allora io mh, lavoro agile, sì, lavoro agile, no, cioè lavoro agile comunque è un'altra cosa rispetto a quello di cui continuiamo a parlare. Cioè, il lavoro agile è un'altra cosa, o dovrebbe essere un'altra cosa, ma ha un tema organizzativo.
perché non nascondiamo, il lavoro agile è un tema organizzativo, c'è anche del diritto, ma è un tema organizzativo. Secondo tema, è un tema organizzativo che si lega a creare un sistema che effettivamente permetta di lavorare a distanza. Cioè la famosa dematerializzazione dei documenti o la digitalizzazione, cioè che nascono già informatizzati. Questo è il tema, perché se non hai questo rischiamo di parlare veramente di poco. Poi c'è un'altra questione, e questa secondo me si avvicina molto di più al tema, cioè ha più diretta attinenza, ma sicuramente è un qualche cosa che porterebbe a un cambiamento epocale, cioè pensare al lavoro agile come uno strumento, Zio Grande ha salutato, come uno strumento che porti a ripensare tutti gli strumenti inclusivi di tutela dei lavoratori, perché questo può essere un elemento di riflessione. E quindi vuol dire mettere anche le mani sull'Untouchable 104/92, perché insomma, che non vuol dire eliminare, vuol dire mettiamo a sistema quelle che sono certe garanzie, senza abolire niente, in una logica di effettiva autonomia del tempo di lavoro. Questo si torna sempre su quello. Bene, ho parlato anche troppo, adesso io cedo immediatamente la presidenza alla professoressa Alessi e nel contempo, però si deve spostare altrimenti qua al professore Matteo Corti, che è ordinario di diritto del lavoro vicino presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ci parlerà di partecipazione alla pubblica amministrazione, suggestioni europee e italiane. Grazie Matteo. Allora, ringrazio il professor Boscati per l'invito, anzitutto in questo convegno che inaugura questo PRIN davvero interessante e che abbina due tematiche di primaria importanza, no? Che poi sono in realtà molto collegate, la tematica della partecipazione e la tematica dell'inclusione, con una declinazione particolare che è quella del lavoro pubblico. Si tratta quindi di un tema interessante, molto attuale. Qualcuno ha già sottolineato il lascito della pandemia che ci ha, come dire, coinvolto sotto entrambi i profili, sia sotto il profilo della partecipazione sia sotto il profilo dell'inclusione. E io mi occuperò proprio di questo primo corno di questo binomio, quello della partecipazione. Nell'occuparmi di questa tematica sono stato per un verso facilitato dall'intervento del professor Ziglio Grandi, che già ha introdotto un po' il tema, per cui su alcune questioni potrò magari andare un poco più veloce. Sotto altro profilo direi che sul tema della partecipazione sono forse facilitato anche dal fatto che in questo periodo di partecipazione si parla molto, no? Soprattutto grazie alla proposta della CISL di legge attuativa della partecipazione nel settore privato. Sono già state segnalate alcune assonanze tra la partecipazione nel settore privato e la partecipazione nel settore pubblico. Il professor Boscati ha richiamato l'articolo 46, che sicuramente rimane nella Costituzione anche a riflettere per certi versi l'importanza del tema partecipativo all'interno del complessivo quadro costituzionale, ma l'articolo 46 si colloca in un binomio, almeno nella ricostruzione che preferisco, con l'articolo 39, entrambi sono attuazione dell'articolo 3,2, quindi entrambi la contrattazione collettiva, la libertà sindacale e la contrattazione collettiva da un lato, gli strumenti partecipativi dall'altro, sono entrambi strumenti che consentono ai lavoratori di rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la loro piena partecipazione alla vita del paese. Però l'articolo 46 è anche, non dimentichiamolo,
contiene anche dei chiari riferimenti al settore privato. E qui abbiamo subito una prima differenza con il settore pubblico. Perché quando noi parliamo di partecipazione nel settore privato, noi parliamo di una partecipazione, questo è evidente per esempio anche nel progetto di legge della CISL, di cui ho accennato prima, parliamo di partecipazioni almeno a 3 livelli. Si parla di partecipazione operativa, quindi una partecipazione che si gestisce spesso come partecipazione diretta proprio sui luoghi di lavoro, spesso in un dialogo diretto con i propri superiori, talvolta nemmeno mediato dal sindacato. Si parla poi di partecipazione organizzativa, e la partecipazione organizzativa è di norma già strutturata nel settore privato tramite commissioni paritetiche, comitati, oppure tramite le RSU o le RSA, e qui ci si inserisce, si va a dialogare con diritti che vanno dall'informazione alla consultazione, qualche volta anche alla codecisione, su decisioni del datore di lavoro che impattano sui rapporti di lavoro o sull'organizzazione del lavoro. E poi c'è la partecipazione strategica. La partecipazione strategica è quella partecipazione che nel nostro paese in realtà non è mai stata sperimentata, ma che fa capolino, per esempio, nella proposta della CISL, cioè quella che in Germania chiamano Mitbestimmung, ovvero la cogestione. Questo è l'ambito appunto della partecipazione strategica. Ci sono anche altri modi di farla entrare nel diritto, non necessariamente tramite strumenti cogestionali, ovvero tramite l'inserzione di rappresentanti dei lavoratori nei consigli di amministrazione o di sorveglianza delle società di capitali. Ci sono anche altri strumenti, ma questo, diciamo, è quello principale. Ecco, quando noi cerchiamo di traslare queste categorie nel pubblico impiego, troviamo subito un ostacolo fortissimo, no? Che non è tanto il discorso relativo al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione dell'articolo 97, che pure è un ostacolo importante, ma è soprattutto forse, almeno così la vedo io, il discorso dell'interesse pubblico. Cioè la pubblica amministrazione persegue un interesse pubblico che deve essere preminente. Quindi non c'è la possibilità di andare a mediare oltre certi limiti su questo interesse pubblico che la pubblica amministrazione appunto ha il compito di perseguire. E quindi la partecipazione necessariamente, per quello che lo vedo io, nella pubblica amministrazione nasce già un po' depotenziata alla base. Naturalmente per quanto riguarda il settore privato parliamo del tutto in astratto, perché sappiamo che oggi nel settore privato è ancora, come giustamente sottolineava Zillo Grandi, anche meno avanzata che nel settore pubblico, dove quantomeno una formalizzazione legislativa della partecipazione c'è ed è abbastanza chiara. Dopo questa introduzione, insomma, sulle differenze, le differenze con le quali si invera la partecipazione nel settore pubblico e come potrebbe inverarsi nel settore privato, mi dedicherei a un breve e sommario excursus storico della partecipazione nel settore pubblico. Qui vado un pochino veloce perché il professor Zilio Grandi già qualcosa ha detto. La partecipazione nel settore pubblico mi sembra, nel pubblico impiego, mi sembra che appartenga a quei temi che hanno un andamento molto simile a quello del pendolo, cioè con allontanamenti e ritorni che si alternano. Come sottolineava già il professor Zilio Grandi, non si può che partire dalle prassi consociative della cosiddetta Prima Repubblica, che sono state giustamente criticate, perché di fatto creavano una commistione tra interessi privati, perché anche quelli dei lavoratori sono interessi privati, no? Non a caso si parla per l'autonomia collettiva di autonomia privata collettiva, no? E interessi pubblici della pubblica amministrazione, che impedivano tra l'altro alla pubblica amministrazione di funzionare secondo quei principi di imparzialità e buon andamento che nell'articolo 97 sono scolpiti.
Queste prassi consociative vengono smorzate nella legge quadro del 1983, la numero 93, ma non abbandonate. Il vero e proprio abbandono di queste prassi, che appunto tendevano a confondere le responsabilità della dirigenza con quelle dei sindacati, vengono abbandonate dal decreto legislativo numero 29 del 1993, la riforma d'Antona del pubblico impiego, nell'ambito peraltro di un approccio che è complessivamente favorevole alla partecipazione, anche se a una partecipazione che non scade o non vorrebbe scadere nelle pratiche consociative da cui appunto quella riforma intendeva distaccarsi. Con la seconda riforma del pubblico impiego, che come ci ha accennato il professor Zilio Grandi, si apre in realtà pochi anni dopo la prima, perché già nel 97 siamo a inaugurare la seconda riforma del pubblico impiego, si assiste a un nuovo rafforzamento della partecipazione sindacale, che culmina con l'introduzione di un istituto che di nuovo è stato evocato dal professor Zilio Grandi, ovvero l'istituto della concertazione. Si trattava di una forma di coinvolgimento sindacale che poteva concludersi con il raggiungimento di un accordo e che si collocava in quegli atti di microorganizzazione che in realtà avrebbero dovuto invece essere pertinenza della dirigenza. E forse anche in qualche atto di macroorganizzazione, per la verità. Certo, si trattava di un obbligo a trattare e non di un obbligo a contrarre, quindi la pubblica amministrazione non aveva alcun obbligo di raggiungere un accordo una volta che apriva su questi temi la trattativa con il sindacato. E tuttavia, come è stato sottolineato anche dalla giurisprudenza, l'accordo concertativo doveva poi essere onorato dalla pubblica amministrazione. Sì, perché qualcuno aveva provato a dire che, insomma, si trattava di una sorta di accordo tra gentiluomini, dal quale la pubblica amministrazione si sarebbe potuta sottrarre, invece i giudici non ci sono stati. Insomma, se un accordo viene raggiunto, poi questo deve essere onorato. Il pendolo è noto, e qua arriviamo a cose relativamente recenti, volge decisamente a sfavore della partecipazione con la riforma Brunetta del 2009. Qui l'alternarsi del pendolo è veramente brusco, perché si passa dalle pratiche concertative addirittura alla degradazione, declassamento della partecipazione sindacale a mera informazione, praticamente ovunque, tra l'altro anche nell'ambito della mobilità collettiva, degli esuberi di personale. E qui poi ritorneremo, perché questo a mio avviso è un punto delicato anche in riferimento al diritto europeo. E tra l'altro si continua a parlare di partecipazione, ma a mio avviso in modo del tutto improprio, perché i maestri della partecipazione ci hanno insegnato, e qui ricordo Massimo D'Antona, Marcello Pedrazzoli, che la mera informazione nemmeno la possiamo far rientrare nel genus partecipazione, anche soltanto dal punto di vista lessicale, perché partecipare significa prendere parte, ma se io sono meramente informato di qualcosa non prendo parte a nulla. No? Mi arriva un'informazione e sono un recipiente passivo di questa informazione, non ho nessun modo per influenzare la decisione che poi sulla base di queste informazioni verrà presa, tant'è che a volte la mera informazione viene data anche a consuntivo, perché se tanto non puoi intervenire, che te la do prima o dopo non cambia nulla. Come è noto, e anche questo è stato già ricordato da Gaetano Zilio Grandi, l'obiettivo complessivo della riforma Brunetta era il rafforzamento delle prerogative dirigenziali, tanto nei confronti del sindacato quanto nei confronti del potere politico. Quindi l'idea era quella di
e di ritornare per certi versi al 93, cioè con una dirigenza che è autonoma tanto dal potere politico quanto nei confronti del sindacato. Quindi gli vengono fissati degli obiettivi, deve raggiungere questi obiettivi, non deve essere influenzata dal potere politico, negozia con il sindacato sulle materie riservate dalla legge, ma non deve scadere in pratiche concertative e tantomeno consociative. Peraltro già nel 2012 il pendolo ricomincia a volgere dalla parte opposta e il legislatore interviene rispolverando la consultazione e l'esame congiunto, quindi ci rimuoviamo dall'altra parte. In realtà queste novità non vengono portate a compimento perché sappiamo che si avvia un lungo blocco della contrattazione collettiva di comparto, che poi era quella a cui era affidata anzi siamo già nel 2012 nell'ambito di un blocco della contrattazione collettiva che viene superato soltanto nel 2015. E quindi in realtà queste novità non vengono implementate dalla contrattazione di comparto che, essendo bloccata, rimane alla situazione previgente. Qui dobbiamo ringraziare per certi versi una sentenza che a mio avviso rimane tra quelle storiche della Corte Costituzionale, la sentenza 178 del 2015, che sostanzialmente dice al legislatore: tu puoi decidere di optare per il pubblico impiego, tra virgolette, privatizzato o meglio contrattualizzato, o puoi decidere di regolare tutto tramite la legge. Però nel momento in cui tu decidi che il pubblico impiego deve funzionare come l'impiego privato nella gestione dei rapporti di lavoro e decidi che lì si fa contrattazione collettiva, tu non me la puoi bloccare a tempo indeterminato. No? Ed è un discorso di estrema chiarezza e di estremo rigore da parte della Corte Costituzionale, che sblocca la contrattazione collettiva e quindi anche la partecipazione. E si arriva così alla situazione attuale, perché la legge 124 del 2015, la legge Madia, apre a una complessiva riforma, una nuova riforma dell'impiego pubblico, il cui caposaldo è il decreto legislativo 75 del 2017. E qui il pendolo continua nella direzione che avevamo indicato, cioè si persegue nuovamente un rafforzamento del coinvolgimento sindacale, della partecipazione, mantenendo tuttavia un punto fermo. L'articolo 40,1 del decreto legislativo 161 del 2000, cioè 165, pardon, del 2001 continua a prevedere il divieto di forme di contrattazione nelle materie oggetto di partecipazione sindacale, che sono poi quelle cui si riferiscono gli ambiti degli atti di macro e microorganizzazione e gestione del rapporto di lavoro. Qui c'è la partecipazione, ma non ci può essere la contrattazione. Ma nelle more tra l'attuazione con decreto delegato della legge Madia e la legge Madia stessa interviene un fatto nuovo, e questo fatto nuovo interviene a livello dell'Unione Europea. L'Unione Europea, per l'appunto, che fino ad allora si era tenuta prudentemente a distanza dalle tematiche del coinvolgimento dei lavoratori nel pubblico impiego, non se n'era mai occupata praticamente, interviene con un accordo quadro generale sulla informazione e consultazione dei funzionari pubblici e dei dipendenti delle amministrazioni e dei governi centrali, che viene siglato dalla delegazione sindacale europea e dai datori di lavoro delle amministrazioni pubbliche europee il 21 dicembre del 2015. E questo è un fatto veramente nuovo. Tra l'altro, questo accordo è una tipica manifestazione del dialogo sociale europeo, perché viene siglato, viene stipulato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 155 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, quindi dialogo sociale europeo. Peraltro questo accordo ha avuto un destino veramente bizzarro, perché di accordi in materia di lavoro, di politica sociale,
stipulate ai sensi dell'articolo 155 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ne abbiamo avuti tanti. Ogni qualvolta le parti sociali hanno proposto alla Commissione di presentarli al Consiglio per recepirli in allegato a delle direttive e quindi renderli sostanzialmente vincolanti, senza se e senza ma per gli Stati membri, la Commissione è sempre stata felice di fare questo. Ma con riferimento a questo accordo, stranamente, la Commissione invece ha deciso di non presentarlo al Consiglio, nonostante la richiesta da parte delle parti sociali, di entrambe le parti sociali, come da articolo 155 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Non solo, a seguito del ricorso presentato alla Corte di Giustizia, la Commissione ha tirato dritto per la sua strada, dicendo: l'articolo 155 non mi impone di presentare al Consiglio la direttiva e l'accordo per essere recepito in direttiva. E la Corte di Giustizia ha confermato con sentenza la correttezza dell'operato della Commissione. È una facoltà, quella dell'articolo 155, non un obbligo per la Commissione. Tra l'altro qui diciamo che il destino di questo accordo e della direttiva, che poi non è mai stata emanata ovviamente, è stato sicuramente anche influenzato dalla formulazione dell'articolo 155 che riserva al Parlamento europeo un ruolo del tutto marginale e che forse andrebbe superato nell'ambito di una revisione dei trattati, perché lì deve essere solo informato, neanche consultato, informato, perché decide solo il Consiglio. E noi sappiamo, soprattutto dalle ultime direttive in materia sociale, che il ruolo del Parlamento è stato fondamentale per la loro approvazione, anche contro e in opposizione alle posizioni del Consiglio. E qui però non ha potuto esercitare alcun ruolo. Quindi allo Stato questo accordo è affidato alle parti sociali degli Stati membri per la sua attuazione, secondo quanto previsto dalle regole sul dialogo sociale europeo. E qui l'articolo 155 dunque prevede che l'attuazione avvenga secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali degli Stati membri. In questa sede mi limito a segnalare qualche aspetto significativo di questo accordo, poi ci ritornerò anche alla fine. Anzitutto si tratta di prescrizioni minime sul coinvolgimento dei lavoratori. Quindi sì, sono di prescrizioni sempre migliorabili dai singoli Stati membri. Tra le materie oggetto di consultazione devono figurare, quindi devono, la salute e sicurezza sul lavoro, l'orario di lavoro e le politiche di conciliazione vita-lavoro, le conseguenze sulle condizioni di lavoro delle decisioni che cambiano l'organizzazione di strutture e servizi, eventuali minacce per l'occupazione. Ricordiamoci quest'ultimo aspetto. È possibile una deroga, quindi le parti sociali possono decidere di non prevedere l'informazione e consultazione in queste materie, quando per legge o per contratto collettivo le parti sociali stesse decidano di comune accordo quali sono le materie su cui si svolge l'informazione e consultazione. Possono formare oggetto anche solo di semplice informazione, quindi senza l'obbligo di consultazione, le linee guida sui salari, la formazione del personale, le questioni relative alla parità di genere e al contrasto alle discriminazioni, la protezione sociale dei dipendenti pubblici. Inoltre, gli Stati membri possono escludere talune categorie di dipendenti pubblici in toto dalle pratiche di informazione e consultazione. Si tratta dei lavoratori coinvolti nell'ambito della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, tutela dell'ordine pubblico e il potere giudiziario, quindi i giudici. Quanto alla consultazione, l'accordo europeo stabilisce che questa consultazione, questa forma di coinvolgimento dei lavoratori, deve consentire ai rappresentanti dei lavoratori di esprimere un parere e quindi di cercare di influenzare le misure proposte dall'amministrazione. Qui è una definizione molto simile a quella di partecipazione che dà per esempio Massimo D'Antona. Però attenzione, perché a differenza di quanto accade nel settore privato, e qui richiamo la direttiva 14 del 2002, la consultazione non è finalizzata alla ricerca di un accordo, quindi non siamo nell'ambito di un obbligo a trattare.
E questo è molto importante perché poi ci conferma la correttezza del recepimento italiano sostanzialmente. L'attuazione della delega contenuta nella legge Madia, decreto legislativo 75 del 2017, quindi si pone anche in attuazione dell'accordo quadro europeo, come del resto anche la successiva contrattazione di comparto 2016-2019, quindi. In proposito è chiaro l'atto di indirizzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riapertura dei tavoli di contrattazione del 6 luglio 2017. Va dunque ricordato per il futuro che in questa materia sono ora presenti vincoli europei. Per esempio, una legge Brunetta bis che azzeri le pratiche partecipative degradandole a mera informazione ovunque, porrebbe il nostro paese in contrasto con questo accordo quadro. Certo, visto che questo accordo quadro poi non è stato recepito in una direttiva, appare complesso immaginare le conseguenze giuridiche di questo eventuale ipotetico arretramento. Transitando all'attuazione della legge Madia, anche qui posso andare un poco più veloce, come sulla parte storica. Sì, no. Posso andare un pochino più veloce perché il professor Ziglio Grandi ha un po' arato il terreno prima di me. Il decreto 75 del 2017 ha lasciato invariato l'articolo 9 del testo unico del pubblico impiego, che rimette ai contratti collettivi nazionali di comparto la disciplina delle modalità e degli istituti della partecipazione. Questo è rimasto uguale, mentre ha notevolmente semplificato l'articolo 5,2 del testo unico del pubblico impiego. In questo modo il decreto ha, tra l'altro, il decreto 75 ha riaperto alla partecipazione anche le materie della direzione e dell'organizzazione del lavoro negli uffici, sulle quali in precedenza era ammessa la sola informazione. Togliendo poi il riferimento all'esame congiunto, che prima era contenuto nell'articolo 5,2 in relazione alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, quindi la gestione dei rapporti di lavoro, la nuova formulazione, se noi la combiniamo con l'articolo 9 del decreto 165, rimette alla contrattazione collettiva nazionale di comparto poteri davvero ampi per il design di forme anche molto innovative di partecipazione. Ci sono però dei limiti. Infatti, l'articolo 5,2 del testo unico sul pubblico impiego continua a proclamare che le decisioni inerenti alla direzione e all'organizzazione del lavoro negli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, come anche rimangono di esclusiva competenza della dirigenza pubblica tutte le misure riguardanti la gestione del rapporto di lavoro. Appare dunque chiaro che, nonostante questa formula ampia di partecipazione già rilevata dal professor Ziglio Grandi, appare chiaro che non vi è spazio nel nostro ordinamento per sperimentare forme cogestionali o codecisionali. Del resto, come abbiamo già accennato, in un passato ormai lontano, la partecipazione organica del sindacato nella pubblica amministrazione ha dato una pessima prova di sé. E credo che nessuno possa seriamente pensare di riesumarla. Ma qui voglio aprire un velocissimo excursus di carattere comparato, visto anche il titolo della mia relazione. Non dobbiamo fare l'errore di ritenere che la partecipazione debole, ovvero l'informazione e consultazione, costituisca un tratto costante in Europa. In Germania, per esempio, la famosa Mitbestimmung nella pubblica amministrazione è per certi versi perfino più forte che nel settore privato, perché laddove non ci sia la contrattazione collettiva, come per i Beamte, è un sostituto funzionale della contrattazione collettiva. E quindi gettando uno sguardo, seppur fuggevole, al Bundespersonalvertretungsgesetz, la legge che regola la partecipazione dei lavoratori della pubblica amministrazione centrale, federale, noi vediamo che le procedure codecisionali abbracciano un amplissimo catalogo di materie, raggruppate nelle tre grandi categorie delle questioni del personale, delle questioni sociali e delle questioni organizzative, in analogia quasi perfetta con il paragrafo 87
7 della legge sull'ordinamento aziendale nel settore privato. Ciò significa che moltissime questioni, sempre che non vi sia una legge o un contratto collettivo applicabile, su moltissime questioni l'accordo dei rappresentanti del personale della pubblica amministrazione è necessario. In difetto interverrà un organismo arbitrale pariteticamente composto e presieduto da un membro imparziale. A mero titolo esemplificativo, per fare un'idea, le materie di cui parliamo sono le promozioni, i distacchi, i trasferimenti, il piano sociale, anche a seguito di difficoltà occupazionali, le questioni della formazione professionale continua, diverse questioni relative all'orario di lavoro, alle ferie, il codice disciplinare, gli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, e l'elenco è veramente lungo. Ma come hanno declinato nel nostro paese, e sono ormai lanciato verso la conclusione del mio intervento, la partecipazione sindacale, i 4 contratti di comparto. Si sono già svolte 2 tornate, 16-19 e 19-21, sì, da quando il decreto 75 è entrato in vigore. Sotto il profilo che qui ci interessa, la seconda tornata, quella 19-21, non ha modificato sensibilmente il quadro rispetto alla prima, ci sono stati dei piccoli ritocchi. E questo è un po' strano in realtà, perché il patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale del 10 marzo del 2021, patto tra il ministro della pubblica amministrazione e le parti sociali, prefigurava un adeguamento dei sistemi di partecipazione sindacale anche con l'obiettivo di applicare l'accordo europeo. Però questo è stato fatto, come dicevo, soltanto in minima misura. In questa sede ovviamente è possibile tratteggiare soltanto una rapida sintesi dei contenuti principali dei contratti di comparto, ma qui mi aiuta molto la circostanza che i testi si assomigliano davvero tanto. Il modello partecipativo è declinato secondo un climax ascendente di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori. E i rappresentanti dei lavoratori, i soggetti coinvolti ex latere laboris, quindi sono le rappresentanze sindacali unitarie in primis e i sindacati firmatari dei contratti collettivi di comparto, oppure soltanto questi ultimi a seconda dei livelli di partecipazione, se sia sede locale o l'intera amministrazione. C'è anche un livello regionale nel comparto sanità, per ovvie ragioni, visto che le regioni qui hanno anche poteri di spesa e di organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Il primo gradino è costituito dall'informazione, di cui ha già parlato un poco Zilio Grandi, abbiamo detto non è nemmeno propriamente una forma di partecipazione e forse è proprio per questo che è prevista con grande generosità. Nella fase precedente sia il confronto, che è la fase successiva nel climax dei meccanismi partecipativi, sia della contrattazione integrativa. L'informazione è regolata nell'articolo 4 di tutti i contratti di comparto. La vera novità è il confronto, articolo 5 dei contratti di comparto, che soppianta il vecchio e glorioso esame congiunto. E qui forse il superamento dell'esame congiunto è dovuto al fatto che nel settore privato l'esame congiunto è talvolta assimilato a un obbligo a trattare, ma qui non è possibile che nella pubblica amministrazione configurare un obbligo a trattare perché non ci può essere un accordo sulle materie oggetto di confronto e quindi si è preferito sostituire la locuzione. Il confronto è in buona sostanza una consultazione scandita da una tempistica e da adempimenti precisi. Qui le analogie con la consultazione di cui al decreto 25 del 2007 per il settore privato sono veramente forti. Anche se si fermano, come dicevo, al fatto che l'accordo è espressamente escluso nel caso di confronto dall'articolo 40,1 del testo unico sul pubblico impiego. La contrattazione collettiva non può applicarsi sulle materie oggetto di partecipazione sindacale. Tra le materie oggetto di confronto spiccano l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro, i criteri generali per la mobilità tra sede, i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance, i criteri per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, i criteri generali e le modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi e così via. E questo è l'elenco del comparto funzioni centrali. Nel comparto funzioni locali e in quello della sanità si aggiungono per esempio la formazione continua, le prospettive occupazionali,
nonché le misure volte a prevenire le aggressioni sul luogo di lavoro. E si capisce che nella sanità sono un problema di stringente attualità, ahimè, anche di cronaca. È stato notato in dottrina, per esempio da Lorenzo Zoppoli, che si nota una sovrapposizione talvolta tra gli ambiti della contrattazione collettiva e del confronto. Non mi sembra che questa sovrapposizione, anche se inopportuna, crei dei veri e propri problemi giuridici, visto che in ogni caso il confronto non può condurre, come abbiamo detto, per espressa previsione di legge, ad accordi. Quindi nel caso in cui la sovrapposizione sia effettiva, la materia sarà assorbita senz'altro nell'ambito della contrattazione collettiva. Per quanto riguarda la procedura, è abbastanza semplice, deve esaurirsi, dicono tutti i contratti di comparto, entro 30 giorni, il confronto. Nel contratto collettivo di comparto delle funzioni locali si precisa che al termine del confronto la pubblica amministrazione può procedere all'adozione dei provvedimenti oggetto del confronto stesso. Se ne ricava quindi che il confronto deve avvenire a bocce ferme e l'adozione di una decisione nelle more del confronto stesso deve configurarsi come condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori. L'ultimo step della partecipazione è l'organismo paritetico per l'innovazione. Come ha già detto il professor Boscati, si pone nel solco dei comitati e delle commissioni paritetiche note alla tradizione del pubblico impiego, che sono stati poi fusi e legificati nel Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità. Ricordo i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul mobbing. L'organismo paritetico per l'innovazione, su cui punta molto anche il patto per l'innovazione del 2021, svolge compiti consultivi e propositivi in materia di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, qualità del lavoro e del benessere organizzativo. Più concretamente si occupa anche di politiche formative, lavoro agile, conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, misure di prevenzione dello stress lavoro correlato. Le sue proposte vengono avanzate all'amministrazione o alle parti coinvolte nella contrattazione collettiva integrativa, razione materie, ovviamente. Questi organismi devono riunirsi almeno 2 volte l'anno e sono anche destinatari di informazioni importanti sull'evoluzione occupazionale, l'utilizzo di contratti a termine, di somministrazione a tempo determinato, sulle assenze del personale, talvolta anche sui dati relativi agli straordinari, al lavoro supplementare, l'affidamento a soggetti terzi di attività dell'ente, questo nel contratto collettivo di comparto delle funzioni locali. Un problema che è stato segnalato anche dal professor Boscati è la parziale sovrapposizione con i compiti del Comitato Unico di Garanzia. La nuova tornata contrattuale non ha eliminato queste sovrapposizioni e sarebbe stato invece opportuno farlo. Il rischio è, concludo, il rischio è che questi soggetti si pestino i piedi oppure non si parlino e non sappiamo in realtà quale sarebbe diciamo la questione, il problema peggiore per certi versi. Conclusioni. Ritorno brevemente all'accordo europeo perché c'è un punto che volevo sottolineare. L'articolo 33 del testo unico del pubblico impiego, come dicevo, è sostanzialmente rimasto fermo alla riforma Brunetta per quanto riguarda la partecipazione sindacale in caso di eccedenze di personale di mobilità collettiva. Continua a essere contemplata soltanto la mera informazione delle rappresentanze sindacali unitarie e dei sindacati firmatari del contratto collettivo di comparto o di area. Ma l'articolo 4 dell'accordo europeo, quando vi sia una minaccia per l'occupazione, non consente di limitare il coinvolgimento dei lavoratori alla sola informazione, richiede anche la più impegnativa consultazione. Sarebbe il caso che il legislatore intervenisse a conformare il nostro ordinamento al diritto europeo. Su un piano generale, veramente ho finito, il rilancio della partecipazione ha suscitato umori contrastanti in dottrina. Per un verso vi è stato chi ha paventato il ritorno alle prassi consociative che la riforma Brunetta aveva cercato di sradicare, limitando il coinvolgimento sindacale. D'altro canto, altri hanno salutato con favore l'inversione di tendenza e il rinnovato ruolo dell'interlocutore sindacale, scommettendo su una partecipazione finalmente propulsiva che sospinga la produttività e l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni.
Io mi limito a rilevare che le prassi consociative dipendono anche dalla debolezza dei dirigenti e dalla loro dipendenza dagli organi di indirizzo politico-amministrativo. Senza tagliare radicalmente questo nodo gordiano, servirebbe un attore sindacale veramente responsabile e interprete anche dell'interesse generale, perché le prassi partecipative possono dare il loro contributo al miglioramento dell'azione amministrativa e all'efficienza del settore pubblico, contribuendo nel contempo al benessere organizzativo e alla soddisfazione dei dipendenti pubblici. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, io intanto ringrazio molto il professor Corti per averci dato davvero un quadro esauriente, insomma, delle forme di partecipazione declinate per l'appunto attraverso i vari livelli in cui è articolato nell'ambito della pubblica amministrazione, no? Dall'informazione per l'appunto alla consultazione fino ad arrivare per l'appunto alla contrattazione, e è molto interessante il confronto per l'appunto con l'accordo europeo, perché ha messo in luce insomma alcuni punti di possibile frizione, contrasto della nostra legislazione in materia con l'accordo europeo. Anche lì poi si tratterà di capire che tipo di efficacia, come sapete gli accordi europei, ahimè, si discute molto per l'appunto della loro vincolatività all'interno degli Stati membri, ma mi pare che comunque almeno il segnale che viene dall'Europa sia piuttosto importante. Ora io non aggiungo altro e chiederei alla professoressa Caterina Timellini di raggiungerci e ecco, grazie. Esatto, sì, mi ero segnata diligentemente almeno questo, e mi sembra un argomento assolutamente centrale nel, come dire, nel dibattito intorno alle strategie inclusive all'interno della pubblica amministrazione. E il tema riguarda per l'appunto la transizione digitale all'interno della pubblica amministrazione come stimolo all'inclusione e alla sostenibilità. Non aggiungo altro, mi riservo semmai di intervenire più al termine e le do subito la parola. Grazie. Grazie, ringrazio la professoressa Alessi, ringrazio tutti i colleghi. Farò un salto sicuramente dal tema che è stato trattato fino adesso dai professori Gaetano Zigliograndi e Matteo Curti in tema di partecipazione, quindi cambierò totalmente tema e appunto, come anticipato, mi soffermerò sulla problematica della transizione digitale nella pubblica amministrazione. Con il mio intervento vorrei proporre una riflessione possibilmente ad ampio raggio su appunto il complesso processo di transizione digitale della pubblica amministrazione, e quindi l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione all'interno della pubblica amministrazione, le cosiddette TIC. E vorrei in particolare cercare di rispondere, quindi di porre un quesito cui vorrei cercare di rispondere insieme a voi oggi, che è il seguente: se la transizione digitale possa appunto in qualche modo costituire un valido stimolo per l'inclusione e per la sostenibilità. Lego il tema della transizione digitale alle problematiche dell'inclusione e della sostenibilità, in quanto è stato fatto, come sappiamo, dalla strategia Europa 2020, che pone appunto l'inclusione legata alla transizione digitale come uno degli obiettivi di questa strategia europea. Anticipo che la mia risposta sul punto è positiva, anche se sono pienamente consapevole del fatto che la transizione al digitale impone un cambiamento radicale, quindi un cambiamento sicuramente costellato anche da diverse difficoltà, le quali per poter essere superate necessitano di
ricorrere a un nuovo alfabeto delle pubbliche amministrazioni. Si tratta in altre parole, di porre in essere una profonda attività di alfabetizzazione digitale, sia del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, sia della stessa utenza. E partendo e quindi prendendo spunto proprio dalla necessità che ho evidenziato di realizzare questa alfabetizzazione digitale, quindi dalla necessità di introdurre questo nuovo alfabeto all'interno delle pubbliche amministrazioni, nel mio percorso argomentativo, per arrivare alla conclusione che vi ho già anticipato, cioè quella secondo cui a mio avviso la transizione digitale può contribuire positivamente in termini sia di inclusione che di sostenibilità, ricorrerò proprio all'aiuto di alcune lettere dell'alfabeto, e in particolare nella mia riflessione vorrei utilizzare le seguenti lettere. La lettera B come buona amministrazione, la lettera C come capitale umano, la lettera D ovviamente digitalizzazione, e infine la lettera E Europa. E con finalità introduttiva partirò proprio da quest'ultima lettera, la lettera E di Europa. La tematica della trasformazione digitale della pubblica amministrazione trova un riconoscimento espresso nel contesto europeo, come ricordavo prima, con la strategia Europa 2020, la quale mira a realizzare un'economia caratterizzata da 3 aggettivazioni molto importanti, 3 connotazioni molto importanti. Si parla di economia intelligente, di economia sostenibile e di economia inclusiva. Con il primo profilo, quello dell'economia intelligente, si fa riferimento al fatto che l'obiettivo posto a livello europeo è quello di realizzare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, favorite entrambe dall'utilizzo appunto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. E dall'altro lato si vuole mirare a realizzare un'economia sostenibile, quindi un'economia caratterizzata dal ricorso a risorse green, risorse energie rinnovabili, reti intelligenti, sempre favorite dall'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. E in terza battuta si mira proprio a realizzare un'economia inclusiva, quindi un'economia volta a realizzare un alto tasso di occupazione, basata su metodi di formazione e di protezione sociale che possano sia aiutare i cittadini a prepararsi adeguatamente a quelli che sono i cambiamenti legati alla transizione digitale, ma anche favorire l'inclusione appunto di categorie più deboli, quindi di soggetti più deboli. Si tratta anche di un'economia che è volta a venire incontro a quelle che sono le grandi sfide dei nostri giorni, cioè da un lato l'invecchiamento della popolazione, dall'altro ovviamente la concorrenza globale e poi tutto, diciamo, ciò che è connesso a quelle che sono le problematiche legate alle politiche di parità tra i sessi. Per fare tutto ciò, la strategia Europa 2020 si basa su 7 iniziative faro. La prima, scusate, non la prima, tra queste diciamo rientra l'iniziativa faro nota come Agenda Digitale Europea. E qui richiamo la seconda lettera dell'alfabeto che avevo anticipato prima, mi avrebbe aiutato appunto a sviluppare questa mia riflessione. La lettera appunto D, intesa come digitale, come digitalizzazione. L'agenda digitale europea si propone appunto di sfruttare al meglio quelle che sono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, proprio per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso. L'obiettivo è quello di creare un mercato unico
digitale basato sull'utilizzo di un internet veloce e su applicazioni interoperabili. Come sappiamo, nel quadro prospettato dall'agenda digitale europea, l'Italia ha elaborato la propria strategia nazionale volta appunto a sfruttare al meglio l'utilizzo delle TIC. L'Italia si è così attivata per rendere facilmente accessibili i contenuti digitali della pubblica amministrazione, in modo tale da rendere le informazioni pubbliche liberamente fruibili in modo trasparente e possibilmente appunto non discriminatorio, e per migliorare l'alfabetizzazione appunto digitale dell'utenza e del proprio personale. In questo contesto si collocano il piano triennale per l'informatica 2020-2022, con cui la pubblica amministrazione ha promosso la digitalizzazione, introducendo importantissime riforme strutturali. Pensiamo ad esempio alla istituzione del servizio SPID, quindi il servizio pubblico di identità digitale, con cui attraverso un'unica identità digitale si accede a tutti i servizi online della pubblica amministrazione. Pensiamo anche ad un'altra riforma strutturale estremamente importante, quella dell'introduzione della fatturazione elettronica, che dal 2015 è peraltro obbligatoria nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Pensiamo all'anagrafe delle prestazioni, all'anagrafe della popolazione residente. Pensiamo al fascicolo sanitario elettronico, con cui il cittadino accede a tutti i propri documenti clinici, a tutte le prenotazioni mediche, visite, referti, cartelle cliniche. Ma pensiamo anche, ad esempio, nell'ambito della giustizia, al processo civile telematico, e ancora anche al servizio PA, al servizio Pago PA, che consente di poter effettuare appunto dei pagamenti di sanzioni, tributi, appunto con modalità telematica. In questo contesto poi si inseriscono anche la strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Italia 2025, che si pone proprio come sfida quella di realizzare uno sviluppo inclusivo e sostenibile, e il piano strategico per la transizione digitale Italia 2026. L'obiettivo della transizione digitale della pubblica amministrazione verrà raggiunto attraverso queste misure, seguendo due linee direttrici. Da un lato si mira a semplificare i servizi e l'accesso ai servizi pubblici, dall'altro si cerca di rafforzare le capacità digitali sia del personale dipendente che dell'utenza, dei cittadini. Sotto quest'ultimo profilo si è presa infatti coscienza del fatto che la carenza di competenze digitali nella popolazione produce effetti negativi sulla possibilità di esercitare i diritti di cittadinanza, e nello stesso tempo produce anche inefficienze e lungaggini amministrative. Ecco allora che arrivo a quella che è la terza lettera dell'alfabeto che citavo all'inizio, cioè la lettera C come capitale umano. Punto di partenza è la necessità che il nostro paese si adegui all'evoluzione dei nuovi mercati e delle nuove professioni, anche appunto con riferimento alle tecnologie emergenti. E quindi sotto questo profilo in Italia è stata attuata la strategia nazionale per le competenze digitali del 16 luglio del 2020, che interviene sotto 4 profili. Che di fatto integrano quello che è un vero e proprio percorso di accompagnamento alle riforme digitali della pubblica amministrazione. Il primo profilo è quello che consiste nello sviluppo delle competenze digitali necessarie già all'interno di un ciclo di istruzione e di formazione superiore. Questo avviene sotto il coordinamento del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Unità e della Ricerca.
Il secondo profilo mira a potenziare e a sviluppare le competenze digitali della forza lavoro, sia nel settore pubblico che nel settore privato, includendovi le competenze cosiddette di e-leadership, con il coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico e del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il terzo profilo di intervento vuole sviluppare le competenze specialistiche in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e vuole fronteggiare quindi le sfide legate a queste tecnologie emergenti e mira a far acquisire le competenze chiave legate appunto all'utilizzo di queste nuove tecnologie. Tutto ciò avviene grazie al coordinamento del Ministero al coordinamento di questa attività con il Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dello Sviluppo Economico. Infine, quarto profilo di intervento è quello che vuole potenziare le competenze digitali necessarie per una piena fruizione dei servizi online messi a disposizione della pubblica amministrazione, in questo caso con il coordinamento del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Da realizzarsi in questo caso anche attraverso la predisposizione di una sorta di guida online di riepilogo dei vari servizi e appunto come misura di accompagnamento verso l'utilizzo di queste nuove potenzialità digitali. È stato poi successivamente con la legge di conversione del PNR numero 233 del 29 dicembre del 2021 che è stato istituito il Fondo per la Repubblica Digitale, destinato a sostenere progetti rivolti alla formazione e all'inclusione digitali, con la finalità proprio di accrescere le competenze digitali. E in questo contesto si inserisce l'importantissima direttiva del 23 marzo del 2023 con cui il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha dato attuazione appunto alla direttiva pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promossa dal PNRR. Con questa direttiva la cui attuazione viene demandata ai dirigenti responsabili della gestione delle risorse umane e, ove presenti, ai responsabili della formazione, in sinergia con un'altra figura che è quella del responsabile per la trasformazione digitale, anche in questo caso ove presente, cioè quella figura che è prevista dall'articolo 17 del CAD, cioè del Codice dell'amministrazione digitale. Ecco, e si prende atto che per i dipendenti la formazione e la riqualificazione in tema di transizione digitale costituiscono da un lato un vero e proprio diritto soggettivo, ma dall'altro anche un dovere di appunto formarsi ed eventualmente riqualificarsi. Dall'altro lato si prende atto del fatto che per le amministrazioni l'attività di formazione e riqualificazione in tema di competenze digitali non rappresenta un mero costo, ma costituisce una vera e propria variabile strategica. Questo comporta che la formazione del personale in tema di transizione digitale viene a essere integrata addirittura nel ciclo della performance. In questa quindi prospettiva la pianificazione delle attività formative in tema di transizione digitale costituisce proprio il contenuto di un'apposita sezione del piano integrato di attività e di organizzazione, il cosiddetto PIAO. La formazione e lo sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale quindi diventa un vero e proprio obiettivo di performance dei dirigenti. I dipendenti pubblici devono
devono, sulla base dei principi di attuazione della direttiva del 23 marzo del 2023, devono quindi possedere, appunto impegnarsi a possedere un vero e proprio set di competenze digitali comuni, quindi un set di competenze digitali che è comune a tutti, che deve essere comune a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione. Il contenuto di questo set di competenze digitali è contenuto in un documento descrittivo, un documento metodologico che prende il nome di Syllabus delle competenze digitali della pubblica amministrazione. Si tratta di un documento molto importanti in quanto all'interno di esso le competenze digitali vengono suddivise in 5 aree, vengono individuate 11 specifiche competenze e 3 livelli di padronanza che vanno dal livello base al livello intermedio per arrivare al livello avanzato. L'obiettivo è quello cioè di arrivare a migliorare le competenze digitali dei dipendenti pubblici e questo miglioramento viene misurato nel modo seguente: si mira a migliorare 8 delle 11 competenze descritte all'interno del documento. Base di partenza è lo stato di conoscenza digitale che i dipendenti pubblici dimostrano di avere all'esito di un test che è un test di assessment iniziale, all'esito del quale appunto viene registrato il livello di conoscenza digitale dei dipendenti. Viene data la possibilità comunque ai dipendenti pubblici anche di avanzare le loro competenze, quindi di arrivare ad una formazione / riqualificazione elevata fino ad arrivare addirittura ad un livello di padronanza. A livello di padronanza diciamo individuato come massimo, cioè quello definito come avanzato. E a questo punto, attraverso questa opera di rinnovamento della pubblica amministrazione, che ovviamente ho diciamo descritto in modo molto sommario per ragioni di tempo, possiamo però arrivare a trattare l'ultima lettera dell'alfabeto che vi ho citato, cioè la lettera B. La lettera B di buona amministrazione. Come tale, intendendosi quello che è il traguardo che il nostro paese si pone per poter costruire un futuro post-pandemico che sia sostenibile, che sia inclusivo e che sia equo. Allora, la base di partenza per affrontare il tema della buona amministrazione è offerto da un documento che conosciamo tutti molto bene, che è la nostra Carta Costituzionale. Quindi mi riferisco in particolar modo agli articoli 97, principio di legalità, e all'articolo 98, principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. Il principio di buon andamento in particolare, in funzione del quale tutto viene pensato all'interno della pubblica amministrazione, si viene, possiamo dire, ad affiancare, se non addirittura a coincidere, con il principio e quindi con il concetto più moderno, possiamo dire, di buona amministrazione. Troviamo in particolare un riferimento esplicito al concetto, al principio di buona amministrazione nel diritto europeo all'interno della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2020. Mi riferisco in particolare all'articolo 41, che sancisce espressamente il passaggio dalla buona amministrazione intesa come dovere di efficienza dell'amministrazione stessa al concetto di buona amministrazione inteso come nuovo diritto fondamentale della persona. Ecco allora che questo principio, la buona amministrazione, grazie alle risorse economiche messe a disposizione del PNR, consente oggi di mutare il volto della pubblica amministrazione. In particolare grazie alle misure poste recentemente in atto in tema di digitalizzazione della PA,
In una vera e propria strategia di ripresa e resilienza possiamo dire che la B di buona amministrazione mira a tradursi innanzitutto in un processo di semplificazione della PA. Questa semplificazione vuole evitare gli incagli burocratici, la lentezza dei procedimenti, la complessità delle procedure. Questo è l'obiettivo, ovviamente siamo diciamo in un periodo appunto di transizione, no? Dicevamo digitale, quindi ci dobbiamo arrivare. In quest'ottica però ricordo una modifica recente, molto importante, alla legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, modifica che ha interessato appunto l'introduzione di una nuova disposizione, cioè l'articolo 3 bis, che è stato introdotto all'interno della legge sul procedimento amministrativo dal decreto semplificazioni numero 76 del 2020. Si tratta di una norma che ha valenza precettiva e che impone alle pubbliche amministrazioni di agire utilizzando strumenti informatici e telematici nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni e nei rapporti tra le amministrazioni stesse e i privati. Si tratta di un vero e proprio obbligo, come dicevo, che segna sicuramente quello che è un passaggio culturale che sicuramente non può essere licenziato come banale, è tutt'altro che banale. Infatti, attraverso un cambiamento organizzativo che deriva dall'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché attraverso l'acquisizione di nuove competenze, si potranno migliorare i servizi pubblici e il processo democratico, si potranno sostenere le politiche pubbliche. Quindi in questo modo diciamo si va a realizzare quello che era stato già posto come obiettivo dalla comunicazione della Commissione europea del 2003 sul ruolo dell'e-governance nel futuro dell'Europa. Ciò oggi si è in parte realizzato se pensiamo ad alcuni risultati che sono stati appunto posti in essere. Pensiamo per esempio alla dematerializzazione dei tradizionali documenti e archivi cartacei, i quali sono stati appunto trasformati da documenti nativi cartacei in documenti digitali. Dobbiamo però, e questo diciamo è stato posto in luce soprattutto dagli studiosi del diritto amministrativo, evidenziare alcuni limiti che il processo di dematerializzazione ha registrato. Un primo limite, il primo limite è legato proprio a come è stata posta in essere inizialmente la dematerializzazione dei documenti, cioè la conversione del documento da cartaceo a digitale è avvenuta in che modo? Attraverso una scansione del documento. Quindi in questo modo con la scansione del documento sono stati convertiti in file PDF dei documenti che nascevano come documenti cartacei, ma il limite qual è? Quello di non attraverso questa trasformazione di non poter usufruire di una indicizzazione poi del documento, mentre l'indicizzazione è ovviamente molto utile, l'indicizzazione dei file, perché consente sicuramente una migliore fruibilità delle informazioni, e questo limite noi lo registriamo molto banalmente andando a consultare ognuno di noi il proprio fascicolo sanitario elettronico, dove abbiamo sì diciamo tutti i referti online, ma quelli nuovi, diciamo i vecchi documenti sanitari, se vogliamo avere nel fascicolo sanitario elettronico li dobbiamo appunto scansionare e introdurre, e non sono appunto non beneficiano appunto della indicizzazione del file. Un altro problema, che è un problema sicuramente che non si può trascurare, è un problema legato al fatto che i documenti
nativi digitali necessitano di una manutenzione che richiede intanto un aggiornamento dei software che consentono di aprire quei documenti, e non è detto che il passare del software, il passare del tempo ci metta a disposizione comunque dei software adeguati per poter aprire quel documento. Ci potrebbe essere, si potrebbe porre, si è posto anche un problema di obsolescenza del software originariamente idoneo appunto a leggere il file. E poi c'è il problema anche del supporto dei file stessi, quindi il funzionamento del supporto stesso, che imporrebbe e impone sicuramente la necessità di andare a contenere i documenti in un grande cloud, che però necessita ovviamente di risorse. Questo, diciamo, poi porta ad un altro problema ulteriore, quello dei costi. Cioè, perché ovviamente per poter adeguarsi a queste tematiche legate alla digitalizzazione, la pubblica amministrazione necessita poi di investire risorse, deve necessariamente investire risorse per tenere aggiornati appunto le proprie strumentazioni, e quindi questo viene poi a confliggere con un altro tema, che è quello secondo cui le riforme della pubblica amministrazione possono essere, diciamo, poste in essere, ma con nel rispetto di una clausola di invarianza finanziaria, mentre quello che ho appena evidenziato evidenzia come in realtà un investimento nel digitale non possa sicuramente avvenire a costo zero, e quindi questo è evidente. E poi un altro limite che spesso viene riscontrato in tema di digitalizzazione è quello legato alla mancata attuazione del principio del cosiddetto once only, cioè il fatto che l'utenza, il cittadino, dovrebbe poter inserire le proprie informazioni una volta soltanto, e poi non doverle ripetere a seconda dell'amministrazione con cui si va a interfacciare. Quindi c'è una necessità di rendere le informazioni interoperabili appunto tra le diverse amministrazioni. Oggi sicuramente con l'introduzione dello SPID in parte questo problema è stato risolto, ma c'è ancora da lavorare sotto questo profilo, e ovviamente il richiamo all'identità digitale poi porrebbe tutta una questione che non approfondisco perché non voglio rubare tempo agli altri relatori, poi comunque insomma siamo già abbastanza avanti come tempistica nei lavori, ma c'è ovviamente tutto un problema legato alla privacy, quindi relativa appunto all'utilizzo dell'identità digitale. Ecco, però il richiamo, e su questo invece due parole le vorrei spendere, il richiamo all'articolo 3 della legge 241 all'articolo 3 bis, scusate, della legge 241 del 1990 che facevo prima. Ecco, vorrei richiamare questa norma perché si tratta di una norma che sancisce, come dicevo, l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di agire attraverso l'utilizzo di strumentazioni informatiche e telematiche, e questa norma si rivolge ad una figura in particolare. La figura a cui mi riferisco è quella del responsabile del procedimento, sul quale ricade oggi quindi l'obbligo di agire mediante queste strumentazioni. L'articolo 3 bis è una norma che va letta peraltro in rapporto con un'altra disposizione, che è l'articolo 12 del codice dell'amministrazione digitale, dove si pone appunto l'accento sulla necessità di ricorrere a queste strumentazioni al fine di realizzare obiettivi di efficienza, di efficacia, di imparzialità, di trasparenza, di semplificazione e di partecipazione. Quindi assistiamo ad una valorizzazione
del ruolo della figura del responsabile del procedimento, che diventa in un certo senso garante di importanti principi, quali principi di equità, principio di imparzialità, nella fase istruttoria del procedimento amministrativo, proprio questo in un'ottica che va a incontrarsi con quanto evidenziato dall'articolo 41 della Carta dei diritti dell'Unione Europea, che citavo prima, quindi in termini di buona amministrazione, ma che si incontra anche con i nostri principi costituzionali, quindi articolo 97 e articolo 98. Sì, ho praticamente terminato. Quindi lo scopo, quindi lo scopo dell'attività del responsabile del procedimento amministrativo quindi dovrà essere anche improntato a quello di evitare delle discriminazioni, e quindi sotto questo profilo dobbiamo tenere presente che questa figura sarà chiamata anche a valutare le problematiche legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella fase appunto nella fase diciamo istruttoria del procedimento, al fine proprio di evitare discriminazioni. Noi conosciamo tutta l'ampia giurisprudenza amministrativa su questo punto, che va a appunto a porre l'accento sull'obbligo del principio di trasparenza. Quindi in questo senso il responsabile del procedimento dovrà farsi garante del principio appunto di trasparenza nel provvedimento amministrativo. Non mi soffermo, perché appunto non c'è tempo a sufficienza sull'analisi anche delle problematiche legate al principio di parità di trattamento, ma ci sarebbe anche tutta questa diciamo problematica da andare ad affrontare. Concludo soltanto dicendo che quindi possiamo dire che sulla base, diciamo, quindi in attuazione di quelle che sono le prescrizioni europee, attraverso la digitalizzazione, investendo in termini di formazione e di riqualificazione sul capitale umano, si potrà realizzare una buona amministrazione che sia inclusiva e sostenibile. Grazie, mi scuso se ho sforato in qualche modo. Ringrazio la professoressa Timellini, che ci ha dato anche qui un quadro molto interessante dei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, collegandoli per l'appunto alle finalità della pubblica amministrazione. Io mi limito a osservare che tutto questo processo ovviamente è necessario e molto importante. Bisognerebbe ragionare un po' anche sui divari anche territoriali di accesso agli strumenti informatici. Penso per esempio al caso dell'assegno di inclusione, la cui procedura telematica insomma forse non ha raggiunto tutti i destinatari, quindi in realtà bisogna operare non solo, ma lei giustamente lo faceva notare nella sua relazione, sul piano della pubblica amministrazione, ma anche sul piano degli utenti, anche nel senso non solo di formarli, ma di garantire l'accesso. No? Se pensiamo anche alla possibilità di partecipare a concorsi pubblici, che oramai passa attraverso il portale in PA, insomma, sono cose bellissime, doverose, verso le quali dobbiamo andare, ma dobbiamo, proprio nella prospettiva dell'inclusione, porci anche i problemi di accesso, no, a questi strumenti da parte degli utenti, siano essi lavoratori, siano essi cittadini che richiedono servizi per l'appunto. Poi è molto interessante anche, e poi giuro mi taccio, però mi ha stimolato molto la parte sull'obbligo di formazione. Scusate, io quando sento obbligo di formazione, come dire, mi viene subito da intervenire, perché lì il problema sarà, è vero, ci sono questi spunti che fanno pensare a un obbligo di formazione digitale, questo è molto interessante per i dipendenti della pubblica amministrazione. Il problema, come al solito, sarà l'attuazione per l'appunto, e anche vedere quali riflessi può avere poi sulla gestione del rapporto di lavoro un obbligo di questo genere, che sicuramente, ripeto,
dipende dall'inquadramento che lei ha dato rispetto agli obblighi della pubblica amministrazione di andare verso la digitalizzazione. Ho finito e adesso, senza indugio, darei la parola alla dottoressa Daniela Lafratta. Più volte il tema è stato evocato, quello dell'organismo paritetico per l'innovazione, questo, no, di cui deve, e del problema anche delle competenze, anche in relazione agli altri organismi presenti nella pubblica amministrazione, come il Comitato Unico di Garanzia, che a mio avviso è come dire, è caricato di talmente tante competenze che insomma si fa fatica a volte a individuare un ruolo preciso. Parlo dei CUG naturalmente, avendone anche fatto parte, quindi avendo avuto un po' questo problema. Non aggiungo altro e le cedo subito la parola per il suo intervento. Grazie. Allora, entro subito, diciamo, nel tema dell'argomento, così cerco di stare per la chiusura dei lavori. Dunque, cercherò di concentrarmi in questi minuti sulla partecipazione negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento al settore pubblico. Più che altro vorrei proprio concentrarmi sull'esperienza del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, cercando di analizzare, diciamo in modo anche un po' comparato, il ruolo del neoorganismo paritetico per l'innovazione. Mi è d'obbligo sicuramente una brevissima premessa, ovvero quando parliamo di partecipazione sappiamo, come diceva anche prima il professor Corti, di toccare un argomento che da sempre ha alternato momenti di dibattito molto acceso a diciamo momenti di scarso interesse. Tuttavia dobbiamo considerare che lì dove vengono a crearsi delle situazioni particolari di trasformazione del lavoro o nel lavoro, il tema sembra puntualmente risorgere e riacquistare una certa importanza. E il momento che viviamo in qualche misura è proprio questo, in quanto abbiamo da una parte un momento di transizione, crisi climatica, quindi transizione proprio delle modalità di lavoro, ma anche una transizione delle logiche di produzione verso sistemi di business sostenibile. Ma per quello che riguarda forse ancora in maniera più forte il pubblico lavoro, il lavoro pubblico, la rivoluzione digitale che ha subito una certa spinta anche a causa della crisi pandemica, che sostanzialmente quindi ha stravolto le logiche del lavoro canonicamente inteso. E quindi da questo punto di vista è chiaro come la rivoluzione digitale e le nuove modalità di lavoro hanno sicuramente influito anche nel lavoro pubblico, che risulta ovviamente travolto da questi cambiamenti. In questo contesto è quindi necessario allargare il campo visuale alla ricerca di strumenti idonei a colmare quelle distanze in cui sovente vanno a radicarsi delle cause ostative alla parità, quindi alla dignità sociale e alla valorizzazione delle persone e quindi di lavoratrici e lavoratori. Da questo punto di vista va sicuramente considerato che la partecipazione è quel tipo di contributo che ogni individuo apporta allo sviluppo del paese e che la partecipazione stessa rappresenta l'architrave per un sistema democratico, e in questa ottica ovviamente possiamo ricomprendere le implicazioni che possono, diciamo, derivanti dall'introduzione delle logiche partecipative. Il tema poi, a mio modesto modo di vedere le cose, assume una rilevanza ancora maggiore lì dove consideriamo che il lavoro svolto all'interno della pubblica amministrazione o dalla pubblica amministrazione si pone quale ulteriore limite, direi / obbligo legale, quello di garantire un andamento efficiente della pubblica amministrazione e quindi un andamento che sia conforme al precetto proprio, no, del buon andamento cui l'APA è sicuramente tenuta. Ora dobbiamo chiederci se possiamo sostanzialmente affermare che vi siano all'interno della pubblica amministrazione degli strumenti già idonei a garantire o quantomeno ad attuare le logiche partecipative, e cercherò di dare una risposta al quesito andando a valutare gli strumenti che ci possono sembrare idonei a tale obiettivo. In questa direzione
pare muoversi la logica sottesa proprio ai cosiddetti organismi paritetici, e qui mi riferisco tanto al Comitato Unico di Garanzia, quindi il cosiddetto CUG, quanto a quello che abbiamo appunto richiamato diverse volte, ovvero il cosiddetto OPI, cioè l'Organismo Paritetico per l'Innovazione. E cercheremo di valutare i compiti e le funzioni di questi due organismi e quelle che poi effettivamente risultano essere le azioni che possono e che vengono messe in campo, e se esse si rendono valutabili positivamente proprio da un punto di vista di logica partecipativa. Un'ulteriore e finale premessa che mi sento obbligata a fare è che non possiamo di certo fare mistero che le relazioni sindacali in Italia siano da sempre connaturate da un'impronta conflittuale che ha reso complicato il cambio di passo in favore di una condivisione di intenti. Dobbiamo dire che, seppur portatori di medesimi obiettivi, contrattazione collettiva e partecipazione hanno fin qui vissuto di schemi diametralmente opposti, ove forme di pressione o di conflitto collettivo finalizzato anche a condizionare le decisioni aziendali ostano nel metodo partecipativo, che invece è proiettato al raggiungimento del compromesso e quindi della collaborazione. Ora, se tale argomentazione appare cucita sulle relazioni sindacali del settore privato, probabilmente all'interno del settore pubblico, anche per i motivi del buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione, probabilmente nel settore pubblico un sistema partecipativo risulta meno complicato da applicare, lì dove un conflitto andrebbe proprio a minare il buon andamento della pubblica amministrazione, e quindi toccando in modo negativo un profilo a cui invece l'agere pubblico è ovviamente chiamato a conformarsi e quindi richiamato dalla legge, ma anche per quanto diceva prima il professor Boscati, ovvero proprio per l'esistenza di questi organismi paritetici che in qualche misura, per come andiamo subito a vedere, realizzano una sorta di pratica partecipativa. Ora, andando più nel vivo della disamina, possiamo sostanzialmente dire che negli ultimi anni abbiamo assistito all'introduzione di organismi paritetici che, seppur molto spesso rivisti e trasformati, sembrano muoversi proprio verso un'effettiva partecipazione dei lavoratori alla governance pubblica. Ora, non posso, soffermarmi in maniera troppo dettagliata sull'evoluzione storica, ma basti qui, considerare che, muovendo dal 1991, mi riferisco alla legge 125, già assistiamo all'invito ai vari attori sociali ad adottare le cosiddette azioni positive, azioni che sappiamo essere proprio tese alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la pari realizzazione tra uomini e donne. E quindi, muovendo proprio da una ratio antidiscriminatoria, siamo giunti negli anni 2000 ad affiancare alla tutela delle pari opportunità la tutela del benessere organizzativo nell'ambito della pubblica amministrazione. Qui una piccola riflessione. Già nella direttiva del 4 marzo 2004, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, l'esigenza di tutela del benessere di chi lavora è stato proprio oggetto di specifica disciplina, e nella suddetta direttiva si afferma, lo leggo: per lo sviluppo e l'efficienza delle amministrazioni, le condizioni in cui si lavora, unitamente alla sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività e l'apprendimento, costituiscono elementi di fondamentale importanza ai fini dello sviluppo e dell'efficienza dell'amministrazione pubblica. E più dettagliatamente, poi, in materia di benessere organizzativo, si prevede che, anche qui cito testualmente, per migliorare le prestazioni e gli effetti delle politiche pubbliche è importante offrire agli operatori la possibilità di lavorare in contesti organizzativi che favoriscano gli scambi, la trasparenza e la visibilità dei risultati del lavoro, in ambienti dove esiste un'adeguata attenzione ai rapporti tra le persone e allo sviluppo professionale. Ed è proprio su questa scia che poi dal 2006 tutte le misure vigenti a tutela delle pari opportunità vanno a confluire nel codice delle pari opportunità tra uomo e donna. E ancora nel 2007, nell'ambito dei contratti collettivi del settore pubblico impiego, vengono istituiti i comitati per le pari opportunità, a cui poi successivamente vanno ad aggiungersi i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing. Ora,
Entrambi questi organismi paritetici portano già in sé una seppur timida forma di partecipazione. A titolo esemplificativo, basti pensare ai comitati per la prevenzione del fenomeno del mobbing. A questi comitati venivano attribuiti prerogativi quali la formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato, o possiamo anche richiamare la formulazione delle proposte per la definizione dei codici di condotta. Ecco quindi che già questa appare una forma di partecipazione. Andando temporalmente avanti, nel 2010 interviene la legge 183 che con il suo articolo 21 obbliga ogni pubblica amministrazione all'istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità. Il Comitato Unico di Garanzia poi andrà a sostituire, andando a unificare i precedenti comitati, quindi unificando e assorbendo tutte le funzioni che erano loro ascritti e previsti dalla legge dei contratti collettivi. La costituzione del CUG quindi diventa un adempimento obbligatorio per la pubblica amministrazione. Questi, sappiamo già, hanno composizione paritetica, sono composti da rappresentanti dell'amministrazione e delle organizzazioni sindacali, entrambi nominati in pari numero. In riferimento però all'oggetto della disamina odierna è fondamentale considerare i compiti del CUG e soprattutto i suoi poteri. Bene, il CUG ha potere propositivo, consultivo e di verifica. Qui, con specifico riferimento alla funzione consultiva, va detto che i pareri del CUG, seppur non vincolanti, restano però di tipo obbligatorio. Questo cosa significa? Questo mi porta a quale conseguenza diretta che in caso di atto adottato senza previa richiesta del parere del CUG, va a trovare applicazione la disciplina generale sul procedimento amministrativo e quindi riferimento all'annullabilità e alla nullità degli atti amministrativi adottati in difetto appunto del dovuto parere dell'organo a ciò deputato. E qui è evidente quindi quanto sia effettivamente forte la funzione del CUG e quanto questo possa essere una forma di partecipazione, soprattutto dove andiamo a considerare le competenze dei comitati paritetici, ovvero in materia di gestione del personale, di organizzazione, conciliazione, salute e in generale il benessere nel contesto lavorativo. È, a mio modo di vedere le cose, un tale organismo in un momento di profonda trasformazione come quella che viviamo si pone quale strumento funzionale proprio per il raggiungimento di un clima migliore. Pari discorso va fatto per la strategia delle cosiddette azioni positive. Ok, controllavo solo il tempo. Azioni positive che sappiamo poi confluiscono nei cosiddetti piani di azioni positive che la pubblica amministrazione è tenuta ad adottare e che sono proposti proprio dai CUG. Quindi anche qui io ci vedo uno spazio che, partendo da una tutela di tipo antidiscriminatorio, diventa uno spazio in cui creare delle logiche partecipative, seppur, dobbiamo dire, in una forma di partecipazione debole. L'evoluzione però verso queste logiche partecipative sembra essere in pieno fermento e infatti ad oggi ai CUG andiamo proprio ad aggiungere i cosiddetti organismi paritetici per l'innovazione, cosiddetti OPI. Questi, introdotti dalla contrattazione collettiva, hanno visto una spinta proprio nell'ultima ipotesi di accordo del contratto collettivo 1921 relativo al comparto funzioni locali, contratto che poi è entrato in vigore da aprile 23. Ma di che cosa parliamo effettivamente? Parliamo di organismi anch'essi con composizione paritetica tra rappresentanti delle amministrazioni e delle organizzazioni sindacali. Funzione dell'OPI è quella di ideare una modalità relazionale, cito testualmente, finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale di carattere organizzativo dell'amministrazione. Ora, anche se un po' difficile, non dobbiamo confondere il CUG con l'OPI, né dobbiamo diciamo, essere portati a pensare che l'OPI andrà o vada a sostituire il CUG, ma aggiungerei più che altro che all'occorrenza CUG e OPI
potranno o dovranno collaborare tra di loro. In sede di OPI, infatti, andranno quindi ad attivarsi relazioni aperte e collaborative sui progetti di organizzazione e innovazione, e quindi mi viene da pensare proprio anche quelli proposti e individuati proprio dai CUG. Altri compiti saranno quelli di creare spazi per il miglioramento dei servizi o azioni, pensare ad azioni per la promozione della legalità, promozione della qualità del lavoro e anche del benessere organizzativo. Le funzioni dell'OPI variano e a titolo esemplificativo richiamo la trasmissione alle parti negoziali della contrattazione integrativa e sulle materie di competenza di quest'ultima delle proposte progettuali all'esito dell'analisi di fattibilità. Ancora, questa credo sia una funzione molto improntata alla partecipazione. All'OPI possono essere inoltrate dalle organizzazioni sindacali, l'RSU o gruppi di lavoratori, progetti e programmi su cui poi l'OPI andrà a esprimere la fattibilità di queste proposte. Hanno anche però una funzione con specifico riferimento all'informazione e in ordine agli andamenti occupazionali, ai dati sui contratti, ai contratti a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato e sui dati relativi all'assenza del personale. Il punto sul quale però io vorrei un attimo soffermarmi è quanto emerge da un punto di vista di relazioni sindacali dalla lettura del contratto collettivo prima richiamato. Qui emerge che le relazioni sindacali hanno visto una revisione nella prospettiva proprio di un ampliamento dei moduli partecipativi dell'informazione e del confronto, e ha anche valorizzato la funzione dell'OPI, andando secondo me a inaugurare una fase che personalmente mi appare molto più partecipativa. L'ipotesi di accordo prima e il contratto dopo, infatti, in linea con gli impegni contenuti nel patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale, contengono una rivisitazione delle materie oggetto di confronto e di contrattazione integrativa e, leggo qui anche quanto proprio riportato, diretta a favorire processi di dialogo costante fra le parti, valorizzando strumenti innovativi di partecipazione organizzativa a partire dagli OPI, che implementino l'attuale sistema di relazioni sindacali sia sul fronte dell'innovazione che su quello della sicurezza sul lavoro. E diciamo su questa scia c'è stata la modifica all'informazione di quell'articolo 4 del contratto, sono state infatti ampliate le materie e sono state ad oggi adesso sono inclusi gli atti di organizzazione degli uffici, incluso il piano triennale dei fabbisogni di personale. Parimenti l'articolo 5 del contratto relativa al confronto ha altrettanto ampliato il perimetro delle materie oggetto di confronto. E infine l'articolo 6, l'organismo paritetico per l'innovazione, prima obbligatorio solo per gli enti locali con oltre 300 dipendenti, ad oggi diventa obbligatorio per tutte le amministrazioni con più di 70 dipendenti. Volendo quindi chiudere il cerchio e concludendo, abbiamo visto come nel corso degli anni, mi piace dire sotto la spinta della tutela antidiscriminatoria, si sono creati degli strumenti tesi sì a rimuovere gli ostacoli di natura discriminatoria, quindi nell'ottica di una reale parità di accesso al lavoro e di condizioni di lavoro, ma tali organismi, più volte rivisitati, hanno da sempre posto in essere prassi che, a prescindere dal nome che gli vogliamo dare, mi sembrano che in qualche misura introducono degli strumenti partecipativi, anche se, mi ripeto, in un'eccezione della forma insomma debole della partecipazione. Da ultimo, l'istituzione degli organismi paritetici di garanzia, sebbene possono apparire come una duplicazione dei CUG, e trovo legittima in tal senso la preoccupazione della dottrina, solo oggi sia il professor Boscati che anche il professor Corti hanno espresso questa preoccupazione, secondo me invece aprono spazi reali in cui andare a realizzare praticamente le logiche partecipative, avvicinandosi forse pian piano proprio a forme di partecipazione forte. Lì dove quindi l'OPI riuscirà ad essere lo spazio fisico dove ideare attraverso la partecipazione dei lavoratori idee e soluzioni anche di quanto emerge dal lavoro dei CUG,
e non solo da essi, ovviamente, allora potremo sicuramente affermare che non c'è sovrapposizione tra gli organismi. Ognuno portatore e difensore degli interessi e dei diritti rientranti poi nei propri compiti, CUG e OPI, andandosi a integrare e creando una collaborazione, rappresentano, io credo oggi, un'arma potentissima attraverso cui rendere effettiva la partecipazione dei lavoratori nel pubblico impiego. Qui trova conforto quanto appena detto se guardiamo anche a taluni regolamenti di istituzione dell'OPI. Ad esempio, il regolamento dell'OPI del Ministero del Made in Italy, all'articolo 11, che è proprio rubricato rapporti con altri organismi, dice che prescrive che su richiesta del Presidente dell'OPI è possibile la convocazione di sedute di lavoro congiunte con il Comitato Unico di Garanzia del Ministero. Pertanto la problematica e il dubbio è evidente, è diciamo venuto un po' a tutti, tanto da appunto inserire nei regolamenti di istituzione la possibilità, io direi anche il dovere in alcuni casi, di una collaborazione tra i due comitati. Concludendo quindi, per quanto abbiamo finora detto, non siamo purtroppo in grado oggi di esprimere una risposta reale e concreta sulla riuscita dell'OPI e sulla capacità dei due organismi di andarsi a coordinare e di essere l'uno il braccio dell'altro, ovvero io direi la prosecuzione e anche la realizzazione dei rispettivi ambiti in ottica partecipativa. Non ci resta quindi a questo punto che monitorare e mappare l'andamento degli stessi per poterci fornire adeguata risposta. Grazie. Grazie. Grazie mille perché anche qui per l'appunto speriamo che sia così alla fine, no? Che non ci sia che ci sia insomma una forma di integrazione, come lei sostiene, mi sembra, tra le attività del CUG e dell'organismo per l'innovazione, per l'appunto paritetico per l'innovazione. Ecco, anche distinguendo poi naturalmente però le funzioni attribuite all'uno e all'altro. Già come dicevo il CUG, io devo dire che sono tra quelli che ha ritenuto in qualche misura un po' improvvida questa fusione tra il benessere organizzativo e la tutela delle pari opportunità, perché sono due ambiti un po' diversi. Uno attiene più alla salute e sicurezza dei lavoratori e l'altro come dire, alla tutela antidiscriminatoria, che in realtà quindi a volte qualche confusione la fa anche il legislatore, insomma, tra diversi profili, cioè il mobbing e discriminazione. Ma questo vabbè è un tema che meno male che non c'è il professor Boscati che mi bacchetterebbe sulle dita, perché ritiro fuori insomma i temi che mi sono cari. Io direi che per questa mattina mi pare che abbiamo concluso, riprendiamo poi alle 14:30 per la seconda sessione. Grazie ancora, grazie a tutti e a tra poco. Riprendiamo il convegno con la relazione del professor Renato Ruffini, che se non ricordo male ci parlerà di benessere organizzativo. Anche diciamo della versione più di carattere manageriale più che regolamentare del tema. Benissimo, benissimo. Allora le cedo subito la parola e poi mi riservo di intervenire. Grazie mille. Buongiorno, ecco, ho seguito solo parte finale del lavoro della mattinata nell'ambito un po' tutto il progetto di ricerca che si è sviluppato e io ovviamente sono, credo, l'unico non giurista, frequento da tempo con piacere chi si occupa della vostra disciplina, però ovviamente mi mancano le strutture canone, le conoscenze precise. Quindi io do il taglio più manageriale, diciamo di carattere relazionale, operativo tra i soggetti, sul tema in generale della partecipazione, intesa in senso molto ampio, non solo tecnico, quindi con un po' di confusione ci metto dentro tutto, quindi il lavorare bene delle persone. Dentro ci sono vari temi che avete trattato sulle varie regolazioni che ci possono essere. E mi focalizzerò ovviamente sull'azione dirigenziale, che possiamo chiamare manageriale, ma sull'azione dei dirigenti
che sono comunque sempre datori di lavoro e ancorché si possa discutere, giuridicamente lo sono, e hanno, diciamo, delle responsabilità nella modalità con cui conducono le persone con cui lavorano. Lo faccio questo cercando un po' di dare una lettura da dove si genera il malessere nell'organizzazione delle persone e come può essere, quali sono dei fondamenti, a mio personale avviso, con cui questi possono essere in qualche modo, se non superati, attutiti. Ovviamente sempre col contesto pubblico, questo vale tanto nel pubblico quanto nel privato, ma ovviamente nel pubblico certe dimensioni, certe dinamiche si acuiscono perché il mercato del lavoro è più statico, è più basato sulle regole, il mercato del lavoro solo interno, non c'è una domanda e un'offerta, per cui è più facile scappare. Qualcheduno rimane dentro la rete di un'istituzione, è più difficile che poi possa andare. E l'altra premessa che faccio, cercherò anche di spiegarla, è che non considero il tema della partecipazione dal punto di vista partecipazione sindacale, appunto vado direttamente sul rapporto con i datori di lavoro, dipendenti, chi dirige e chi è diretto sostanzialmente. Questo non perché non ritengo sia importante, tutt'altro, ma perché comunque devo dire, io ho partecipato ai tavoli negoziali dell'ARAN ai tempi, nei primi contratti, quindi poi il contratto da quello del 95 a quello del 2000, 2005 fino. E poi ho anche guardato i danni che facevano i contratti nazionali andando a negoziare in qualche tavolo, così per sport, in alcuni enti locali. E devo dire, ma questo è un dato di esperienza che poi magari è anche cambiato nel tempo, perché parlo di esperienze ormai datate, però devo dire che dal punto di vista dei sindacati, per come li ho visti, soprattutto alcuni, quindi andrebbero fatte le differenze eccetera, a loro interessa l'accordo. Le dimensioni partecipative le usano quando fanno quelle cose un po' siderali, no? Queste commissioni per l'innovazione tecnologica, sono delle cose che nel tavolo vengono inserite perché non si sa come altro trattarle, ma si vuole mettere lì e poterne poi eventualmente discutere se capita. Quindi l'idea è sì di partecipazione, ma è un'idea di presidio di una funzione di mercato, perché sostanzialmente, credo sia chiaro a tutti, quello che si va a contrattare in un contesto pubblico non è tanto, per mille motivi storici, eccetera, adesso non entriamo, non è tanto le condizioni, le regole, i salari, ma è chi detiene il potere di governo delle risorse umane dentro l'istituzione. È un po' un gioco di potere e tutte le materie non contrattuali sono quelle che spostano il potere da una parte o dall'altra. Quindi c'è quest'area grigia, ciò che si contratta e ciò che è datoriale, un'area grigia che dovrebbe essere di partecipazione, ma che invece viene usata come decisione, sia perché il sindacato nel momento in cui c'è un accordo lo considera tale, al di là degli aspetti potenzialmente giuridici. Quando andai in un tavolo negoziale territoriale, in un comune, si trattava di parlare di una materia concertativa ai tempi, non mi ricordo se fossero mansioni o che, e io partecipavo un po' a supporto dell'amministrazione e facevo il maestrino, dissi alt, questa è una materia concertativa. E ci fu un tizio della CGIL che mi guardò come se fossi verde con le antennine e fa concertazione, contrattazione, a me non me ne frega un cactus, purché siamo d'accordo si faccia quello che si dice qui. Quindi capite che poi l'atto pratico, le distinzioni saltano un cincinino. Dopodiché ci sta perché anche l'articolo, non mi ricordo quale, della partecipazione dei lavoratori della Costituzione 43, non mi ricordo, 42, 46, insomma attorno al 40, scusate io con i numeri neanche a Supranalotto, però sostanzialmente è uno dei grandi buchi nell'implementazione, secondo me, sarebbe estremamente importante nell'implementazione della Costituzione. E quindi, da un lato, secondo me c'è il dato del sindacato che ha nel nostro contesto, anche nel pubblico, un vezzo contrattuale molto forte, non so come definire, insomma, fatemi dire il vizio contrattuale, anche se un po' eccessivo, molto forte, antagonista, soprattutto da parte di alcuni, e dall'altro c'è un potere datoriale debole.
e quindi alla fine viene fuori che il meccanismo della partecipazione diventa in realtà il campo di battaglia del potere organizzativo nel contesto. Dando questa lettura, può essere condiviso o meno, ecco, però diciamo un po' l'esperienza mi ha portato a pensare a questo. Dando questa lettura, allora quello che mi chiedo è come si fa a fare in modo che le organizzazioni siano più, diciamo, partecipative, ma ripeto, metto tutto nell'insieme, si lavori meglio sostanzialmente. Il primo passaggio ovviamente sarebbe riconoscere il valore del lavoro, cosa che nei nostri contesti si fa molta fatica a riconoscere. Non vorrei tirar fuori Marx col feticismo delle merci, che fa sì che la condizione del prodotto che si fa sembra che si faccia da solo e non che ci sia qualcuno dietro che ci lavora, ma credo che questo sia un punto rilevante. Allora, se vogliamo, fatte queste premesse, già 6 minuti, entriamo nella vicenda, nella lettura che possiamo dare del dov'è che c'è il malessere del lavoro, e quindi poi anche le risposte possibili. Se facciamo adesso dei colleghi, questo in Francia lo studiano molto questi temi, sono molto attenti, hanno una capacità di lettura su questi temi migliore sia d'Italia che soprattutto dei paesi anglosassoni che hanno una cultura molto meno attenta da questi aspetti, però su una ricerca che ha fatto dei colleghi francesi in organizzazione sanitaria, ospedaliere meno, quindi facendo interviste a cliniche private, case di cura, ci sono appunto tutta una serie di cose che generano un malessere, che sono abbastanza tipiche. Io credo che anche se andate a chiedere ai colleghi amministrativi dell'università in cui lavoriamo, forse cose simili vengono fuori. Una cosa, quindi ho preso varie frasi, adesso non sto a ripeterle tutte, però una cosa per esempio è che si chiede spesso molto, a volte più di quanto si riesce a dare, cioè requisiti altissimi. Questo nelle prestazioni sanitarie, per esempio, dice, prendo una frase della direttrice del centro di cura, dice: le riforme sanitarie sono come onde, decreti, circolari che sono quasi permanenti, non si possono ignorare altrimenti si mette la struttura contro il muro. Quindi se ci pensate, le richieste costanti derivanti anche dal livello nazionale, dalle normative, è sempre più uno. Okay? Se non riesco a fare una cosa, invece di pensare perché non è stata fatta, metto più uno. E continuano a esserci vincoli, situazioni, richieste, requisiti sempre maggiori. Chiedere, questo ovviamente genera frustrazione, perché se tu mi chiedi una cosa di cui non sono poi adeguatamente preparato, genera malessere, genera in qualche modo frustrazione, sapere che andrebbe fatta una cosa e io non riesco a farla. Si è oberati dal lavoro anche di carattere amministrativo, sostanzialmente responsabili trascorrono un tempo pazzesco, sempre frasi citate dalle interviste, senza alzare la testa, e mi chiedo che cosa stanno facendo. È incredibile, devono avere tanto lavoro, si vede, ma poi per fare che cosa? Cioè, quindi tutta una serie di siamo barati le riunioni in questa casa, tutto il lavoro dell'accreditamento, eccetera. Quindi c'è tutta una serie di lavori, siamo una società dei controlli, quindi tutti i meccanismi di compliance richiesti, ma in tutte le istituzioni, sono cose che viviamo anche all'università, ma in tutte le istituzioni, che generano altre pesanti, sono forme di controllo ovviamente, e generano pesantezza, una cappa non sto dicendo che sono sbagliate, pensate a tutti i temi dell'anticorruzione, Dio li benedica, però il passaggio dalla mera compliance allo sviluppo effettivo dei controlli è molto delicato e deve essere gestito adeguatamente, e non sempre lo è, e quindi quando cado nel formalismo diventa un rituale che si autogiustifica, e ho dei piani anticorruzione che nessuno legge, neanche l'ANAC, e però costano fatica, costano anche carta, tra l'altro, adesso meno male che c'è. Vabbè, comunque, non c'è nessuno, altra lamentela, non c'è nessuno che ci ascolta. Quindi qualcuno dice il portatore di barella della clinica, parliamo proprio dei piani bassi dell'organizzazione, però sono i piani bassi dell'organizzazione che fanno la qualità. Quindi un portatore di barella che diceva la responsabile delle operatorie bisognerebbe quasi inviare un avviso dell'avvocato per avere un appuntamento. Quindi queste battute qui che sono
posso citarne altre, ma sostanzialmente la difficoltà a interloquire col tuo referente, col tuo capo. Ovviamente non perché il capo non vuole ascoltare, ok, ma perché c'è una difficoltà oggettiva. Oppure le riunioni sono più per quando loro hanno cose da dirci che non per ascoltarci, no? Dice una badante. Quindi faccio le riunioni per comunicare cose, non per ascoltare altre. Ed è esperienza di tutti che quando si fanno dei momenti di ascolto invece sono molto arricchenti e soddisfacenti, solo che si fanno una volta per sbaglio quando capita, senza andare avanti. Scarsissimi riconoscimenti, non c'è un riconoscimento effettivo di ciò che si fa. Si chiede sempre di più e in cambio niente, ok? Quindi lasciamo perdere l'elemento economico che ha un vincolo e un limite giuridico, perché poi aumentare di 10 euro uno stipendio significa a livello globale aumentare un punto di PIL. Non è così ovviamente, però sostanzialmente ci sono delle altre forme che non si riesce ad attivare, insomma, fino ad arrivare a paradossi che la Corte dei Conti anni fa condannò per danno erariale un ente che aveva dato le medagliette d'oro ai dipendenti pensionati. Ok? Quindi queste sono, poi ci sta pure in base alle regole, ma è un problema se queste regole hanno un senso, che senso hanno, fino a che punto hanno senso, cioè, questa è la discussione. Non si rendono neanche conto. Un altro tema classico è che chi lavora sul campo vede che chi fa le regole, chi dirige, non conosce neanche il lavoro di base e quindi danno delle regole ma non sanno gli effetti di queste regole, non conoscono, conoscono altre cose, vedono altro, però dal punto di vista operativo dal basso non sanno come si fanno le cose, non si rendono conto dell'effetto e non sanno come lavoriamo e che è il tipo di lavoro che si fa. E alla fine uno si sente solo una pedina, sostanzialmente. Quindi questi insieme di condizioni, che adesso l'ho dette veloce, che non sono infrequenti, fanno sì che il lavoro sia una condizione di crescita della persona, nella maggioranza delle situazioni. Parlo dei lavori più operativi, ovviamente, poi ci sono altri, dipende da varie situazioni, ma diventano un lavoro tendenzialmente non libero, schiavizzante, tra virgolette, passatemi il termine, poi il lavoratore è colui che si obbliga, quindi siamo tutti di servitù volontaria, come diceva Della Boitier, però sostanzialmente il meccanismo è non mi sento libero, non vedo nel lavoro una reale crescita personale oltre che professionale. Noi professori universitari credo siamo molto fortunati invece ad avere delle condizioni, forse non ci rendiamo conto fino in fondo, io adesso mi permetto di dirlo a me stesso, fino in fondo ai gradi di libertà che abbiamo, di tempo, di scelta, di pensiero, e su questo credo che siamo insomma molto favoriti, abbiamo scelto un buon lavoro, però in molte altre situazioni il tema è molto più complicato da affrontare. Perché questo avviene? Che avviene frequentemente? Beh, sostanzialmente perché appunto, soprattutto nel pubblico, ma non solo, dico soprattutto nel pubblico perché il ruolo di chi dirige è un ruolo molto costrittivo, nel senso che hanno vincoli, obblighi, responsabilità, problemi, diciamo, complessità relazionali con chi sta sopra, con gli organi di indirizzo, quindi giocano su dei binari molto stretti. In più c'è tutta l'attività operativa da svolgere, quindi normalmente chi dirige ha, come dire, fanno molto macro leadership, no? Ragionano sull'esterno, ragionano con gli indirizzi, ma non vedono dove si appoggia la loro sedia, per non dire un'altra cosa. Quindi sono poco attenti sulle dinamiche micro-organizzative e molto più attenti su quelle macro-organizzative. Quando dico micro-organizzative dico proprio il sistema delle regole, la comprensione dei processi di lavoro, non dico il normale rapporto do-desk che ci può essere un po' paternalista che può fare il capo, ma dico proprio una relazione organizzativa matura tra gente che ha ruoli, persone, scusate, che hanno dei ruoli che paritari alla fine, al di là delle gerarchie, ognuno mette il suo contributo, devono essere valutati per quello. Quindi c'è poi un circolo vizioso della gestionite, no? Gestisco perché devo portare avanti, o della managerialità burocratica, la chiamo io, gestisco per essere più efficiente, ma al fine diventa il mezzo. E quindi da un lato sono gli strumenti manageriali, dall'altro c'è il lavoro. Pensiamo a tutti i temi della performance, se vogliamo, in molte situazioni
sono sovrastrutture, non entrano nei processi reali del funzionamento delle persone, ma le condizionano, perché in base agli obiettivi che ti do poi tu ti muovi. La cooperazione è soffocata dalle regole, quindi avendo vincoli, avendo, come dire, delle situazioni varie, complessità, conflittualità di budget, tutte le condizioni di collaborazione diventano elementi in cui più che si coopera, quando va bene si negozia, se no un'immagine che mi diede, che mi sono tenuto in testa anni fa, il segretario della Presidenza nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che doveva fare un coordinamento per capire la gestione del processo delle province quando gli tolsero dalla mattina alla sera 16 miliardi, per essere chiari, così, tac. Disse, hai fatto quella riunione con, c'erano ministeri, Formes, tutti i vari, hai fatto la riunione, com'è andata? Lui mi fa, peraltro in reggiano, sta buono, mi sembravano un branco di cani che si stuffavano per la palla, l'hanno fatto scoppiare e se ne sono andati. Cioè le classiche riunioni in cui si discute, si negozia ma non si chiude sostanzialmente. Questo era solo per dare un'immagine. Quindi questa, diciamo, è la difficoltà che crea appunto, come dire, i ruoli manageriali sono inghiottiti da compiti manageriali, spesso sovrastrutture, nessuno vede e riconosce il lavoro fino in fondo, d'altro canto non ci sono spazi di discussione e di confronto, la regolazione è bloccata da regole di carattere generali, quindi la cooperazione è abbastanza impedita, si deteriora un po' il rapporto fiduciario interno, si esaurisce l'impegno, il malessere e non si cresce. Quindi dopodiché c'è il circolo, non sanno fare, non collaborano, sono dei burocrati e il circolo della sfiducia genera poi un decadimento organizzativo complessivo. Quindi sostanzialmente occorre, se parliamo di partecipazione, il primo punto è trovare metodi e luoghi per cui si possa avere, come dire, spazi di discussione attrezzati e strutturati, dove per spazi di discussione intendo dire dei luoghi dove chi lavora abbia come dire, la possibilità di riflettere sul proprio ruolo, crescere attraverso questa autoriflessione e confrontarsi con gli altri in modo da gestire e partecipare di conseguenza all'attività successiva. Quindi su questo occorre trovare delle regolazioni, per esempio tutti i vari luoghi che anche la normativa e i contratti hanno individuato possono essere tali, ma spesso non riescono a esserlo perché sono un po' imposti. Prima sentivo parlare del oddio, adesso mi vengono gli organismi paritetici, piuttosto che quello che riguarda le pari opportunità, il CUG, che sono luoghi dove si elabora anche non poco, però spesso non trovano, sono un luogo di discussione chiuso alla fine perché è istituzionalizzato e spesso, nella mia esperienza, poi non è tantissima, non sempre riescono a uscire dal contesto specifico. Sono rari i casi in cui le soluzioni proposte dal CUG poi vanno in un piano della performance. A volte ci sono, ma bisogna un po' forzare la mano per renderli più attivi. A volte, ripeto, la formalizzazione ammazza poi questa, perché come dire, c'è quel luogo definito dal contratto e il dirigente si disinteressa. Ecco, quindi la formalizzazione può non aiutare. E le regolazioni, ci deve essere un impegno nella regolazione perché ci può essere autoregolazione. In molte situazioni, non so, un caso che ho presente, nella cassiere dei supermercati gli orari se li autogestivano, ok? Perché sapevano i loro problemi, quindi tutte le sperimentazioni di autogestione dell'orario di lavoro nei piani bassi, quindi le cassiere. Per inciso è bellissimo notare che c'è un diario di una cassiera della sua esperienza che è molto simile al diario che fece Caprotti, quindi come osservazione, perché chi vede le cose dal basso, e Caprotti come imprenditore era capace, aveva tutti i suoi difetti, i suoi presi, ma sicuramente presi ne aveva ed era capace di vedere dal basso cosa voleva chi andava nei suoi supermercati, e aveva la stessa visione molto simile della cassiera, per dare l'idea. Quindi, dicevo, ci sono nella regolazione, ci sono degli spazi di autoregolazione che devono essere, attraverso la capacità di confrontarsi, discussi. Ma fondamentalmente poi, e qui vado sul punto che dicevo, occorre avere chiaro il valore del lavoro
il valore del lavoro è l'elemento sparito nei nostri sistemi produttivi. Se noi ci pensiamo, adesso ho fatto un po' di salti logici, spero insomma che si riesca un po' a capire insomma comunque il filo, però sostanzialmente se ci pensiamo fino in fondo, un lavoro ben fatto è un lavoro che è un elemento di dono, di volontarietà, di gratuità. Adesso non so che termine usare, perché gratuità perché non è pagato. Sì, allora mi viene in mente sempre l'esempio del muratore, quello che salvò Primo Levi, non so se avete presente nel suo libro, che faceva dei muri bellissimi per i nazisti. E quindi quando gli chiedeva perché fai dei muri per la gente che ci uccide, e lui dice io lo faccio per la mia dignità. Ok, un lavoro ben fatto è un lavoro che uno fa come dono agli altri gratuitamente, perché è un lavoro ben fatto, come dire, cioè è impagabile sostanzialmente. Questo elemento non è riconosciuto, non c'è nessun sistema economico che riesce a riconoscere questo elemento di gratuità, purtroppo. Però chi lavora, il manager dovrebbe essere più sensibile a questi aspetti e trovare delle modalità per riuscire a riconoscerlo e quindi riconoscere significa essere riconoscente e di conseguenza valorizzare le persone, che significa nella mia testa rendere più libera l'organizzazione, dove per libertà proprio intendo il termine fondamentale. Qui anche i francesi sono maestri perché sono degli americani, ma gli francesi hanno sviluppato di più il concetto di imprese liberate, dove sostanzialmente si parte dall'idea di una quasi totale è anche un po' ideologico e quindi non va preso tutto, sappiamo che in realtà è più complicata, però una quasi totale autoregolazione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore stesso, quindi tutto il filone delle imprese liberate. Ecco, quindi si tratta di riconoscere, dare questi spazi, ma questi spazi ci sono se riconosco il valore di questo lavoro e quindi esercito poi tutta una serie di meccanismi anche di controllo, eccetera, in maniera diversa. Quindi significherebbe che io dovrei rimettere intanto i manager a fare i manager. Manager significa gestire le persone, non fare budget, non fare compliance, non fare qualità. Non che non siano importanti, però sono una conseguenza. Quindi chi deve gestire le persone. Quindi disoccuparli il più possibile, darsi un'organizzazione adeguata e appunto trovare luoghi, pensare anche all'ingegneria degli spazi di discussione, permettere iniziative, privilegiare la parola delle relazioni. Per esempio in molte organizzazioni, tipicamente quelle delle imprese liberate, anche tutto il layout degli uffici è completamente diverso, quindi ci sono tutti quegli spazi che a volte sembrano delle nursery, no? Quindi anche un po' eccessivi perché possono essere manipolatori, però mi ricordo una società italiana che fa appunto attività diagnostica, il primo piano che era il luogo in cui ci si incontra, quindi bancone del bar, biliardo, puttanate varie, scusate il termine, ma insomma luoghi di frequentazione. Il secondo piano per lavorare, quindi luoghi di coworking tra le persone, quindi stanzette, per terzo piano anche per riflessione, quindi se uno voleva anche stare da solo, anche quello serve, quindi ufficetti, con tante scritte tra l'altro nei muri che sembravano quelle di Montaigne, che scriveva anche lui nel suo studio, però insomma per dare i messaggi delle cose. Però trovare appunto ingegneria che favoriscano questi aspetti relazionali. Per esempio il meccanismo del smart working potrebbe paradossalmente agevolare, perché io posso lavorare a casa, ma quando ci vediamo lo facciamo bene. Quindi sono soluzioni che si trovano anche con molto pragmatismo, perché devono favorire la costruzione di rapporti tra le persone e riconoscere le persone, quindi facendo in modo che ci siano dei meccanismi di reciproca collaborazione che ci sono quando non è l'altro, non è il collega, ma è una persona come me. Scriverei una barzelletta, ma la risparmio. Quindi diciamo attivare questi meccanismi più relazionali, soggettivi, più forti e quindi significa poi dopo, senza voler andare troppo, perché sono già 25 minuti, trovare tutta una serie di meccanismi di rimodellamento dei sistemi di controllo, meno su compliance, più sul risultato, ma soprattutto basati appunto sulla prossimità, sostanzialmente, avere ascolto attivo, luoghi su cui muoversi. Adesso l'ho detto un po'
all'acqua di rose si può andare più a fondo, però credo, tornando a noi, che per chiudere, per avere una reale partecipazione e un benessere inteso in senso di lavorare bene, non in semi solo tecnici, benessere è tecnicamente qualcosa di più, per inciso nel contesto pubblico sul benessere hanno fatto parecchio casino, nel senso che confondono un po' tutto, si mettono dentro sia il benessere come luogo di, come diceva prima qualche collega, di tutela della salute, ma anche come tante cose, quindi quando carichi troppo uno strumento ne perdi poi il valore. Però diciamo, questo dipende ancora dai manuali che c'erano nei cantieri della pubblica amministrazione che hanno messo dentro di tutto, quindi non so, adesso quando fanno indagini di clima le chiamano indagini sul benessere e sono sempre uguali tutte, no? Dicono tutto, bene i rapporti con poi sono arrabbiati per gli incentivi, le carriere, certo che sei arrabbiato, non li fai, cioè non c'è spazio, quindi non so, sappiamo già le risposte, anzi genera solo frustrazione, chiusa parentesi. Comunque dicevo, questi meccanismi dovrebbero essere fondamentalmente per attivare queste forme di lavorare meglio, chiamiamolo così in termini generali, occorre secondo me in primo luogo che si riconosca il valore del lavoro e ci sia l'attenzione alla microorganizzazione, cosa che pochissimi dirigenti hanno perché sono per regola e per abitudine portati più all'attenzione di chi sta sopra che non a chi sta sotto. Mancano luoghi di confronto, la burocrazia porta a generare delle monadi di Leibniz, sì, ecco, quelle cose lì, delle monadi per cui la burocrazia sta in queste monadi, perché uno vede solo il suo pezzo e non mette insieme il processo, se ci pensate, insomma, molta attività, e quindi tutto questo genera un'involuzione del lavoro, un'involuzione, una impossibilità di partecipare che poi genera, dove si può, qualcheduno diventa solo cinico, qualcheduno ci sguazza e qualcheduno ci rimane secco, patendo parecchio l'esperienza lavorativa fino a diventare positivo e perso per strada, ecco, sostanzialmente. Però il punto di base è riconoscere questo lavoro. Devo dire che, e qui chiudo, ancora troppo spesso chi lavora nel pubblico vede la risorsa umana, dico un po' brutale per essere chiaro, più come dei pezzi di carne che come soggetti, persone dotate di competenze e contributo. Quindi quando si fanno i concorsi, un dirigente mi disse di chi hai bisogno e qualsiasi cosa va bene, ecco. Uso il termine cosa però, non qualsiasi persona, e quindi voglio dire, forse un po' di attenzione, ed è qui che poi nascono tutta una serie di problemi. Non sono cose che secondo me possono essere, chiudo, regolate molto, ok? Perché sono delle dinamiche di cultura, di funzionamento. Credo che però una regolazione ben strutturata, che non voglia essere invasiva di questi spazi, sia necessaria. Facevo prima con la collega un esempio delle circolari, perché oggi troppo spesso le norme vanno a parare che sembrano dei manuali di organizzazione. Ma l'organizzazione, mia moglie è commercialista, quando parlavo di organizzazione non capiva niente perché non c'erano parole precise. Se io faccio delle regole, devo avere parole precise. Noi siamo organizzativisti un po' cialtroni, no? Un po' così. Quindi se non hai dei termini precisi, è difficile regolare. Quindi le circolari che ti dicono devi avere la leadership, devi essere capace, no? Citavo prima, di far accadere le cose. A me viene in mente il mago Telma, non un leader. Cioè, tu non puoi fare delle circolari, delle regole che dicono come si gestisce, perché questo non incide sulla realtà, ma la blocca. Quindi io non so come si fa una buona regolazione, ma so che non si può far regolare dicendo alla gente come si applica un modello di organizzazione, perché va sicuro che è il modo più sbagliato per farlo. Quindi purtroppo molte delle regolazioni attuali vanno più, come dire, a dettare comportamenti che implicherebbero certe logiche, certe culture, e quindi non sono tout court applicabili urbi et orbi, invece mancano di norme base, di criteri, di valori base che sono quelli fondamentali e che per quel che so sono anche quelli che va a vedere il giudice nel momento, perché poi alla fine, cioè, non è che si può parlare sempre di sesso degli altri. Mi fermo qui e vi ringrazio. Grazie, grazie, soprattutto per averci dato appunto una visione per l'appunto diversa da quella con cui siamo abituati a confrontarci come giuristi e che credo che con la quale dovremmo confrontarci un po' più spesso in verità, e ce lo diceva anche in fase di
di stesura anche delle regole. Vieni più vicino così ti vedono meglio. E devo dire che mi sembra che l'idea appunto della partecipazione, no, devi accendere perché sennò vedono solo me. Ecco. Del benessere organizzativo, così come l'ha declinato il professor Ruffini, dovrebbe un po' guidarci, no? Anche nella lettura un po' delle dinamiche che avvengono nella pubblica amministrazione. Permettetemi di dirlo, ma mi sono molto ritrovata in alcune cose che diceva, da un po' un incarico come delegata ai rapporti per il personale, e in realtà per l'appunto tutto quello che diceva, il malessere declinato secondo le linee che ci ha indicato, insomma, l'ho ritrovato tutto nelle segnalazioni che ci arrivano, quindi bisognerebbe davvero provare a cambiare anche questi modelli manageriali che, come diceva, guardano più verso l'alto che verso il basso. Allora, sono particolarmente lieta adesso di dare la parola a Anna Zilli, che è professoressa nell'Università di Udine, perché parlerà anche di un tema che mi interessa molto, su cui magari dico qualche cosa alla fine, e cioè la preferenza di genere nei concorsi pubblici, principi e paradossi, perché abbiamo visto, no, in alcuni dei casi anche molto recenti come per l'appunto la declinazione della preferenza di genere no, sotto forma di quota e o azione positiva in favore del genere meno rappresentato possa portare al risultato per cui nei concorsi della pubblica amministrazione si preferiscano gli uomini rispetto alle donne, che è una questione su cui forse noi come lavoristi dovremmo interrogarci. Lo fa Anna Zilli e quindi non le tolgo altro spazio e le do subito la parola. Grazie. Grazie alla professoressa Alessi, grazie al professor Boscati per questo invito, grazie all'organizzazione milanese. Riparto da dove si è fermato il professor Ruffini un attimo fa, perché il professore si è interrogato e ci ha sfidato sulle regole generiche, che funzionano poco. Io provo a vedere come funziona una regola super specifica. Che cosa succede quando abbiamo una disciplina di perfetto dettaglio? L'occasione, l'ha detto la professoressa Alessi, è la novità recente del regolamento cosiddetto concorsi, il DPR 82 del 2023, se proprio vogliamo chiamarlo per nome, che all'articolo 5 indica le cosiddette precedenze o preferenze, che dir si voglia, negli accessi alla pubblica amministrazione, e cioè a parità di punteggio chi passa prima. E in questo articolo 5 si fa un lungo elenco di persone che lo Stato in qualche misura intende agevolare. A un certo punto, oggi, alla lettera O, appare la previsione per cui, a parità di titoli di merito e di titoli di merito, in assenza di ulteriori benefici disposti da leggi speciali, ha precedenza chi appartenga, lo ha detto la professoressa, al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre. Qui la previsione nell'articolo 6 successivo dice chiaramente: stiamo parlando di una disciplina di riequilibrio di genere, e questo equilibrio di genere nelle amministrazioni prevede che l'amministrazione, per applicare questo criterio di precedenza o preferenza, come lo volete chiamare, indichi quale sia la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che va a bandire il concorso. Qualora il differenziale, e poi vedremo che cos'è un differenziale, sia superiore al 30%, scatta l'applicazione della precedenza o preferenza di genere. A prima vista, che cos'è? È un'azione positiva, perché noi la vediamo subito come un'azione positiva per le donne. Quando parliamo di riequilibrio di genere, non è il genere in genere, è quel genere, cioè il genere femminile.
E quando parliamo di genere meno rappresentato o sottorappresentato, noi subito pensiamo a donne. Perché? Perché conosciamo il mercato del lavoro. Qui però la previsione è assolutamente gender neutral, non si sbilancia. E sulla neutralità del legislatore anche dirò qualcosa. L'imparzialità della pubblica amministrazione viene declinata dicendo riequilibriamo, non preferiamo, sistemiamo le cose, perché il nostro obiettivo non è favorire un genere o l'altro, ma portare a una situazione di equilibrio. Mi sono chiesta che senso avesse questa previsione, dove dovesse essere collocata a livello sistemico e dove portasse l'applicazione di questo meccanismo. Prima provo un volo ampio sui principi, poi, come il falco, mi getto sui paradossi. I principi. Questa previsione spunta nell'ambito del PNRR. È un trittico 2021, 22, 23. 2021 il PNRR indica questa importanza trasversale dell'equilibrio di genere, 2022 riforma dei concorsi, 2023 regolamento concorsi. Quindi noi partiamo dall'idea che il PNRR obbliga tutti gli attori pubblici e privati a porsi la questione di genere. Questa questione di genere è di genere femminile, perché per il PNRR è drammatica la partecipazione delle donne italiane nel nostro mercato del lavoro. Qui però siamo in un contesto particolare, non è il contesto generico del mercato del lavoro, è il contesto specifico della pubblica amministrazione, dove abbiamo tanti giudizi e pregiudizi. Abbiamo un'idea della pubblica amministrazione numericamente chiara ma ambigua, per cui mi sento di dire che già di primo acchito il diavolo sta nei dettagli. Quando noi pensiamo alla pubblica amministrazione, diciamo sempre che la pubblica amministrazione ha al suo interno più donne che uomini, ed è vero. Ormai numericamente le donne hanno abbondantemente superato il 50% degli addetti. Ma attenzione, dove stanno queste donne? E ringrazio il professor Boscati che è entrato al momento opportuno. Queste donne sono segregate per settori, in primo luogo. Le donne sono insegnanti. Sono insegnanti nella misura dell'80% medio del comparto dell'istruzione. Addirittura, se guardiamo la scuola primaria, parliamo del 90%. E penso che sia un dato abbastanza di evidenza, il famoso colpo d'occhio che non ci richiede tanta riflessione. Non a caso il lavoro nella scuola è modellato sulle esigenze delle donne. È il primo lavoro agile, con una parte di lavoro fatto nell'istituto e una parte a casa. È il lavoro che coincide con le vacanze dei figli, per cui il lavoro nella scuola degli insegnanti è modellato sulla cura. Qual è la prova del 9? Non ci sono insegnanti a tempo parziale, che è la tipica misura di conciliazione preferita dalle donne. E la prova del 9 del 9 o la cartina di tornasole è che se guardiamo invece agli amministrativi della scuola, che pure sono all'80% donne, lì sì, il part-time torna ad avere la stessa diffusione che ha in tutti gli altri comparti. Per cui quando noi diciamo che ci sono tante donne nella pubblica amministrazione è perché ce ne sono circa 900.000 su 3.200.000 che stanno nella scuola come insegnanti. Se guardiamo le altre pubbliche amministrazioni c'è sostanzialmente maggiore equilibrio, sono un po' più le donne degli uomini negli enti locali, sono equilibrate nei ministeri. Donne tante, ma ai vertici poche. È quello che chiamiamo il pavimento appiccicoso o segregazione verticale. È donna
una dirigente su 3 dirigenti, sono donne e donna, una direttrice generale ogni 4 direttori generali. Questo anche dove le donne sono maggioranza. Con un'unica peculiarità. Torniamo alla scuola, che la lasciamo sempre lì, perché ci tornerà utile rivangare il problema. Nel settore della scuola, lì sì la gran parte dei dirigenti è donna, circa il 70%. Mi piace solo segnalarvi però che le insegnanti donne sono l'80 e il 90% dei dipendenti, quindi anche comparativamente, se ne facciamo proprio un discorso di percentuale di rappresentatività, gli uomini sono comunque ben di più della componente numerica che esprimono il comparto. Questo quadro che provo a portarvi è che anche nella pubblica amministrazione, dove lo strumento di accesso al concorso, per sua natura, per sua struttura, imparziale e quindi gender neutral, io ho più donne che uomini, perché sono più brave a scuola, perché sono più veloci, perché ambiscono al pubblico impiego più che all'impiego privato, e questo lo troviamo in molti scritti ormai che lo consolidano. Ancora, in quella pubblica amministrazione io riconosco comunque una debolezza strutturale delle donne che accedono al pubblico impiego perché il posto fisso, come insomma ben chiaramente espresso, il posto fisso è facilmente conciliabile, ha orari fissi, è sicuro e non pone alcun problema ad alcuna maternità. La prova del 9 è di nuovo un dato numerico. Le donne più fertili d'Italia sono le magistrate. Per cui quando le donne hanno ottimi stipendi, un lavoro organizzabile da casa, i figli li fanno. Per cui mi sento di poter affermare chiaramente che anche nella pubblica amministrazione c'è una debolezza strutturale delle donne, o perché scelgono il lavoro pubblico a certe condizioni, o perché quando sono dentro la pubblica amministrazione comunque devono volare basso, se posso continuare a usare la metafora, devono volare basso perché volare alto significa perdere le sicurezze date dall'orario, dalla iperconciliazione. Quando il legislatore vede un soggetto debole nel mercato del lavoro, che cosa fa? Io ho provato a individuare 2 strumenti di diritto del lavoro e poi ce n'è un terzo che tengo per giocarmi il jolly dopo. Il primo strumento di diritto del lavoro che compone le debolezze è lo strumento delle riserve, dette anche quote di riserva. E il legislatore l'ha pensato immediatamente per le persone disabili. E noi questo abbiamo in mente, le quote di riserva per le persone disabili. Ma, di nuovo, guardiamo al dettaglio. Non c'è solo la disabilità nella quota di riserva, ci sono numerosissime categorie di soggetti che godono di quote varie, 7% le persone con disabilità, 1% altre quote, che pure però hanno diritto a accedere numericamente al pubblico impiego. I casi noti sono le vittime del dovere, sono i figli congiunti, le persone che dipendevano economicamente da una persona deceduta sul lavoro, sia questo un decesso per causa di servizio, quindi pubblico impiego non privatizzato, o sia questo un incidente, un infortunio lavoristico nell'impiego privatizzato. Bene, ma questo sistema si espande. Noi non abbiamo solo le quote di riserva, quindi le percentuali per risarcire o proteggere i vulnerabili. Noi abbiamo le riserve promozionali.
E qui io individuo due soggetti, i volontari e i volenterosi. I volontari sono i volontari in ferma annuale triennale nelle forze armate, che hanno una corsia preferenziale se, abbandonata la divisa, puntano all'impiego civile, riserva dell'1%. Da quel che mi consta, basta che se ne presenti uno, visto che non entra mai nessuno alle pubbliche amministrazioni, basta che se ne presenti uno a qualsiasi concorso e il posto è suo. Volontari del servizio civile. Attenzione! Alcune amministrazioni saranno obbligate a una riserva del 15%, che è il doppio della riserva per le persone disabili. Non vale su tutte le amministrazioni, però chi usa il servizio civile volontario oggi lo usa e domani lo paga con la riserva. Quindi il meccanismo dei volontari è un meccanismo promozionale. Poi c'è anche il meccanismo dei volenterosi. Nei comuni delle zone terremotate del centro Italia, chi si è impegnato negli uffici della ricostruzione ha una incredibile riserva del 50%, con la grande novità della riserva anche sui posti da dirigente. Prima conclusione su questo percorso. Abbiamo imparato, io ho imparato, voi lo sapevate già, abbiamo imparato che le riserve non sono solo per debolezza, ma sono anche per promozione, quindi lo Stato mette le riserve di posti dove vuole. Abbiamo imparato che oggi la riserva può operare anche sulla dirigenza. Fatto questo che non era così chiaro e non era affatto pacifico. L'altro meccanismo che il nostro legislatore trova per sostenere le debolezze è quello a cui accennavamo prima, le precedenze o preferenze. Le precedenze sono un sistema complesso che vale non sui posti, ma vale a parità di titoli di merito. Per cui ad armi pari a concorso fatto, la graduatoria si forma tenendo conto delle precedenze. Di nuovo abbiamo un aiuto che tiene conto di debolezze sociali, economiche, strutturali. Sostanzialmente o hai la riserva o hai la precedenza. L'elenco si assomiglia moltissimo. In questo elenco spunta la novità della precedenza o preferenza di genere, come ho cercato di raccontarla prima. Attenzione, è l'ultima? Veramente è la penultima, perché il criterio ultimo finale è la minore età. Quindi il legislatore, a parità di tutto, ci vuole giovani per fare l'investimento, immagino, no? L'investimento di carriera. Nella precedenza o preferenza di genere troviamo quel criterio di neutralità che a cui ho fatto riferimento prima. Quindi bello, pulito. Ma che cosa succede? Succede che la applichiamo per la prima volta al concorso dei dirigenti scolastici. Nemmeno se avessimo voluto creare il caso a tavolino saremmo riusciti in una operazione migliore, perché abbiamo preso l'unico comparto iperfemminile, l'unico comparto in cui le donne sono la strabordante maggioranza dei dirigenti in tutte le regioni d'Italia, escluse Sardegna e le province autonome di Trento e Bolzano, le quali però stanno fuori dal percorso nazionale, avendo loro provincializzato anche l'istruzione. E quindi cos'è successo? Che il bando per la scuola, per il reclutamento dei dirigenti, che si è chiuso per le domande qualche giorno fa, ha previsto che a parità di tutto passerà il dirigente uomo. Io francamente sono un po' perplessa, perché
Stiamo dicendo che il riequilibrio di genere passa dall'unico settore in cui le donne si sono dovute inserire per riuscire nella quadra delle funzioni di cura. Stiamo dicendo che partiamo da lì sulla regola generale. Io non credo che questa sia l'impostazione del PNRR. Questa regola si inserisce nella attuazione del PNRR, ma tradisce completamente l'impostazione. Nel PNRR le quote, le riserve di genere sono per agevolare l'ingresso delle donne al lavoro. Delle due l'una. O questa previsione va letta dopo averla macinata, e io nello scritto provo a essere più tecnica, va letta dopo aver raggiunto un sostanziale equilibrio, quindi è una interpretazione prodomina. Questa riserva di genere scatta quando sono le donne a essere sottorappresentate, oppure questa riserva di genere è completamente incoerente col PNRR e si dovrà ad essa mettere mano. Che cosa ho detto fino ad ora? Il meccanismo delle riserve è un meccanismo aperto, il meccanismo delle precedenze è un meccanismo subdolo. Mi ero tenuta al jolly, e lo spendo ora, su un altro meccanismo che il legislatore conosce e che farà venire l'orticaria a qualcuno dei presenti. È il meccanismo delle quote. Le quote di genere, o quote rosa, se proprio vogliamo la crisi allergica. Sì, perfetto, perfetto. No, ma è perché vogliamo la crisi allergica collettiva. Le quote di genere che noi abbiamo introdotto nel nostro ordinamento hanno varie applicazioni. Sono state dichiarate incostituzionali nella legge elettorale, quindi nella rappresentanza politica, ma sono previste nella composizione degli organi non elettivi degli enti locali, tanto che molte giunte sono saltate per non aver rispettato la quota di genere. Ma il nostro fiore all'occhiello è sicuramente la legge 120 del 2011, la cosiddetta Golfo Mosca, sulle quote di genere nelle società quotate e nelle società in controllo pubblico. Senza addentrarmi molto sul meccanismo tecnico, per il quale di nuovo rinvio allo scritto, le quote di genere della legge Golfo Mosca sono state addirittura aumentate nel 2021. Perché? Perché hanno funzionato. Quindi il sistema di un mercato regolamentato o delle società controllate pubbliche o delle partecipate pubbliche, come oggi è stato interpretato, ha accolto il modello delle quote per il board e per gli organi di revisione e controllo. Fra l'altro, è solo grazie al meccanismo delle quote che il nostro paese ha scalato un po', migliorando la sua posizione nell'indice dell'uguaglianza di genere. Senza il meccanismo delle quote saremmo ancora fanalino di coda o quasi delle classifiche europee. Se ci siamo avvicinati alla metà è perché tante donne sono riuscite, attraverso un meccanismo di quote, ripeto, a scalare, a inserirsi negli organi di governo delle società, quindi a entrare nella governance. Addirittura la legge francese si è ispirata a noi andando ben oltre, applicandosi molto più diffusamente nel settore privato. Addirittura la direttiva europea dell'anno scorso la cosiddetta direttiva Women on Board prende assolutamente a spunto il modello italiano, pur applicandosi molto più diffusamente, e cioè nelle imprese di maggiori dimensioni, non nelle piccolissime. Allora, il terzo elemento che aggiungo è che
le quote funzionano, le quote di genere funzionano benissimo. E allora provo ad andare verso le conclusioni, perché il mio tempo sta finendo. Ho ancora una. Oh, fantastico, magnifico. 6 minuti è una vita. Allora, noi possiamo diventare paraliberisti con riguardo alla pubblica amministrazione, e cioè dire laissez-faire, a un certo punto le cose andranno bene. Perché? Perché il concorso dei dirigenti della scuola sarà solo il primo concorso della scuola con la quota di genere. Lo dovrà essere anche il concorso per gli insegnanti. Lo dovrà essere anche il concorso per gli insegnanti della scuola primaria, ove mai ce ne siano iscritti alle facoltà di scienze della formazione primaria, uomini iscritti. Questo, secondo me, se noi avessimo questa diversity nella scuola, secondo me e secondo gli studi che ci sono, dei benefici li avremmo, e anche grandi. Il primo sarebbe una maggior visione di modelli alternativi comportamentali, quindi un maggior prestigio per il lavoro degli insegnanti, perché noi sappiamo che se un lavoro viene svolto al maschile è un lavoro di prestigio, se un lavoro è femminile è un lavoro di minor prestigio. Questo lo dicono, non lo dico io, ma lo dicono le statistiche di percezione. E lo diceva già la professoressa Assanti tanti anni fa. Se noi avessimo più uomini nella scuola, avremmo meno donne. La Palissiano, ma questo costringerebbe le donne a cercarsi lavori altrove, nel privato o in altre pubbliche amministrazioni. Quali? Quelle dove non possono, dove al momento non sono maggioranza. E non sarebbe un male, perché questo scardinerebbe finalmente il sistema delle ferie scolastiche, che sono polarizzate in certi momenti dell'anno perché si tratta di aggredire un beneficio molto grande di una massa di lavoratori molto coesi. Quindi io personalmente nelle quote e nella diversity della scuola vedo moltissimi benefici, ma di che cosa stiamo parlando? Di un mondo possibile, futuribile, incerto. Non è detto che vada così, perché assai più probabilmente quelle che non faranno le insegnanti non faranno niente. Avranno i lavori precari delle donne, come tutte le statistiche ci mostrano, fra l'altro innescando un peggioramento di quella spirale lavoro-demografia che è già il nostro problema da tanto tempo. Allora, e qui davvero vado a concludere, non credo che si possa lasciar fare, non credo che si possa lasciar passare. Questa piccola regola di dettaglio, e torno all'inizio del discorso, è potenzialmente esplosiva. Ha un'alternativa? La prima l'ho suggerita ed è il meccanismo interpretativo, che però è un po' faticoso. L'altra è cercare altri strumenti che sostengano il lavoro delle donne. Noi quote di genere nell'ambito strettamente lavoristico non le abbiamo, perché sino ad oggi le abbiamo riservate, torno alla riserva, ad altre categorie. Si possono pensare quelle quote di genere oggi? Qualche anno fa la professoressa Alessi, commentando la sentenza Calanche, diceva bisogna stare attenti, perché quella volta, qualche anno fa, la Corte di Giustizia era molto contraria, molto perplessa di fronte a meccanismi di quote. Ma il tempo è cambiato. Abbiamo oggi un sostegno diretto nei trattati, l'articolo 157 del Trattato sul funzionamento è lì per quello, e già nella sentenza Badek del 2000 si apre un po' la strada, perché quello è vero un caso particolare, parliamo di organi rappresentativi del sindacato, però la Corte dice io non sono più così contrario alle quote, perché? Perché sono l'unica cosa che funziona.
Allora, per andare in chiusura, l'ultima battuta, temo i doni dei Danae. Quando trovo una precedenza o una preferenza di genere, inizio a guardarla con sospetto. Grazie. Grazie Anna per aver dato un quadro anche qui molto interessante. Io poi ho alcune perplessità anche dal punto di vista strutturale rispetto alla preferenza di genere così come congegnata in questi concorsi della pubblica amministrazione, a parte la scuola, ma c'è anche questo concorso per ingegneri nel comune di Siena, settore che, come potete immaginare, pullula di donne, perché insomma, come dire, gli ingegneri, come è noto, sono molto più uomini che donne, forse negli ultimi anni sta migliorando, ma non è così, eppure lì, siccome a livello di amministrazione c'è questa percentuale, appunto molto a favore delle donne, allora anche in quella specifica qualifica viene previsto che a parità di punteggio debba passare un uomo. Quindi Beh, questo forse, è proprio un errore applicativo, probabilmente. secondo me sì, anche, ma io inviterei anche a pensare qual è la ragione profonda, no, di questi meccanismi di quote e di azioni positive in generale. In realtà noi parliamo di sesso sottorappresentato, ma non ci interroghiamo sulle ragioni della sottorappresentazione, cioè sullo svantaggio che le azioni positive, nella forma poi più forte, che è quella delle quote, è volta a rimediare. Allora io mi chiedo, ma il fatto, come dicevi tu, che nella scuola o in altri settori della pubblica amministrazione ci sono più donne e meno uomini, è dovuto, come avviene invece in altri settori, a uno svantaggio che gli uomini hanno subito, cioè il non aver potuto avere accesso o quant'altro, oppure no? Perché allora forse bisognerebbe riflettere anche sulla giustificazione dell'azione positiva, cioè per sua natura, se non voglio riprendere cose che ho già detto in passato, ma insomma l'azione positiva, come risulta insomma sia dal sistema nordamericano che da quello europeo, dalle sentenze che hai citato eccetera, è volta a rimediare a una discriminazione pregressa, no? A svantaggi rispetto all'accesso al mercato del lavoro o a determinate occupazioni o quant'altro. Allora, se il modello, no, può essere replicato per la scuola rispetto alla posizione degli uomini che non hanno potuto accedere per una serie di discriminazioni, allora forse è giustificato. Io proprio sul piano della giustificazione teorica mi interrogo, quindi secondo me è un punto su cui dovremmo parlare, faremo un seminario anche a Brescia, ma insomma poi ti dirò. Comunque grazie mille per il tuo bellissimo intervento. Adesso non so se devo andare, no, abbiamo Alessandra, allora la professoressa Alessandra Sartori, Università di Milano, che invito a prendere posto qui accanto a me, dobbiamo stare vicini così, vicine così ci inquadra. Allora, come vedete dal titolo della slide, la professoressa Sartori ci parlerà di uno dei temi che riguardano l'inclusione e che sono collegati per l'appunto alla disabilità, e in particolare ci parlerà della figura del disability manager che per l'appunto le pubbliche amministrazioni sono tenute a prevedere. Ma non aggiungo altro e poi ripeto, casomai farò qualche chiosa alla fine. Grazie. Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Ringrazio la professoressa Alessi per avermi dato la parola e il professor Boscati per il gradito invito. Sono molto contenta di far parte di questo PRIN che affronta un tema cruciale per le organizzazioni, quello della partecipazione e dell'inclusione, e io, come è stato anticipato, restringerò la mia analisi su un gruppo particolarmente vulnerabile sotto questo profilo, un altro gruppo
che incontra particolare difficoltà nell'inclusione sociale prima ancora che lavorativa, quello dei disabili. E in particolare mi soffermerò su una figura su cui il legislatore ha molto puntato nel pubblico impiego per superare questa barriera dell'inclusione, quella del responsabile per l'inserimento lavorativo, nota anche come disability manager, scusate. La mia comunicazione partirà, come ovvio, come logico, dal collocamento, da un'illustrazione, da una breve illustrazione del collocamento mirato dei disabili, perché è proprio nello spirito della legge 68 del 99 che questa figura del disability manager si iscrive, anche se nella lettera e nelle versioni successive della legge 68 non era presente, non compariva. Proseguirò poi seguendo la lenta immersione di questa figura prima nella prassi e poi nella legislazione, e infine mi concentrerò sulla pubblica amministrazione, dove questa figura è diventata in realtà rapidamente obbligatoria, e dedicherò qualche cenno ad altri organismi importanti per l'inclusione lavorativa dei disabili nella pubblica amministrazione, e concluderò con qualche riflessione prospettica, dove siamo a 25 anni dalla legge 68 del 99. Come ho già detto, il punto di partenza ineludibile è, per una riflessione su disability manager, è la legge 68 del 99, che segna il superamento del collocamento vincolistico obbligatorio, segna il superamento di quel sistema burocratico assistenziale che considerava il disabile come una res, come un soggetto passivo, come un pacco da collocare presso un datore di lavoro purché sia, in un lavoro purché sia, a prescindere dalle competenze o inclinazioni della persona disabile, ma anche del datore di lavoro. E in contesto di questo tipo, chiaramente una figura come quella del disability manager non aveva nessun senso, dato che il disabile era un peso accollato autoritativamente al datore di lavoro obbligato. La situazione cambia radicalmente col collocamento mirato, perché lo spirito è proprio quello di collocare, di inserire meglio la persona giusta nel posto giusto, contemperando così gli interessi non più contrapposti della persona disabile e dell'azienda, in modo da realizzare gli articoli 4 e 41 della Costituzione. La legge 68 conserva, è vero, alcuni tratti vincolistici, questo a garanzia della persona disabile, ma li impianta su un sistema di servizio e di politiche attive, e gli strumenti del collocamento mirato sono appunto definiti dall'articolo 2 come quegli strumenti tecnici di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative, prima ancora che incapacità, ed inserirle nel posto adatto. Attraverso, poi l'articolo esemplifica, attraverso l'analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive, soluzione dei problemi connessi agli ambienti, agli strumenti e alle relazioni interpersonali. E con questi strumenti del collocamento mirato la legge cerca di annullare il gap di produttività tra il lavoratore disabile e gli altri lavoratori, annullando quindi la disabilità. Uno strumento principe della legge sono le convenzioni, uno strumento principe delle politiche attive, che permettono una flessibilizzazione dell'obbligo, permettono infatti di modulare, ad esempio, sono di tanti tipi, permettono ad esempio di modulare l'obbligo spalmandolo in un dato lasso temporale, permettono di ritardare l'ingresso in azienda del disabile per collocarlo ad esempio a fini formativi in un altro contesto più idoneo ad accoglierlo, con l'obiettivo certo di farlo ritornare nel mercato del lavoro primario. A questo punto lo spirito della legge 68, in cui si inserisce perfettamente il disability manager. La categoria però ha trovato emersione, questa figura ha trovato però emersione nella prassi, in particolare in aziende, in realtà private, illuminate di grandi dimensioni,
come IBM e nel Unicredit, e quale componente del diversity management, cioè quell'approccio di gestione delle risorse umane che considera la diversità non come un costo, ma come un'opportunità, come un asset strategico da valorizzare e utilizzare in chiave positiva per accrescere il benessere produttivo, il benessere organizzativo e così anche la produttività e l'efficienza. Nella prassi, come è stato scritto, questa figura si pone alla confluenza di tre direttrici, quella della sicurezza sul lavoro, quella del contrasto alle discriminazioni e quella dell'inserimento mirato, così che le sue funzioni vengono a coprire, diciamo, parzialmente questi tre ambiti. E a tal fine il disability manager si deve relazionare con figure specifiche di questi tre ambiti, e quindi per quanto riguarda la sicurezza, ad esempio con rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, per quanto riguarda le discriminazioni con consigliera per la parità, ma anche con quei comitati che sono istituiti spesso alla contrattazione collettiva nelle aziende, e per quanto riguarda l'inserimento mirato con i centri per l'impiego, i servizi per il collocamento mirato e il comitato tecnico, che ricordo è composto da esperti medici che hanno una funzione fondamentale del collocamento mirato, quello cioè di valutare la persona e le sue capacità, redigere una scheda che diciamo rifletta anche non solo le capacità e le competenze, ma anche le aspirazioni e le inclinazioni della persona, e faccia l'analisi dei posti di lavoro in modo da favorire il matching ideale. Concretamente, quindi, i compiti del disability manager sono quelli di predisporre quelle modifiche, proporre e predisporre quelle modifiche dell'ambiente di lavoro, dell'ambiente fisico, della strumentazione, dell'organizzazione del lavoro sotto il profilo delle mansioni ai carichi di lavoro, del lavoro agile, che passano sotto il nome di accomodamenti ragionevoli, che sono stati appunto introdotti dalla direttiva 78 del 2000 e della convenzione del 2006 per i diritti dei disabili, e sono stati introdotti dal nostro legislatore solo molto tardivamente, e solo, come spesso accade, in seguito a una condanna della Corte di Giustizia. E questo appunto sono il fulcro, diciamo, dell'attività del disability manager. Venendo ora dalla prassi all'emersione legislativa di questa figura, ci occupiamo un attimo di archeologia giuridica, perché le prime suggestioni, i primi accenni sono presenti nel libro bianco su accessibilità e mobilità urbana del 2009, che ripercorre, che traduce il lavoro di un tavolo tecnico fra il Comune di Parma e il Ministero del Lavoro. Questa suggestione poi transita nei programmi di azione biennale e poi del 2013-2017, e finalmente compare testualmente nel decreto legislativo 151 del 2015 di attuazione del Jobs Act. Col nome però di responsabili per l'inserimento lavorativo dei disabili. Questo articolo stabilisce in principio per l'emanazione di future linee guida tramite decretazione ministeriale, che vedono la luce, di nuovo con molto ritardo, un ritardo di 7 anni, e tra i principi che verranno ripresi da queste linee guida è la promozione del responsabile per l'inserimento lavorativo, che ha funzioni di predisporre appunto i progetti personalizzati per l'inclusione lavorativa in sintonia, in sinergia con i servizi per collocamento mirato, e di risolvere tutti i problemi legati all'ambiente e alle condizioni di lavoro. E qui viene menzionato espressamente l'INAIL, che dal 2014 ha acquisito la competenza per la disabilità derivante dal lavoro, infortunio sul lavoro e malattia professionale. Gli altri principi che sono enucleati dall'articolo 1 e poi sono tradotti nelle linee guida e che coinvolgono l'attività del disability manager riguardano un approccio di partnership che è essenziale per abbattere queste barriere e che si
può tradurre in accordi territoriali, una nuova valutazione, un nuovo modo di intendere e valutare la disabilità, non solo appunto non più medica focalizzato sul deficit, ma una nuova valutazione biopsicosociale che considera la disabilità come in modo relazionale, come un'interazione fra le caratteristiche, le condizioni della persona e l'ambiente esterno, le barriere non solo fisiche ma anzitutto culturali. E queste barriere sono quelle che gli accomodamenti ragionevoli devono appunto affrontare, devono distruggere per permettere l'inserimento della persona. E infine un altro principio fondamentale è l'individuazione e la circolazione di buone prassi di inclusione lavorativa, e lo strumento individuato poi dalle linee guida sarà una banca dati che raccoglierà queste buone prassi. Banca dati dinamica, accessibile a tutti e costantemente aggiornata. Dicevo che questi principi hanno visto la luce solo 7 anni dopo nel decreto ministeriale 43, che contiene come corposo allegato le linee guida. È un documento soft, un documento di indirizzo che si affianca, integra la legislazione regionale, necessitando però di ulteriori momenti di confronto interistituzionale. Il documento si divide in 2 parti grosso modo. La prima parte diciamo richiama lo stato dell'arte, quindi ripercorre il quadro normativo e i soggetti istituzionali, e la seconda parte invece dedica per ciascuno di questi principi che ho appunto illustrato, dedica un capitolo. Importante per noi è il capitolo 8, che diciamo definisce quelli che sono poi i tratti caratterizzanti del disability manager responsabile per l'inserimento lavorativo. Ha una duplice funzione, cioè una proiezione all'esterno del luogo di lavoro, in quanto si relaziona appunto con i soggetti istituzionali che operano sul mercato del lavoro, favorendo l'ingresso nel contesto lavorativo, e anche all'interno dell'organizzazione, impresa o pubblica amministrazione che sia, come soggetto facilitatore, nel senso che favorisce la permanenza, la conservazione del posto di lavoro in un clima di reciproca soddisfazione dell'impresa e del lavoratore, quindi in un clima di benessere organizzativo. E una delle funzioni appunto è quella di contribuire alle soluzioni organizzative e tecnologiche in cui si concretano gli accomodamenti ragionevoli. E per quanto riguarda lo status di questo soggetto, può essere sicuramente un dipendente, ma le linee guida dimostrano consapevolezza della realtà delle aziende italiane, che sono spesso piccole aziende, e quindi suggeriscono anche un consulente autonomo che magari faccia parte di un soggetto del terzo settore con cui l'azienda si relazioni, perché è difficile appunto che l'azienda abbia al proprio interno delle professionalità richieste per queste funzioni molto peculiari. Su questo salto, perché questi sono i principi che prima avevo menzionato, tradotti, specificati nei rispettivi capitoli. Ecco. Invece voglio parlare dell'emersione della figura nella pubblica amministrazione, nel pubblico impiego. Occorre fare riferimento ovviamente alla legge Madia, che contiene 2 deleghe, in particolare, che introducono 2 nuovi soggetti, deleghe che sono attuate con l'articolo 10 del decreto legislativo 75 del 2017, che introduce nel testo unico nel pubblico impiego gli articoli 39 bis e ter, dedicati ciascuno a questi soggetti. E poi il quadro si compone anche della direttiva 1 del 2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione, che interpreta questi articoli, connotando, scandagliando meglio queste figure, e l'ultimo tassello è stato aggiunto a dicembre dal decreto legislativo 222, che in attuazione della delega sulla disabilità
numero 227, affronta il tema della riqualificazione dei servizi pubblici in tema di accessibilità e inclusività, apportando delle modifiche chirurgiche all'articolo 39 ter, dedicato al responsabile per l'inserimento lavorativo, chirurgiche ma comunque significative, che adesso vediamo. Quindi questa figura nella pubblica amministrazione, in seguito a queste modifiche, appunto dicevo chirurgiche ma significative, è ora obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni, mentre in prima battuta era obbligatorio solo per le realtà più grandi, con più di 200 dipendenti. Inoltre, e quindi questo è sicuramente importante, inoltre i più recenti provvedimenti hanno voluto esplicitare meglio lo spirito sotteso all'introduzione di questa figura, richiamando l'articolo 7, primo comma del TUPI, che garantisce nella pubblica amministrazione il contrasto alla discriminazione, la parità uomo-donna e appunto il benessere organizzativo in ogni fase, e più in generale appunto il benessere organizzativo. Per chi deve essere il disability manager, qui la direttiva 1/2019 e anche le modifiche introdotte nel 39 ter specificano inutilmente che deve trattarsi del personale di una persona già in servizio presso l'amministrazione, cosa che il Consiglio di Stato in commento sul decreto, sulla prima bozza di decreto ritiene ridondante per l'invarianza della clausola della spesa, ma questo per rimarcare la differenza col privato in cui può essere probabilmente un consulente esterno. Proprio perché, e questo poi è un problema, perché appunto è difficile che nella pubblica amministrazione ci sia personale con tutte quelle competenze e conoscenze per esercitare quella funzione, ma non può essere presa dall'esterno. Questo inficia chiaramente il ruolo. Ecco. Cioè, tu crei un organo, dici che è obbligatorio e non lo metti in condizione di lavorare. Adesso esaminiamo il 39 ter, appunto dicevo, continuando il 39 ter, che 1 bis. 2 qua, per la precedenza. Ecco perché mi va. Sì, ecco, questo qui non l'avevo saltato, mi era sfuggita. Dicevo, continuando appunto l'analisi del 39 ter, appunto le modifiche all'articolo specificano che deve essere un dirigente, ma anche la direttiva lo diceva, un dirigente o eventualmente in assenza un altro dipendente. La direttiva dice in posizione apicale. Per quanto riguarda il dirigente, la direttiva specifica, può essere dato un incarico aggiuntivo e qui nascono i problemi, perché è chiaro che per dare un incarico aggiuntivo devi specificare gli obiettivi anche al fine della responsabilità dirigenziale, e qui la direttiva già si smentisce perché dice utile che, cioè è necessario che siano dati degli obiettivi, ma è difficile specificare gli obiettivi in quest'ambito, ecco. Quindi questa è una criticità. Questo soggetto deve essere scelto di preferenza fra coloro che siano in possesso di adeguata competenza su questi temi dell'inclusione sociale, del collocamento mirato e così via, anche comprovata da specifica formazione. E qui in realtà, facendo le pulci, non si capisce se la competenza può essere sostituita da un titolo, così un corso, oppure deve essere anche comprovata da specifica formazione. La direttiva poi stabilisce ovviamente che questo soggetto deve possedere, come è ovvio, che deve predisporre accomodamenti ragionevoli, spiccate capacità organizzative, quindi deve essere ingegno praticamente. Questa figura poi deve essere data ovviamente pubblicizzazione sul sito con riferimento ai contatti, come è ovvio,
ma anche qui la direttiva suggerisce, dice che è utile perché si tratta poi di un soggetto che deve essere contattato da persone vulnerabili, quindi deve essere facilmente accessibile e riconoscibile. Le funzioni, per quanto riguarda le funzioni, ritorna alla dinamica esterno-interno che avevamo visto prima. Quindi questo soggetto all'esterno cura i rapporti con tutti gli attori competenti per l'inserimento nel mercato del lavoro, anche con i servizi territoriali, importante, e invece all'interno predispone tutti quegli accorgimenti organizzativi, soluzioni tecnologiche, cioè, perché fa così? Cioè gli accomodamenti ragionevoli. Ecco, qui c'è un'altra criticità, perché la direttiva ribadisce il concetto del costo zero anche per gli accomodamenti ragionevoli, e così si pone in palese contrasto con la direttiva che esonera dagli accomodamenti ragionevoli solo se il costo è sproporzionato, eccessivo, quindi non se ne esce. Costo zero è impossibile. Un'altra funzione è quella del tutoring, e infatti in dottrina il professor Garofalo lo paragona al tutor per gli apprendisti, cioè deve seguire proprio la persona nel processo di inserimento, rilevando le difficoltà e segnalandole ai servizi competenti. Chi sono i servizi competenti? La direttiva specifica che sono ovviamente il centro per l'impiego, i servizi per il collocamento mirato, e all'interno i responsabili della gestione delle risorse umane. Poi la direttiva raccomanda, e qui è strano raccomanda, dovrebbe essere ovvio, una relazione annuale sull'attività svolta con le criticità rilevate e gli interventi correttivi, e un'altra funzione eventuale è introdotta dal penultimo, anzi decreto attuativo della delega, che prevede che qualora si tratti di un dirigente, abbiamo detto che può non esserlo, il Disability Manager può svolgere anche le nuove funzioni strategiche della programmazione dell'accessibilità fisica e digitale, che è una funzione ormai ineludibile, che deve essere contenuta nel PIAO e che può essere svolta anche dal responsabile per l'inserimento lavorativo dei disabili, qualora sia un dirigente, quindi può essere una funzione eventualmente attribuita a questo soggetto, sempre a costo zero. E il secondo organismo introdotto dalla delega, insomma, dalla legge della Madia e dal decreto attuativo, è la Consulta Nazionale per l'integrazione lavorativa delle persone disabili, che completa il quadro istituzionale nella pubblica amministrazione. Ha presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una composizione ampia e variegata che riflette l'approccio cooperativo che abbiamo detto essere essenziale in questa materia. Ha funzioni propositive anzitutto, quindi propone programmi, linee di indirizzo e piani per, diciamo, in funzione degli obblighi di collocamento. Non li ho detti perché non c'è stato tempo. Le quote, anzitutto, appunto ritornano le quote. Propone iniziative innovative per accrescere l'occupazione sotto il profilo non solo quantitativo ma anche qualitativo. Si continua a parlare quindi implicitamente di benessere organizzativo, propone ovviamente gli accomodamenti ragionevoli e poi ha ampi poteri di vigilanza, perché non solo monitora il rispetto dei nuovi obblighi di comunicazione introdotti dal 39 quater, nuovi flussi informativi molto capillari, ma più in generale verifica lo stato di attuazione delle disposizioni a tutela dei disabili. Però tutte queste ampie funzioni si completano con la solita clausola dell'invarianza di spesa, che frustra anche in questo caso di nuovo l'adempimento di queste importanti funzioni. Ho quasi finito, perché la seconda figura che avevo detto essere importante è però questo a livello di singola amministrazione, mentre appunto la consulta opera a livello, diciamo, macro. È il CUG, di cui si è tanto parlato la dottoressa Lafratta, che diciamo deriva appunto dalla legificazione, l'unificazione di due figure prima previsti dalla contrattazione collettiva, e due organismi prima previsti dalla contrattazione collettiva, che c'entrano uno con l'altro, i comitati per la pari opportunità e per di contrasto al mobbing, competenze amplissime e quindi quanto mai vaghe, promozione pari opportunità uomo-donna, contrasto alle discriminazioni, tutte le discriminazioni e benessere organizzativo.
questa idea del benessere organizzativo è un'idea che nasce come reazione ai meccanismi stressogeni introdotti dalla legge Brunetta col ciclo di valutazione della performance, con quelle e cerca di contrastare gli effetti diciamo negativi legati a un meccanismo reward sanctions collegati appunto a quel meccanismo, e appunto anche questo è una funzione dell'organismo. Tra l'altro il benessere organizzativo è importante che viene collegato direttamente alla efficienza della macchina amministrativa e anche alla produttività. La composizione paritetica è già stato detto stamattina, le funzioni propositive, consultive e di verifica è già stato detto. Ecco, qui per l'esercizio delle sue funzioni la legge menziona direttamente espressamente il consigliere o consigliera di parità. Però de iure de condento, a mio avviso, sarebbe proficuo magari integrare il disability manager in questa figura, comunque prevedere una interazione più diretta fra i due soggetti. E infine, volendo ora offrire qualche riflessione in un'ottica un po' più ampia di è garantito il diritto al lavoro dei disabili, diciamo che riscontriamo alcuni elementi significativi, elementi di debolezza, perché è vero che nel pubblico impiego questa figura è ormai ineluttabile, però è anche vero che, come è stato rilevato, spesso viene introdotto come mero adempimento formale, basta leggere le relazioni che sono messe sui siti, sulle sezioni trasparenza, anche perché mancano spesso le professionalità in grado di svolgere tutte queste funzioni e mancano le risorse che potrebbero appunto trovare le professionalità idonee, appunto perché la classica clausola dell'invarianza della spesa mina alla radice qualsiasi riforma. Nel privato siamo più indietro perché non è obbligatoria la figura, è vero però che ci sono le risorse stanziate dall'articolo 14, legge 68, per gli accomodamenti ragionevoli, fra cui viene menzionato espressamente, ma non in maniera obbligatoria, questa figura. Sotto questo profilo qualcuno ha posto, la professoressa Bonardi ha posto delle speranze nel nuovo garante per la disabilità che è previsto dalla delega e che sotto questo profilo è stato proprio approvato l'altro giorno, il 31 gennaio. Questa figura è stato approvato il decreto in Consiglio dei Ministri, il decreto definitivo, che delinea la figura. Ci si è chiesti questa figura potrebbe essere l'omologo per i disabili del consigliere di parità, ma se si analizzano le funzioni purtroppo la risposta è no, perché le funzioni sono ampie, però non ha quei poteri di azione in giudizio così incisivi in sostituzione o a fianco del disabile anche a livello collettivo che ha il consigliere di parità. E poi opera con riferimento alle pubbliche amministrazioni concessionarie di pubblici servizi, ma non per quanto riguarda le aziende private. Quindi no, non è l'omologo del consigliere di parità. E quindi diciamo l'ultima cosa, a che punto siamo dopo 25 anni quasi dalla legge 68? Per rispondere vi fornisco alcuni dati dell'Istat riferiti al 2021. 3 milioni di persone disabili con disabilità gravi, di queste il 32,5% sono occupate a fronte del 58,9% di persone normodotate, bruttissima parola, però di persone senza disabilità. Il 20% sono attive in cerca di lavoro, ma vuol dire che sono disoccupate, contro la metà, l'11%. Sono stati fatti passi avanti rispetto agli esordi, ma siamo ancora indietro. Se poi guardiamo la qualità del lavoro, vediamo che è migliorata rispetto all'inizio. Sono aumentate le posizioni intermedie, diciamole, però per quanto riguarda le posizioni più qualificate, tra l'altro sono scese al 14,5%. Quindi la soddisfazione di conseguenza non è elevatissima, il 14,3% contro il 17,7%, soprattutto tra i laureati, come è ovvio che sia, fra i laureati la quota di insoddisfatti è la doppia. E quindi questo prova le difficoltà del collocamento mirato, la difficoltà di inserire la persona giusta nel posto giusto. Quindi la strada è ancora lunga e impervia e tortuosa.
Ecco, grazie. Grazie Alessandra, molto interessante anche queste ultime notazioni. Ecco, mi limito a osservare che appunto provvedimenti come questi che prevedono per esempio la competenza in materia di accomodamenti ragionevoli senza prevedere la possibilità di spesa si pongono lievemente in contrasto con il diritto dell'Unione Europea da cui discende appunto tutta la nostra normativa in materia di disabilità. Ricordo anche, qui cito anche Marzia Barbera, che in realtà la mancata adozione di accomodamenti ragionevoli è discriminazione. Qui non si tratta di azioni positive. La nozione di accomodamenti ragionevoli, cioè le azioni positive possono essere previste per i disabili, ma dopo aver adottato gli accomodamenti ragionevoli che fanno parte per l'appunto della nozione di discriminazione. Quindi c'è ancora sì un po' di strada da fare, anche, nonostante appunto il meritorio inserimento anche di una obbligatorio di una figura come questa. Grazie. Adesso last but not least, and least but not least, professor Marco Biasi. Allora, buongiorno di nuovo a tutte e a tutti, grazie per questo invito, sono felicissimo di essere qui con voi oggi in questa giornata molto ricca, diciamo, e formativa. Ho sentito veramente, ho imparato molto dalle relazioni che mi hanno preceduto e che si inseriscono, esattamente come la mia, all'interno di un progetto di ricerca PRIN che, diciamo, indaga un tema di indubbia, indiscutibile attualità e altrettanto potremmo dire di importanza sistematica e anche sociale, come appunto è emerso anche nelle ricche relazioni che mi hanno preceduto. Io mi occuperò di questo trittico concettuale, sostenibilità, inclusione e benessere, metto tra parentesi l'aggettivazione organizzativo perché cercherò di mettere anche in crisi il paradigma del benessere organizzativo, più che in crisi direi in crisi nel senso di ripensamento, quindi nel confronto con il benessere individuale, cercando di puntare su un inquadramento giuridico di queste tre categorie concettuali e soprattutto cercando di capire se e in che modo, in che proporzione e a che limiti queste tre istanze, valori afflati possono o debbono diventare delle pretese giuridicamente vincolanti, cioè se diventano degli interessi giustiziabili o se rimangono al limite e al livello delle istanze e degli afflati che semmai possono, o meglio dire, debbono condizionare l'azione legislativa. Quindi ovviamente nel momento in cui diventassero delle pretese giustiziabili entrerebbero dentro nel perimetro dell'obbligazione datoriale e tipicamente, emerso anche nei discorsi di questa mattina, anche del pomeriggio, all'interno dell'obbligo datoriale di sicurezza, cioè fin dove si deve espandere l'obbligo datoriale di sicurezza, ovviamente in una visione dell'obbligo stesso che si adegui alle istanze del tempo e che viva come ha sempre vissuto di un'osmosi tra la norma generale 2087 e la normativa di dettaglio. Dialogherò anche con la professoressa Alessi nell'ultima parte della mia relazione di oggi, ma anche con l'amica professoressa Malzani, insomma con tante e tanti dei presenti sarà bello insomma scambiare alcuni spunti di riflessione su questi temi di indubbia importanza. Quindi l'abbiamo già anticipato molto brevemente, sostenibilità, inclusione e benessere, a volte la sostenibilità come concetto, come valore o come istanza viene posta in relazione all'idea, anche qui si usa un anglicismo, della just transition, cioè la transizione giusta, potremmo dire environmentally friendly, e quindi anche la questione del ruolo dell'ambiente e del rapporto tra lavoro e ambiente, che è uno dei grandi temi della riflessione giuslavoristica di oggi. Cosa sono? Questa è la domanda a cui cercherò di dare una risposta, già lo anticipavo. Si tratta di auspici, di afflati, di spinte, di valori o addirittura si parla di pretese giuridicamente vincolanti, quindi che entrano nella causa del rapporto di lavoro, guarderò una dimensione ovviamente individuale e quindi causa del rapporto di lavoro e dunque obblighi e debiti e crediti delle due parti. Quindi entrano
quale dei tre, se uno dei tre di questi tre valori entra addirittura nella causa, come è stato prospettato di recente rispetto alla questione ambientale, la tutela dell'ambiente entra nella causa del lavoro subordinato, la inclusione generalizzata e non rispetto ovviamente alle ipotesi tipiche previste dalla legge, possiamo dire che entri tra gli obblighi fondamentali del datore di lavoro in generale, la stessa cosa sul benessere organizzativo. Qual è il limite per ingresso all'interno della fascia degli obblighi e dunque dei diritti di credito e a valle delle responsabilità? Ovviamente oggi declinerò queste tre tematiche rispetto al contesto del lavoro pubblico, ma perché questo fa parte del tema di oggi, naturalmente per i semi del tema di oggi, ma chiunque di noi ovviamente e tutte e tutti noi conosciamo bene il lavoro pubblico e sappiamo che nella materia del lavoro pubblico e dal punto di vista del sistema delle fonti l'ottica dei diritti fondamentali, e parlo soprattutto della salute e sicurezza, sì, va incontro ad alcune distinzioni tra pubblico e privato, ma trattandosi di istanze e di diritti fondamentali della persona che lavora c'è una notevole convergenza tra il diritto alla sicurezza del lavoro, all'interno del lavoro pubblico e del lavoro privato, proprio vista la proiezione olistica del valore della persona da un lato e della salute e sicurezza sul lavoro dall'altro lato, ovviamente pur con tutte le distinzioni che ovviamente conosciamo tra lavoro pubblico e lavoro privato. Quindi è vero che il mio discorso oggi si declina sul lavoro pubblico, ma in realtà è un discorso, o molte delle tematiche che affronterò sono mutuabili nel lavoro privato, visto che attingono a interessi fondamentali e di rilievo costituzionale. Parliamo del primo aspetto, del primo tema concettuale, chiamiamolo della prima idea o valore, la sostenibilità. Cos'è la sostenibilità? Qua, ovviamente, per prepararmi a questo incontro ho letto diverse fonti, autori e autrici che si sono occupate funditus di questo tema e ho voluto, per esigenze così ovviamente di semplificazione e come punto di partenza, riprendere una delle definizioni di sostenibilità che è stata offerta in un recente e bel volume del professor Perulli e del professor Speziale, 10 tesi sul diritto al lavoro, ma in realtà anche il professor Speziale ha ripreso il tema in un recente saggio sul giornale. La sostenibilità viene definita come la capacità di un'organizzazione di svolgere in una prospettiva di lungo periodo le proprie attività tenendo in debita considerazione l'impatto che queste possono produrre sulle risorse naturali, sul capitale sociale e umano. Dunque un'impresa che guarda oltre la dimensione ovviamente dell'utile individuale, ma che va a valutare, deve tenere in considerazione anche l'impatto dell'attività stessa su i profili della dimensione esterna, risorse naturali, capitale sociale e anche, si può dire, ambiente in generale. Sustainable Development Goals dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite ovviamente vedono la sostenibilità come cuore dell'azione delle Nazioni Unite. Ovviamente all'interno del cuore delle Nazioni Unite c'è anche un'anima giuslavoristica, perché c'è riferimento, e noi tutte e tutti lo sappiamo, visto che ce ne siamo occupati nell'ambito di un progetto PRIN sul decent work. Ovviamente si concentra questa prospettiva del decent work come uno dei temi fondamentali all'interno di una prospettiva più ampia di sviluppo sostenibile. Ovviamente lo sviluppo sostenibile include tante altre istanze ambientali, educative, sociali, di vario campo, diciamo quasi potremmo dire a 360 gradi. Questo perché? Perché la sostenibilità non è indagata solo dalle lavoriste e dai lavoristi, ma è una materia, un ambito, uno spazio di notevole interesse anche al di fuori del diritto del lavoro, altri rami, altre branche del diritto commerciale, la corporate governance, ESG goals, no? Sappiamo obiettivi della governance d'impresa, anche qui non solo massimizzazione del profitto, shareholder value, ma anche qualcosa di diverso, cioè l'impresa e i manager si devono anche fare carico in qualche modo degli stakeholders e di elementi e di interessi che esulano dalla ricerca del profitto. Diritto amministrativo ambientale, ovviamente il diritto ambientale nasce anche con l'idea all'interno del diritto pubblico amministrativo di riconoscere e dare sostegno, dare voce a istanze che provengono rispetto ovviamente all'ambiente. Ancora diritto civile, responsabilità d'impresa per danni ambientali. Mi piace citare, adesso ovviamente a prescindere da ogni rilievo politico, una monografia ovviamente importante all'interno dei civilisti, del dibattito civilistico 2018, Giuffre, l'impresa responsabile, autore un professore di diritto civile dell'Università di Firenze, che credo noto a tutte e a tutti noi, adesso a prescindere da tutto. Quindi anche lì, ovviamente anche all'interno del diritto civile, c'è un tema
molto importante della responsabilità d'impresa, in primis ovviamente rispetto a ciò che l'impresa può produrre come danni o come, diciamo così, responsabilità verso l'esterno. Dunque non ce ne occupiamo solo noi, dico delle cose ovvie, ma va inquadrato anche rispetto al perimetro su cui le mie conclusioni poi alla fine affonderanno del diritto del lavoro, perché il tema è questo. La sostenibilità, se la guardiamo dal punto di vista del rapporto individuale di lavoro, entra nella causa del contratto di lavoro, cioè entra tra gli obblighi fondamentali che accedono e quindi alla corrispettività e allo scambio che accede al contratto di lavoro? Ovviamente se la risposta è sì, e ovviamente vi dirò altrettanto ovviamente la mia risposta è no, se entra la sostenibilità all'interno della causa del contratto di lavoro vi sono due conclusioni. Ovviamente noi sappiamo che i tipi legali derivano dalla causa e dunque se la causa cambia e la causa si sposta, si arricchisce, cambia anche il tipo, prima conseguenza. E la domanda è: abbiamo bisogno e sentiamo la necessità di nuovi tipi contrattuali che riguardano l'effettuazione e lo svolgimento di prestazioni di lavoro? Seconda conseguenza, forse ancora più significativa sul piano proprio delle ricadute, dei precipitati anche pratici, è, lo sappiamo, e qui cito il professore Persiani, ovviamente contratto di lavoro e organizzazione, l'obbligazione si adegua alla particolarità del tipo contrattuale. Cosa significa? Che gli obblighi e i debiti e delle parti, credito e debito delle parti, risentono del tipo contrattuale e quindi anche se guardiamo la posizione del lavoratore, l'obbligo di diligenza 2104 che si declina oggi ovviamente in una dimensione relazionale rispetto all'attività e nel rapporto col creditore della prestazione, cioè il datore di lavoro, se cambiasse il tipo, ossia si arricchisse la causa, forse addirittura andrebbe a appesantirsi l'obbligo di diligenza del lavoratore anche rispetto alla tutela dell'ambiente stesso e dunque la posizione del lavoratore stesso e della responsabilità contrattuale del lavoratore stesso andrebbe a porsi in una situazione di maggiore gravosità rispetto al diritto del lavoro subordinato con la causa che conosciamo ex 2094. Quindi prima ancora del rischio ovviamente per il datore di lavoro, ovvio se si arricchisce la causa, quindi responsabilità per il datore di lavoro per l'ambiente è un, diciamo così, aggravamento, appesantimento della responsabilità datoriale, direi quasi paradossalmente o forse non troppo, ci sarebbe anche un appesantimento della posizione e della responsabilità contrattuale del lavoratore subordinato, laddove mai la sostenibilità penetrasse all'interno della causa. In realtà io mi sento di aderire a una lettura, diciamo, che non è sminuente, ma che ridimensiona la portata della giustiziabilità e della cogenza del canone della sostenibilità rispetto al rapporto di lavoro e alle obbligazioni contrattuali, guardando, e qui riprendo una definizione, un'efficacissima immagine del professore Garofalo, la sostenibilità come una stella polare, cioè come una linea guida, come un punto di riferimento per il legislatore che andrà a inverare o dovrà o dovrebbe inverare, auspicabilmente inverare i valori della sostenibilità attraverso l'introduzione di disposizioni precettive, quindi sarà il legislatore poi che darà forma e contenuto a questa stella polare, a questo valore, a questa istanza della sostenibilità. Pensiamo alla riscrittura del 2086 del Codice Civile, quindi anche che è una norma importante, che ampiamente dibattuta in dottrina, quindi con nuovi obblighi, e qui sì sono obblighi di legge posti in capo al datore di lavoro, ma ancora la proposta della direttiva cosiddetta due diligence relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, tale per cui le imprese non possono limitarsi a guardare, lo dico brutalmente, ovviamente merita altro tipo di approfondimento di linguaggio, nel proprio orticello, ma debbono farsi carico di ciò che avviene nella filiera, nella loro global supply chain, ovviamente con un'estensione di responsabilità in nome della sostenibilità, ma non una sostenibilità che deriva automaticamente, ma che trova l'inveramento attraverso un'apposita azione del legislatore, ovviamente prima europeo e dopo ovviamente di conseguenza nazionale. Ruolo delle parti sociali, esiste un ruolo in termini di sostenibilità, vi sono bellissime, importantissime e condivisibili esperienze contrattuali collettive in questo punto o su questo tema, ovviamente in una prospettiva complementare, non alternativa, non si pongono come alternative l'azione del legislatore e quella delle parti sociali sul punto, accordi collettivi diversi che stabiliscono premi legati al risparmio energetico, al risparmio di gas, allo smaltimento dei rifiuti o che incentivano ad esempio il personale che si rechi al lavoro non utilizzando mezzi che ovviamente
creino e producano emissioni, ma attraverso strumenti, mezzi pubblici e altri strumenti. Quindi ovviamente in una logica di tutela ambientale, di interesse generale. Quid però, e mi domando, e tornando al discorso della causa delle obbligazioni, se gli stessi accordi, ovviamente così non avviene, anziché premiare e quindi in un certo modo promuovere o incentivare attraverso il ricorso a misure di welfare i lavoratori e le lavoratrici che tengano delle condotte environmentally friendly, invece andasse a sanzionare chi si presentasse al lavoro con la macchina e non a piedi o con altri strumenti. Chiaramente questo non è avvenuto nella contrattazione collettiva, lì sì che ci sarebbe una torsione della sostenibilità da prospettiva dell'incentivazione, prospettiva chiamiamola della suasion, anche attraverso l'incentivo, a addirittura vero e proprio obbligo sanzionabile e quindi diventerebbe obbligo responsabilità del lavoratore, ma diciamo questa prospettiva nella contrattazione che ho avuto modo di esaminare io non è stata perseguita e direi non è stata condivisibilmente perseguita. Quindi bene questa logica della promozione, dell'incentivo, della tensione verso questo obiettivo a cui per esempio io stesso credo molto, perché non vuole essere una relazione su questo aspetto destruens, è molto construens, ma ovviamente in un'ottica che cerca di essere sistematica. Riprendo sul punto e chiudo sulla sostenibilità. A partire dalla sua radice esprime l'idea di una tensione al cambiamento, di work in progress, e qua riprendo un bello studio del professore Alpa. Sostenibile, ibile, esprime una possibilità, non una necessità, una tensione, un cammino, un percorso. Gli obiettivi sono tipizzati nella scala degli interessi e vanno considerati rimarchevoli, agenda delle Nazioni Unite, ma anche tante altre fonti, quasi sempre di soft law all'interno dell'ordinamento. Però un conto è considerare gli scopi delle iniziative statuali, stella polare, benissimo, altro è nella parte in cui non sono meri auspici per un mondo migliore, e qua torneremo su altri aspetti, su questa parte un po' più leggera, imporli ai privati, cioè porre in capo ai privati di farsi carico di un'istanza collettiva, però sostanzialmente in bianco e senza delineare precisamente i contenuti degli obblighi e delle responsabilità, che è la classica forma per o accertare o porsi nella prospettiva di una responsabilità oggettiva o semplicemente dare luogo a un mero auspicio e diciamo wishful thinking generale, che non è quello ovviamente che vogliamo ed non è quello che lo stesso legislatore sovranazionale e nazionale si pone come obiettivo. Anche qui velocemente, manifesto per un diritto del lavoro sostenibile, prematura per il rischio di una deletazione incontrollata del debito di sicurezza, quindi guardando soprattutto alla posizione datoriale, la proposta di rileggere l'obbligo di sicurezza in chiave di sostenibilità ambientale, ovviamente che è stata avanzata in dottrina. Poi anche qui mi rimetto al professor Boscati, che sul lavoro di diritto Europa ha ripreso questo passaggio in un'ottica di chiusura rispetto a un ingigantimento, un appesantimento eccessivo della posizione datoriale rispetto a questi temi. Aggiungo io che il 2087 è teologicamente orientato alla tutela della persona e quindi dell'integrità psicofisica, personalità morale dei lavoratori, e pur avendo qualcosa in comune col tema della sostenibilità, cioè la tensione verso la prevenzione del danno ambientale, del danno esterno, del pregiudizio all'ambiente, questo non significa che, nonostante questa prospettiva comune, l'articolo 2087 possa essere piegato verso istanze di soggetti diversi come la custodia dell'ambiente. Cioè lasciamo il 2087 nel suo ruolo cardine, fondamentale, ancora centrale, ma non carichiamolo eccessivamente, così come non dobbiamo caricare la causa del contratto di lavoro. Inclusione, secondo tema, quindi sostenibilità sì, ma inverata dal legislatore, ovviamente nella prospettiva che ci siamo detti. Inclusione, rimozione degli ostacoli all'ordine economico e sociale, ovviamente è uno dei grandi aspetti. Ci sono diverse norme, disposizioni fondamentali della Costituzione che virano e, diciamo così, tracciano la linea verso l'idea di inclusione. Mi piace citare l'articolo 3,2, forse come il caposaldo in questo senso, ma ovviamente non è l'unica disposizione costituzionale che ci porta in questa direzione. Anche qui, come si invera il principio costituzionale? Si invera attraverso disposizioni di legge. Conosciamo, è stato citato anche prima nella bella relazione di Alessandra, la legge 68, la professoressa Sartori ovviamente del 1999, ma la stessa cosa vale per la 104 del 92, ovviamente hanno
questo scopo ovviamente di promuovere l'inclusione di vari soggetti a vario titolo, ovviamente collegati al rapporto di lavoro e alla dimensione lavorativa, ma anche altre disposizioni non generali ma di dettaglio. Responsabile per l'inserimento dei disabili, ne è stato parlato oggi nel dettaglio, anche di altre disposizioni. Mi veniva in mente, preparando l'intervento di oggi, una disposizione molto specifica che in materia di preavviso nel recesso dall'accordo di lavoro agile prevede dei tempi diversi tra lavoratori e lavoratrici disabili e lavoratori e lavoratrici non disabili. Quindi vedete come in generale quest'ottica dell'inclusione viene perseguita attraverso vari strumenti, ovviamente in vari rami e articolazioni dell'ordinamento, da corpi normativi e plessi normativi generali a normativa di dettaglio. Due parole sugli accomodamenti ragionevoli, anche per capirne potenzialità ma anche limiti, no? In quell'ottica che giustamente la professoressa Alessi prima ci ricordava, intrinseca al diritto antidiscriminatorio, cioè un'ottica interna, non è un'ottica esterna al diritto antidiscriminatorio, ce lo ricordava la professoressa Alessi. Gli raccomandamenti ragionevoli sono chiaramente una forma indubitabilmente di inclusione, ci mancherebbe altro ovviamente, oltre che di lotta alle discriminazioni, di promozione della parità. Accomodamenti ragionevoli per lavoratori disabili come diritto soggettivo perfetto. Sì, si è parlato in dottrina di breccia nella libertà di organizzazione datoriale, però aggiungerei è una breccia non onnicomprensiva, non è una breccia olistica, ma una breccia che si lega a casi tassativamente previsti e infatti ha a che fare nell'ordinamento italiano, in particolare con i lavoratori disabili. Qualche anno fa condussi una ricerca comparata invece con gli Stati Uniti, dove il più ampio, diciamo, ricorso, il più ampio campo di applicazione delle reasonable accommodations non è il fattore disabilità, anche, ma non solo, ma è quello religioso, dove c'è un intenso contenzioso negli Stati Uniti, o dove ci sono ampi dibattiti negli Stati Uniti su dove sono collocati i limiti a queste reasonable accommodation. E giustamente uno dei temi fondamentali è la prima parola oltre che la seconda, reasonable accommodation, l'aggettivo oltre al sostantivo. Contemperamento con l'interesse dell'organizzazione pubblica e privata. Tra poco citerò qualche decisione importante della nostra giurisprudenza su questo punto. Oltre, ultimo tema, in ambito pubblico, e qua andiamo proprio sulla normativa nazionale, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, comma 3 bis del 216 del 2003, ovviamente sempre nella materia del diritto antidiscriminatorio. Principio di effettività, ne parlava prima la professoressa Alessi, una forte spinta, una doverosa spinta verso gli accomodamenti ragionevoli, ma senza nuovi o maggiori oneri. Dove arriva l'accomodamento ragionevole se non possiamo investire? Evidentemente è un problema di effettività, o si possono porre dei dubbi circa l'effettività di questo diritto pur fondamentale. Reasonable accommodation, le modifiche necessarie non debbono costringere il datore di lavoro a snaturare ma semplicemente a riadattare l'organizzazione dell'impresa al fine di soddisfare le esigenze del singolo. Dunque un necessario contemperamento anche nell'ipotesi di un diritto forte, chiamiamolo, come è stato detto in dottrina, assoluto, direi non quasi assoluto, come quello alle accomodamenti ragionevoli. Si sposano, o ho trovato io quantomeno un parallelismo o una certa forma di assonanza sul piano assiologico con una recentissima, l'avrete letta tutte e tutti, pronuncia del Tribunale di Trieste, 21 dicembre 2023, che in un caso di, diciamo così, richiesta di accomodamento ragionevole par excellence, cioè di lavoro agile per una lavoratrice fragile, ovviamente una richiesta che trova spazio e trova sostegno nella legge, quindi una lavoratrice in quel caso del settore privato che chiedeva, se non ricordo male, settore privato, che chiedeva diciamo così, pretendeva al proprio datore di lavoro di poter ricorrere al lavoro agile integrale, cioè di lavorare sempre da casa, in presenza invece di un accordo di lavoro agile che contemplava una prestazione in parte dentro e in parte fuori dall'amministrazione. Secondo il Tribunale di Trieste, neppure i lavoratori fragili godono di un diritto assoluto al lavoro agile, ma è doveroso anche in quel caso contemperare le ragioni delle due parti secondo il canone della correttezza e della buona fede. Quindi non è un caso di reasonable accommodation in senso stretto, non è quello l'oggetto del giudizio, ma si trattava di interpretare il diritto
al lavoro agile per i fragili, ma anche in quel caso e in comune con la reasonable accommodation c'è sempre l'idea di contemperamento tra i due interessi dell'organizzazione da un lato e del lavoratore o della lavoratrice dall'altro lato. Quindi secondo aspetto fondamentale, inclusione certo, fondamentale, però con attenzione che la stessa giurisprudenza riconosce a contemperare le due esigenze, che quindi nemmeno l'inclusione, ovviamente nei casi in cui la norma la prevede, diventi, uso un termine brutto, eccessivo e su cui mi autocensuro, un diritto tiranno rispetto all'interesse invece, diciamo così, che può presentare l'organizzazione dall'altro lato, ma idea di contemperare le due esigenze. Benessere organizzativo, ovviamente inteso terzo e ultimo, diciamo così, corno della mia relazione di oggi. Benessere organizzativo, capacità di un'organizzazione di promuovere e mantenere il benessere fisico, psicologico, sociale di tutte le lavoratrici e lavoratori che operano all'interno. Rientra questo benessere organizzativo nel debito di sicurezza del datore di lavoro? La domanda, e prima di dare una risposta a questa domanda, io mi sono posto un po' una domanda sui pericoli della risposta potenzialmente positiva, cioè se il benessere organizzativo rientrasse interamente nel debito di sicurezza del datore di lavoro. Il pericolo sarebbe una trasformazione di una condivisibile istanza, il benessere organizzativo. Siamo tutte e tutti d'accordo che un'organizzazione, questi dati lo dicono, anche una ricerca dell'Istat dell'anno scorso che ho avuto modo di visionare, ha tracciato un collegamento, anche se non è ovviamente universalmente riconosciuto, ci sono anche dottrine contrarie, ma tra la qualità dell'ambiente di lavoro e la produttività, la performance e quant'altro. Ma ciò significa che tutto questo, cioè il benessere, rientri necessariamente nel campo del debito del datore di lavoro? Non si può trasformare, dal mio punto di vista, un'istanza in una pretesa giuridica, cioè un diritto di credito, una fonte di responsabilità. Lo spettro è un po' quello del mobbing, perché se noi ci ricordiamo, almeno inizialmente, tutta la discussione sul mobbing e anche l'interpretazione come è emersa questa fattispecie, come è stato scritto, fattispecie senza fattispecie, del mobbing è stato come da una istanza e quindi dalla protezione rispetto a un danno all'accertamento o alla creazione di una forma di responsabilità, mentre civilisticamente parlando bisognerebbe prima disegnare il perimetro del debito e del credito e poi semmai far discendere la responsabilità per la violazione del contrattuale, ovviamente rispetto a questo perimetro di obblighi e di responsabilità. E in questo senso mi piace citare, perché all'inizio ho avuto una reazione un po', diciamo così, dubbia rispetto alla scelta del titolo di questo intervento che ho avuto l'onore di ascoltare dal vivo della presidente consigliera Tria in Cassazione lo scorso maggio, poi è stato pubblicato di recente sul Lavoro Diritti Europa. Il titolo è Alla ricerca del contributo del suo saggio, prima dell'intervento, alla ricerca di un lavoro diretto al benessere, 2 punti, il danno ex articolo 2087. Come si collega la ricerca di un lavoro diretto al benessere al danno? Cioè il danno può diventare la chiave di accesso per un lavoro diretto al benessere, cioè parto dal danno e arrivo alla responsabilità. Questo mi aveva un po' lasciato qualche dubbio, ovviamente memore dell'esperienza del mobbing iniziale, perché se dopo consideriamo proprio la parabola del mobbing, possiamo ricordare che è stata confluita correttamente attraverso il ruolo degli interpreti e anche della giurisprudenza, finalmente, secondo la parabola invertita, 2087, obbligo di sicurezza, obbligo di prendersi carico, obbligo di protezione di matrice legale e poi eventuale violazione di questo obbligo, quindi responsabilità contrattuale e non viceversa. In realtà poi, leggendo bene il saggio molto interessante, che per chi non l'avesse fatto invito senz'altro a leggerlo, ci sono delle considerazioni molto, dal mio punto di vista, molto belle e condivisibili. In realtà, nonostante il titolo, la presidente Tria, la consigliera Tria, sottolinea a un certo punto che comunque non spetta al giudice definire la soglia di benessere e di serenità che può essere pretesa al dipendente, semmai andare a cercare eventualmente una violazione del 2087. Quindi si ritorna, nonostante un titolo, diciamo così, a grande effetto, poi nei piani del rigore metodologico e del rigore ovviamente sul piano ermeneutico interpretativo. Del resto il 2087 apre molto, il 2087 consente molto, aggiungerei consente molto ma non consente tutto, perché la formulazione del 2087
consente di aprire il contenuto della posizione di garanzia datoriale alle variazioni che possono intervenire nel tempo anche nella normativa di dettaglio. Si è parlato in dottrina di osmosi tra il 2087 come norma di chiusura, ma anche norma fondamentale, clausola elastica fondamentale, e la normativa di dettaglio. Decreto legislativo ovviamente 81 del 2008, ma non solo, che può contribuire, quindi la normativa di dettaglio può sicuramente contribuire a segnare i limiti e quindi tracciare il perimetro della responsabilità datoriale e degli interessi meritevoli di tutela. Ad esempio, nell'imposizione della valutazione del rischio da stress lavoro correlato, evidentemente il legislatore, nel momento in cui chiama il datore di lavoro a valutare il rischio da stress lavoro correlato, postula il superamento di una protezione limitata alla sfera prettamente fisica, quindi da apparecchiatura o da sostanze, a favore di un'idea di salute più ampia, ovviamente che si riferisce a uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, che poi è quella abbracciata da cosa? Dello stesso nostro testo unico 81 del 2008. Quindi cosa significa questo? Che il datore di lavoro è chiamato ad arginare, a prevenire. L'idea della prevenzione è fondamentale, anche il professore Albi in un recente saggio ha sottolineato questo aspetto essenziale in materia di sicurezza. L'insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili o la minaccia di porli in essere se in un'unica occasione sia ripetutamente che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico. Questa è la definizione ovviamente degli obblighi o la puntualizzazione degli obblighi in capo alla parte datoriale che deriva dalla Convenzione OIL fondamentale 190 del 2019, così come recepita sostanzialmente, possiamo dirlo, professoressa Alessi, con un quasi copia e incolla dal legislatore italiano con la legge 4 del 2021, e anche qui, come sottolinea condivisibilmente la professoressa Alessi, abbastanza non sotto silenzio, ma non molto o non troppo, diciamo così, considerata nel nostro dibattito interno, ovviamente con le debite eccezioni. Quindi vedete che anche dagli obblighi che derivano prima da fondamentali convenzioni internazionali e poi anche come recepite in Italia si può lavorare su questa estensione potenziale del perimetro dell'obbligo di sicurezza anche rispetto alle condotte del datore di lavoro. Questo cosa ci impone? Prima cosa, dal mio punto di vista, ci pone il ripensamento di alcune vedute molto restrittive talora emerse nella giurisprudenza del passato. Questo mi pare un caso abbastanza eclatante che vi sottopongo alla vostra attenzione. Cassazione 2000 e numero 2012 del 2017, l'essere autoritario severo, ovviamente ci si riferisce a un caso di dedotto o lamentato mobbing o lamentata violazione, mi piace più, lamentata violazione del 2087, dell'obbligo 2087. L'essere autoritario severo, magari anche usando espressioni inurbane, non appare indice di un intento persecutorio rivolto al ricorrente, quanto di un modo personale, discutibile, di esercitare le prerogative del superiore gerarchico, ma ciò con la finalità di scongiurare disservizi e garantire l'efficienza del reparto. Quindi è vero, ha usato delle espressioni sicuramente inurbane, non potremmo dire inaccettabili oggi col gergo che ci deriva dalla Convenzione del 2019, ma chiamiamole inurbane per il momento. Non si può accertare la responsabilità del datore di lavoro. Questa veduta è troppo restrittiva rispetto alla responsabilità ex 2087 per due aspetti. Il primo è che si sta parlando di una responsabilità contrattuale e dunque escludere una responsabilità contrattuale per l'assenza dell'elemento soggettivo è erroneo dal punto di vista tecnico, perché la responsabilità contrattuale ci deriva, non è una responsabilità in tort aquiliana che dipende dal dolo o dalla colpa, ma ci deriva dall'inadempimento. Ora ovviamente il tema è guardare se e dedurre, diciamo così, ragionare attorno all'inadempimento o all'assenza di inadempimento. E il tema è la tollerabilità, probabilmente. Qual è il confine della tollerabilità? È una soglia fissa o è una soglia mobile, quella della tollerabilità? È una soglia che secondo me dobbiamo rileggere e leggere anche, come abbiamo detto prima, sulla scorta dei movimenti che la normativa di dettaglio ci porta e degli avanzamenti della normativa di dettaglio. Caso recente, secondo me molto più condivisibile, Tribunale Appello Milano 27 dicembre 2023, vedete anche un cambiamento interpretativo rispetto a qualche anno fa, la responsabilità 2087 in un caso di ambiente lavorativo nocivo caratterizzato da continui commenti sprezzanti, il lavoratore o la lavoratrice non sa fare nulla, dovrebbe finire a pulire i C, rivolti a una lavoratrice dalla superiore gerarchica. Questo è stato un caso di accertato responsabilità
responsabilità ex 2087, a prescindere dall'esistenza dell'elemento soggettivo. Magari la responsabile del caso di specie riteneva in cuor suo che tutto ciò serviva per motivare lavoratori e lavoratrici, ma questo è assolutamente irrilevante dal punto di vista della responsabilità ex 2087. Semmai il dolo, il particolare dolo, potrebbe rivelare ai fini del quantum della responsabilità risarcitoria, ma non ai fini dell'accertamento della responsabilità. Ovviamente qua mi avvio verso la conclusione, avrei molto altro da dire, ma rinvio al mio testo che ho preparato nelle scorse settimane, troppo lungo anche il testo, oltre alla mia relazione. Ciò non significa che rileggendo l'obbligo ex 2087 con le modifiche del tempo si possa imporre al datore di lavoro la creazione di un ambiente lavorativo su misura, orientato alla felicità dei dipendenti, perché questo significherebbe creare una responsabilità pressoché automatica del datore di lavoro ogni volta il lavoratore o la lavoratrice vedesse una propria aspettativa delusa, o, come riprendendo il professore Cendon, una nube sul proprio futuro. Ogni nube sul futuro è responsabilità datoriale? Probabilmente direi di no, perché, come scrive il professore Gragnoli, la pretesa del lavoratore non può indirizzarsi su un bene finale come la soddisfazione sul lavoro, che è inidoneo a costituire l'oggetto di un'obbligazione giuridica. Un'obbligazione sarebbe un'obbligazione dall'oggetto impossibile, direi giuridicamente, come vendere o acquistare una stella, ma forse anche, parlando di felicità, in senso materiale, se mi è consentita una battuta. Quindi no all'ingresso di diritti immaginari come il diritto al benessere, il diritto di essere felici, Cassazione di San Martino di non più tardi del 2008, poi ripresi anche da una recente Cassazione in materia di straining e mobbing, no alla risarcibilità di meri disagi privi di consistenza giuridica. Ultima slide e ultime riflessioni. Il divieto, prima domanda, che ha a che fare ovviamente con la prima tematica, che è quella della sostenibilità. Il divieto di arrecare il vulnus a un bene ambiente, per esempio, no? Bene salute altrui, significa necessariamente imporne la tutela da parte di un soggetto privato? Cioè, il fatto che oggi la sensibilità ambientale, e io sono una persona, come l'ho detto prima, dall'enorme sensibilità ambientale, quindi sono fuori da ogni sospetto, la sensibilità ambientale generale e generalizzata implica che il datore di lavoro all'impresa privata debba farsi carico delle istanze sociali e ambientali, o piuttosto si torna nel campo del neminem ledere, e quindi nel campo non del limite interno ma del limite esterno all'esercizio dell'attività di impresa, che rimane un'attività libera e privata, comma 1 della Costituzione. Ovviamente una domanda, la mia, suggestiva. Secondo, e qua siamo un po' tra la sostenibilità e l'inclusione. Attenzione ai pericoli di sovraccarico causale del contratto di lavoro. Perché il sovraccarico causale, qui vado soprattutto sulla questione ambientale, del contratto di lavoro non è solo sovraccarico causale del contratto, ma rischia di scivolare in un sovraccarico funzionale del diritto del lavoro stesso. Domanda, anche qui provocatoria, ma in un momento di retrocessione delle garanzie legali, no? Lo sappiamo, l'ultima stagione è stata una stagione di tendenziale flessibilizzazione, ovviamente la prima che ci viene in mente è il licenziamento, ma potremmo parlare di contratto a termine, anche qui la professoressa Alessi Maestra, ma tanti altri ambiti della nostra materia giuslavoristica vedono una retrocessione delle garanzie e delle tutele legali. Ora, e direi anche contrattuali, perché tra le righe della pronuncia della Cassazione dello scorso ottobre sul salario minimo c'è forse un discorso di salario minimo costituzionale, ma forse c'è anche un discorso di inadeguatezza dei salari minimi contrattuali. Quindi anche il ruolo del legislatore, ma anche dell'altra fonte, potrebbe essere messo in questo momento sotto discussione, ovviamente in crisi sul piano di ripensamento. E la risposta è un pangiuslavorismo, cioè nel momento in cui retrocedono le tutele legali, si dubita dell'adeguatezza di certe fondamentali tutele garantite dalla contrattazione. La risposta è sovraccaricare il diritto del lavoro e il ruolo dei soggetti legislatore e delle fonti anche contrattuali di altre istanze, come la tutela dell'ambiente? Cioè reagiamo a una retrocessione con un attacco, per usare un gergo sportivo, come l'Olanda del calcio totale? Ho qualche dubbio su questo punto. Ragioniamo all'interno della nostra materia, o continuiamo a ragionare all'interno della nostra materia sull'adeguatezza delle tutele e sugli standard che la nostra materia conosce. Poi magari possiamo ragionare
sull'ampiezza del campo di applicazione soggettivo della nostra materia, quindi lo sguardo beyond employment, ma quello è un altro tema. Vogliamo addirittura andare a interessarci di ambienti e farci carico di stanze e di afflati che forse appartengono anche ad altri rami o quantomeno in larga parte ad altri rami dell'ordinamento, non lo so. Rimane che rispetto a tutti i temi che abbiamo detto, e anche l'ultimo, quello del benessere, ma c'è una linea comune, un fil rouge tra i temi concettuali, tra aspetti di cui ho trattato, la guida delle stelle polari. Queste tre sono istanze, quelle di cui ho parlato oggi, di indubbio valore, di indubbio interesse, di indubbia attualità, però che rimangano regolate dalla legge, nel perimetro regolato dalla legge, una legge che cambia insieme all'interpretazione, secondo l'idea di una doverosa tutela della persona che lavora, e quindi anche della ricerca del benessere della persona che lavora, ma attenzione alla scongiurabile deriva verso il personalismo. Ricordo in chiusura che nemmeno la Costituzione americana prevede il diritto alla felicità come talvolta si narra, il diritto è alla ricerca della felicità. Abbiamo il diritto di cercare, poi vedremo se troviamo. Grazie. Grazie Marco, una relazione conclusiva molto interessante, anche qui che pone l'accento su alcuni aspetti che riguardano addirittura la stessa struttura del contratto di lavoro e anche la sua struttura obbligatoria. Sono d'accordo anch'io che insomma, quando si parla di causa del contratto bisogna fare molta attenzione e che il sovraccarico causale va assolutamente evitato. Però al tempo stesso in realtà le istanze ambientali potrebbero entrare attraverso, anche senza passare insomma per la causa del contratto, laddove anche attraverso l'obbligo di diligenza, mi viene da pensare, se l'interesse dell'impresa è l'interesse ad esempio di una produzione responsabile, attenta all'ambiente, eccetera, eccetera, posso chiedere al lavoratore una diligenza che comprenda anche questi aspetti. Lì poi si tratta di definire fino a che punto, no? Posso chiedere quali comportamenti possono rientrare, se cioè solo quelli attuativi per l'appunto dell'obbligazione in senso stretto, oppure posso chiedere qualcosa di più, cioè un impegno personale che vada oltre, come dicevi tu per esempio, l'utilizzo della bicicletta invece che l'auto per recarsi al lavoro. Poi anche su quest'ultimo aspetto è molto interessante la ricostruzione che fai rispetto ai confini appunto dell'obbligazione datoriale di sicurezza, che certamente ricomprende però anche la tutela della personalità morale, per usare per l'appunto la definizione dell'articolo 2087, e poi naturalmente l'interpretazione che è stata data dall'articolo 28 del testo unico certamente ricomprende. Poi certo si tratta di definire quali sono i confini, ma mi sembra che un po' anche come giustamente dicevi, la convenzione dell'ILO molto sottovalutata, ma in realtà secondo me, ma non solo secondo me, ha una portata piuttosto dirompente, perché quando parla per l'appunto della necessità di contrastare sia sul piano preventivo ma anche sul piano rimediale, come dire, tutti i comportamenti che inaccettabili per l'appunto che violino poi la dignità della persona, allora insomma forse richiederebbe una riflessione un po' più approfondita, perché va sicuramente a incidere per l'appunto sui confini dell'obbligo di sicurezza. Cioè andando molto oltre il mobbing, questo mobbing che io continuo a dire, vabbè, essere una fattispecie, poi insomma una creazione giurisprudenziale che forse sarebbe anche il momento di lasciarci alle spalle finalmente per invece appunto un'interpretazione più corretta dell'articolo 2087 alla luce anche di questi nuovi interventi legislativi. Io devo dire che da questa giornata ho raccolto moltissimi spunti interessanti, mi sembra che tutte le relazioni siano state molto dense di
spunti di riflessioni rispetto al significato per l'appunto dei termini inclusione e partecipazione all'interno delle pubbliche amministrazioni, sia dal punto di vista a cui è stata dedicata soprattutto la prima parte del convegno della partecipazione sindacale, ma non solo, perché si è parlato in realtà anche della partecipazione che viene direttamente, insomma, dai lavoratori, ma un po' ne parlava anche il professor Ruffini, anche l'idea del coinvolgimento, insomma, dei lavoratori anche in funzione di miglioramento del benessere organizzativo, mi sembra interessante. Mentre la seconda parte appunto è stata più dedicata all'inclusione con uno sguardo, diciamo, ai soggetti, non voglio chiamare deboli perché poi le donne non è che siano soggetti deboli, ecco, ma diciamo che subiscono degli svantaggi nell'ingresso al lavoro e nella progressione di carriera. Quindi penso che anche il professor Boscati, che vengo qui, che invito a venire qui se vuole dire 2 parole di conclusione, possa essere soddisfatto. Io ripeto, da parte mia ho imparato molte cose e ringrazio appunto tutti i relatori e il professor Boscati per avermi invitato a coordinare questa sessione. Grazie, no, sono io che ringrazio la collega Alessi per, come dire, anche la supplente nella prima. Esatto, quindi l'abbiamo inclusa anche la parte mattutina. No, credo giornata molto, molto interessante, molto, come dire, molto proficua. 3 cose al volo. Toccare a causa del contratto è sempre pericolosa. Ricordiamoci però che la diligenza riguarda il momento di esecuzione della prestazione. Quindi non, sì, insomma, arrivare, cioè, lì magari, vuol dire, è più sì, l'impresa ha l'obbligo di, ma non il datore di, non il lavoratore di. Comunque, cioè, lì magari è più 2105 allargato con cause generali, non lo so, no? Ragioniamo ad alta voce. Certamente, in qualche misura però il tema che già si pone oggi è se nella causa del contratto rientri l'obbligo di sicurezza a prescindere da altri aspetti. Io agli studenti dico sempre che, insomma, con molta cautela, perché nessun manuale lo tratta, però insomma, che il datore di lavoro è obbligato, come dire, a garantire la sicurezza dei lavoratori ed è un elemento di tipo causale. Se diventa un elemento causale non c'è bisogno di un tipo nuovo, cioè si allarga il tipo, però dire, questo è il primo aspetto. Vado a ritroso, secondo aspetto, vabbè, l'idea del disability manager nel pubblico a costo zero è una follia assoluta soprattutto in relazione alle piccole realtà, perché non c'è soltanto il Ministro del Lavoro, ma ci sono anche i piccoli comuni. Forse pensare a forma associata ad altro poteva essere una soluzione, e soprattutto se vuoi rendere un'attività in maniera seria non puoi prendere il primo che passa per strada e gli fai fare il disability manager, per dire abbiamo adempiuto formalmente, ma se fai l'investimento deve essere qualcosa di serio, anche perché ovviamente nelle piccole realtà, se una persona sola non potrà essere impiegata a tempo pieno per quello, perché dovrà fare anche altre cose, quindi mi sembra un ripiego. Dopodiché chiudo, Anna Zilli, cioè, sì, ha indicato quello che è il paradosso. Lei ha detto molto meglio, io dico in maniera un po' più, come dire, un po' più greve, cioè si fanno queste garanzie per le donne che alla fine sono per gli uomini, e alla fine le donne non entrano perché entra l'uomo, la donna dovrebbe andare nel privato, nel privato non la vogliono per tanti motivi, quindi rimane a piedi. Quindi questo voglio dire, adesso l'ho detto in maniera molto, come dire, di bassissima cucina, mi rendo conto, però voglio dire, questo è un problema che bisognerebbe nella vita guardare e pensare un po' al di là di quella che è questa parete che la vediamo, ma cercare di cosa ci possa essere oltre. Basta. Io mi taccio, ringrazio nuovamente la professoressa Alessi per aver coordinato magistralmente il pomeriggio, ringrazio tutti voi e niente, grazie a tutti e buona serata. Grazie. Buona serata a tutti.